Radio e troverai anche Radio gli investimenti programmati da RFI, e quindi penso che il vento sia cambiato e sta cambiando, anche perché li saluto tutti i nostri militanti anche presenti, i commissari provinciali e i cittadini che si impegnano giornalmente sul territorio con un lavoro incessante a raccogliere quelle che sono ovviamente tutte le problematiche della gente. Quindi sta cambiando, e lo abbiamo dimostrato anche alle passate europee, che la Calabria ha avuto ovviamente un buonissimo risultato, in linea con il risultato nazionale, 2 punti in più del risultato della circoscrizione sud. Quindi penso che questo sia di buon auspicio per il futuro. La Calabria c'è, la Calabria vuole essere, vuole dare grandi soddisfazioni al partito, e noi ci impegneremo fino alla fine, perché sappiamo che questo governo, questo partito e con te al comando potrà finalmente dare una possibilità ai figli della nostra terra, se ritornare in Calabria a realizzare i propri sogni, e quindi realizzare la propria famiglia sul territorio dove sono nati, invece di andare in altri posti fuori, lontano dalla famiglia. Quindi la Calabria c'è. Grazie Matteo per quello che fai, per quello che farai. La Calabria è con te, quindi ti auguriamo il meglio. Forza Calabria, forza Lega, forza Matteo Salvini. Grazie. Grazie Filippo. Adesso sul palco sale, anzi si sposta, il segretario regionale della Campania Giampiero Zitti. Vorrei invitare tutti i presenti in sala e che sono interessati all'intervento di essere interessati all'intervento. Chi non è interessato, intende mormorare, può anche uscire. Non è una bella cosa. Grazie. Grazie a tutti. Io vorrei iniziare il mio intervento, e sarò breve, Presidente, ricordando Bobo Maroni. Sapete perché? Perché l'ho visto nelle immagini, e da cittadino campano e da casertano non posso non ricordare il modello Caserta, con cui un ministro dell'interno del nord aiutò il Mezzogiorno, in particolar modo la Campania, a debellare i clan dei casalesi in un momento storico molto complicato. Perché inizio da qui? Perché la domanda più ricorrente che io ancora ascolto è sulla dicotomia nord-sud, e io mi sono stufato, perché sono orgoglioso di appartenere al nostro partito, e lo dico ricordando e avendo ricordato quanto la Lega ha fatto anche quando non era ancora un partito nazionale. Oggi che è un partito nazionale, con un gruppo parlamentare coeso e compatto e con una leadership salda, sta facendo per tutto il Paese. Allora io voglio dirvi grazie, ma soprattutto voglio trasferire il messaggio dell'assemblea precongressuale di Napoli. Il 21 marzo eravamo tantissimi, caro Matteo, tu c'eri, e quell'assemblea ci ha aiutato probabilmente a capire tante cose. Intanto l'affetto e la fiducia della Campania e di Napoli per te e per il tuo lavoro, ma soprattutto una grande motivazione nel far crescere un partito che si sta radicando sempre di più. Io approfitto, devo ringraziare l'amico Claudio Durigon. Sapete perché? Perché ci ha portati per mano, e lo ha fatto consentendoci oggi di potervi raccontare che in Campania siamo
il primo gruppo del centrodestra in Consiglio regionale, a Napoli siamo il primo gruppo del centrodestra in Consiglio comunale, a Caserta la stessa cosa, e nelle periferie, nelle aree interne stiamo ponendo le basi per essere il partito di riferimento del centrodestra. Allora questo pur dovrà significare qualcosa. Io porto anche le tesi di quella giornata. Mai tanti investimenti per il Mezzogiorno e per il Sud e per la Campania come da quando Matteo Salvini è Ministro delle Infrastrutture. E allora grazie a lui, ma anche grazie ai ministri e alla rappresentanza di governo della Lega per la Campania. Sapete perché? Perché vedo Alessandra Locatelli e per me è diventata una missionaria a Caivano, è sempre lì e sta facendo un grande lavoro. Il ministro Valditara che lotta contro la dispersione scolastica delle tante periferie della Campania. Il ministro Giorgetti che da ministro dell'economia tutela famiglie e imprese, le imprese del Sud. Vedo Roberto Calderoli, vedete il tema delle riforme e penso alle province. Non vedo l'ora che le province tornino ad essere quelle di una volta e che si torni al voto diretto, un voto di primo livello. Ma non penso solo a questo, penso all'autonomia. Sapete, io sono tra i parlamentari finiti sulle liste di proscrizione dei partiti della sinistra che hanno attaccato dei manifesti ai muri per dire che siamo dei traditori del Sud. No, io amo la mia terra e amo il Mezzogiorno ed è per questo che ho votato convintamente l'autonomia. Sapete perché? Perché sono stufo che le nostre regioni non abbiano gli strumenti per competere e dal momento che abbiamo classe dirigente di qualità e delle vere e proprie eccellenze, un capitale umano che tutta Europa ci invidia, io sono convinto che l'autonomia ci consentirà di competere ai livelli delle prime regioni d'Europa. E allora concludo perché l'ho promesso al Presidente Giorgetti di restare nei tempi, dico solo questo congresso unitario ci dà la misura della consapevolezza e della maturità della nostra classe dirigente. E allora guardiamo al futuro con fiducia e soprattutto mettiamo nelle mani di Matteo Salvini, un nostro amico e soprattutto il nostro leader, il futuro del nostro Paese. Grazie. Grazie. Chiamo sul palco il segretario regionale dell'Emilia, Matteo Rancani. Grazie a tutti, grazie di cuore all'amico Luca Baroncini per l'ospitalità, grazie a tutti voi e grazie anche sincero a Matteo Salvini per quello che ha fatto in questi anni e quello che continuerà a fare negli anni che verranno. Per me oggi è una grande emozione parlare di questo palco da 34enne iscritto da 17 anni alla Lega Domani, quindi sostanzialmente metà della mia vita passata iscritto al movimento della Lega, spaccata. È davvero una fortuna molto grande, anche perché se penso a come è nata questa cosa, mi ricordo che nel mio paese ci fu un militante molto anziano, che dovrà aver avuto più o meno 70 anni, che mi donò un volantino di quelli verdi, tutti monocolore, che si faceva all'epoca, con su scritto federalismo, e mi disse: caro ragazzo, io purtroppo non ci sarò, ma tra tanti anni, se voi lotterete, il federalismo lo porterete a casa. Da lì è iniziata la mia passione per la Lega. Questo signore si chiamava Lino, purtroppo oggi Lino non c'è più, però mi sentivo di ricordarlo in questa sede perché sicuramente è qualcosa di importante della nostra storia che deve parlare anche al nostro futuro. E quindi la Lega è diventata la mia casa grazie alle tante persone, anche grazie alla Lega Emilia, che saluto, e vi chiedo anche un applauso per tutti i militanti emiliani che vivono e combattono in un territorio difficile, che è molto più difficile di tanti altri. Ovviamente però dobbiamo fare anche qualche riflessione interna. Io ho firmato molto volentieri, lo saluto, la mozione identità dell'amico segretario del Veneto Alberto Stefani, perché penso che da lì ci sia da partire e ripartire. Penso anche che identità e territorio vadano anche di pari passo con le regole interne che ci siamo dati e che ci dobbiamo dare.
Se oggi usciamo da questo congresso come sarà, con un segretario unico, con una Lega unita, io mi aspetto però che da lunedì si sia tutti uniti e il primo che rompe le palle sui giornati sia accompagnato alla porta. Questo non perché si fa un dispetto a Matteo Rancano, alla dirigenza della Lega, ma si fa un dispetto a quei tanti Lino che nella Lega hanno messo l'anima e che non si meritano ancora oggi di continuare a lavorare e vedere infangato il loro lavoro per qualcuno che magari, prendendo anche grandi stipendi, si permette di uscire sulla stampa e dire qualcosa contro il nostro movimento. Altra riflessione che mi permetto di fare è che noi pensiamo sempre che i nemici siano fuori dalla Lega, ed è giusto. Che i nemici siano fuori dalla Lega ed è giusto, ma tante volte i nostri alleati non ci considerano come amici. Molte volte ci impongono delle candidature civiche solo ed esclusivamente per danneggiarci. Sapete perché? Perché a differenza loro, noi la classe dirigente ce l'abbiamo, gli amministratori li abbiamo, lo testimoniano i nostri governatori, i nostri sindaci, in Emilia capeggiati da Alan Fabbri, che è un grande sindaco della città di Ferrara. Detto questo, e mi avvio alla conclusione, io spero, Matteo, che tutto il Consiglio federale che nascerà ti darà quella forza e darà al nostro movimento quella forza di essere un caposaldo non per fare ciò che in tanti oggi fanno ancora, cioè essere asserviti al potere di qualcuno, ma di avere il coraggio di andare orgogliosamente controcorrente nelle decisioni che si dovranno prendere e nelle posizioni che si dovranno prendere per il futuro. L'ultima cosa la dedico quindi al territorio, all'identità, al federalismo, sempre per tornare a Lino col quale ho iniziato il mio intervento. Noi siamo qui come Emilia per dire che per noi è importante, che per noi serve una segreteria federale forte e i grandi ministri che ci sono, partendo anche sì da Matteo Salvini ma anche da Roberto Calderoli, che ringrazio per questa sua battaglia. Aiutateci, aiutiamoci per dire a quei tanti Lino che oggi non ci sono più e anche quei tanti militanti che ancora ci credono che il federalismo lo faremo e lo faremo anche per loro. Viva la Lega, viva la libertà! Grazie a Matteo Rancan e colgo l'occasione di salutare graditissima ospite, la vicepresidente del Dansk Folkeparti, Mette Thiesen, che è ospite del nostro congresso e che interverrà più tardi. Ora sul palco chiamo Roberto Marti, segretario regionale della Puglia. Buon pomeriggio a tutti gli amici della Lega di tutta Italia. Grazie Luca per l'ospitalità. Un saluto a Matteo, al nostro Matteo Salvini, che ci dà l'emozione oggi di poter essere qui sul palco da tutta Italia a salutare una Lega nazionale, un partito coeso, fatto di tante differenze territoriali, culturali, sensibilità. Grazie a lui 8 anni fa noi abbiamo accettato una sfida, io ho accettato quella sfida insieme a tanti amici della Puglia che vi salutano, tutti i militanti, gli amministratori, gli eletti. E 8 anni fa Giancarlo Giorgetti proprio e Massimiliano Federica, che erano rispettivamente in Parlamento come capogruppo e come persona storica come Giancarlo, ci chiesero di crederci in questa adesione. E per crederci noi dovevamo dichiarare ufficialmente che eravamo favorevoli all'autonomia. Noi lo abbiamo fatto 8 anni fa, ci abbiamo creduto in questo, la portiamo avanti e la portiamo avanti con forza in una regione difficile, nella regione di Emiliano, con la vicina campagna di De Luca, che altro non vogliono che bloccare questa possibilità
che il ministro Calderoli, la Lega, ci ha offerto, e io, scherzando, dico sempre al mio capogruppo Massimiliano Romeo che questa volta vi aiuteremo noi a portarla all'autonomia, ma vi aiuteremo veramente. Ci abbiamo creduto allora, siamo felici di averci creduto e grazie a te, Matteo, oggi possiamo parlare finalmente di percorrere la Bari-Napoli come percorrete la Milano-Bologna, perché noi avevamo questo problema. Noi abbiamo sbloccato, grazie a Matteo Salvini, grazie a Giancarlo Giorgetti, che sono i detentori delle maggiori possibilità col PNRR e con tutte le capacità di governo, grazie agli altri ministri, abbiamo una squadra di governo con 6 ministri, più di 20 sottosegretari, viceministri. Ora ragazzi, se non la cambiamo adesso l'Italia, quando lo possiamo fare? Ed è grazie a questa squadra, grazie a te Matteo, a tutti i chilometri macinati in questi anni, con grande volte disagio, con grandi avversioni. 1 anno e mezzo fa abbiamo sfidato un'altra grande particolare momento, quello delle europee, dove ci davano per persi nel centro-sud. Grazie anche a te, Claudio, per il lavoro che hai portato avanti insieme a tutti quanti noi e abbiamo riportato la Lega a un risultato epocale, in un momento difficile. Nella nostra regione abbiamo raggiunto il 6%, non era facile. Lo abbiamo fatto perché crediamo in un partito fatto da consiglieri comunali, sindaci, amministratori. Io provengo da questo tipo di esperienza, non si arriva in Parlamento, tranne in alcune eccezioni, in maniera casuale. Ora abbiamo solo una sfida. Campania e Puglia sono delle regioni che vanno al voto tra pochissimo, sono le regioni, come vi dicevo prima, detenuti da una sinistra ormai da più di 20 anni, da De Luca e Emiliano rispettivamente. Io chiedo a tutti quanti voi, chiedo a te Matteo, uno sforzo enorme insieme ai ministri, insieme agli uomini di governo, insieme ai capigruppo per poter portare avanti nel centro-sud quest'ultimo grande traguardo, come abbiamo fatto in Molise, come abbiamo fatto in Basilicata, come abbiamo fatto in tante altre regioni del centro e del sud. Noi ci siamo, in bocca al lupo a tutti, auguri Matteo e buon congresso dalla Puglia. Grazie Roberto. Chiamo sul palco per il Friuli Venezia Giulia Marco Dreosto. Cari colleghi, delegati, amici, militanti, segretario, oggi salgo su questo palco non solo come orgoglioso segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia, ma come rappresentante di una terra di confine che ha sempre saputo cosa vuol dire vivere sulla linea del fronte. Noi in Friuli Venezia Giulia non ci limitiamo solo a parlare di immigrazione, di sicurezza, di identità, noi la viviamo ogni giorno sulla nostra pelle. Ma mentre gli altri guardavano da un'altra parte, noi della Lega abbiamo agito e oggi i fatti parlano chiaro. La rotta balcanica è crollata, gli arrivi irregolari sono diminuiti del 78% rispetto all'anno scorso, il Friuli Venezia Giulia oggi è più sicuro. Questo evidentemente, cari amici, non è un caso, ma è il frutto di una linea politica seria, coerente, radicata, e qui voglio ringraziare in particolare il sottosegretario Molteni per la vicinanza che ci ha sempre dimostrato in questa grande battaglia e in questa difficoltà. E proprio dal Friuli Venezia Giulia la Lega ha portato avanti battaglie vere, dalla sospensione di Schengen alla presenza dell'esercito al confine, fino a leggi, a norme contro le moschee abusive, vittorie importanti di queste settimane contro il velo integrale. Da questo territorio, dai nostri amministratori, nascono iniziative che oggi sono leggi dello Stato, che dicono basta ai ricongiungimenti familiari senza controllo,
basta agli sconti per stranieri che mantengono intere famiglie all'estero, basta alla nascita indiscriminata di strutture per stranieri non accompagnati minori. Ecco, e sapete perché noi possiamo fare tutto questo? Perché abbiamo una squadra che, partendo dai nostri amministratori locali, arriva al governo, dove c'è un capitano che non ha mai avuto paura, un uomo che per difendere i confini ha rischiato la galera. Matteo Salvini ha dimostrato che la politica, quando è fatta con coraggio, ha un prezzo. Forse Matteo ha anche un processo, mi verrebbe da dire, e noi quel prezzo siamo disposti a pagarlo, perché la nostra bussola non è il facile consenso, ma la verità e l'interesse del nostro popolo. Oggi, Matteo, cari amici, la Lega in Friuli Venezia Giulia è il primo partito, ma è un risultato che non ci siamo guadagnati per caso, lo abbiamo portato a casa quartiere per quartiere, persona per persona, attraverso un movimento che è radicato, è presente ed è soprattutto credibile. Allora, cari amici, il nostro lavoro evidentemente non è finito qui. Il confine, infatti, non è solamente geografico, è culturale, sociale, identitario. Dobbiamo continuare a lottare per un'Italia che non si arrende, che non rinuncia alla propria storia, alla propria cultura, alle proprie tradizioni, che non si inginocchia davanti ai buonismi di Bruxelles e al politicamente corretto. La nostra forza è questa: siamo un partito popolare, territoriale, vicino alla realtà vera, quella dei sindaci, dei consiglieri comunali, dei militanti che ogni giorno tengono alta la bandiera della Lega nei comuni, nelle piazze e nelle istituzioni. Permettetemi infine di fare un ringraziamento. Io davvero vorrei ringraziare tutte le donne della Lega. Che ringraziamo, io a simbolo vorrei prendere due donne della mia regione, due donne che stanno a simboleggiare proprio la Lega di lotta e la Lega di governo. Allora ringrazio davvero di cuore per il grande supporto che danno alla Lega, al nostro movimento regionale, Anna Cisint, europarlamentare, e Vania Gava, vice ministro al governo. Grazie ancora per questo momento importante. Viva la Lega, viva il Friuli Venezia Giulia, viva Matteo Salvini. Grazie Marco. Ancora una volta sono costretto a richiamare a un po' di silenzio, in particolare l'ala destra la vedo piuttosto turbolenta, quindi siete sotto osservazione. Sul palco il segretario regionale della Sicilia, Nino Germanà. È un grande onore per me portare il saluto di tutta la Lega siciliana a questo autorevole congresso, a questa straordinaria platea. E l'emozione è visibile, non riesco a nasconderla, anche perché sento il peso della responsabilità del ruolo che mi è stato affidato, perché si inserisce, perché è parte integrante di quello che è il progetto nazionale della Lega di Matteo Salvini, un partito nato per difendere le ragioni soltanto di una parte del Paese e che oggi, grazie alla lungimiranza del suo leader, è un partito che ha una classe dirigente autorevole, forse la migliore, e che guarda con attenzione tutto il territorio nazionale da nord a sud. E quindi grazie a Matteo per il coraggio, grazie per la scelta, perché certamente è una scelta di lungimiranza e di generosità, lungimiranza proprio per la visione politica e di generosità perché tutti quanti noi che conosciamo Matteo sappiamo come svolge la sua giornata e con quanta passione fa il suo lavoro. E allora Matteo, questa tua generosità noi te la vogliamo ripagare, consegnando oggi a questo congresso una Sicilia, un partito siciliano che vive di ottima salute, che ha una classe dirigente autorevolissima e che tutti quanti ci invidiano. E non è stato facile strutturare un partito nuovo, mettere le radici di un partito nuovo in una terra come la Sicilia,
che è una terra già difficile per fare politica. E quindi proprio per questo io sono arrivato adesso, sono l'ultimo dei commissari. Voglio ringraziare dal primo all'ultimo commissario, Claudio Durigon, che mi ha preceduto, per il lavoro svolto. La Sicilia è una terra che ha origini millenarie, è un luogo di simbolo di cultura millenaria. In Sicilia da sempre si respira il sapore dell'autonomia e l'esaltazione dei valori dell'appartenenza e dell'identità. In Sicilia per prima ad avere uno statuto autonomo e indipendente. Ed è proprio in questo spirito autonomista che noi ritroviamo le ragioni del successo della Lega in Sicilia, ed è per questo sentimento di appartenenza alla propria terra e ai propri luoghi che renderà ancora più visibile e marcata la presenza della Lega in Sicilia. Mi prendo un minuto in più per presentare la mozione che con orgoglio abbiamo presentato, e ringrazio 112 delegati che hanno voluto sottoscrivere la nostra mozione, la mozione della Sicilia, che è strutturata su 3 pilastri, che sono tre argomenti che danno una motivazione forte ai siciliani ad avere fiducia nella Lega, e 3 argomenti che legano il nord al sud. Certamente l'autonomia, le infrastrutture e il ruolo del Mediterraneo. Ed è proprio quell'autonomia che all'interno del nostro statuto siciliano e di cui tanto andiamo orgogliosi, ed è proprio il nostro statuto siciliano che sin dalle origini la Lega considerava già come modello particolarmente avanzato per un possibile paradigma federale o confederale da applicare alle regioni del nord. Sebbene mai attuato nella sua interezza dalla classe dirigente politica siciliana, la prima classe dirigente della Lega lombarda, già da Bossi, Maroni, Speroni, chiedevano in particolare che la Lombardia diventasse la 6ª regione a statuto speciale in Italia, applicandone le previsioni statutarie siciliane a partire dall'articolo 37 sulla competenza fiscale. L'autonomia siciliana è stata considerata sin dalla Lega delle origini uno schema teorico positivo a cui guardare con rispetto, perché è ricca di un grande potenziale. E quindi con questo io vi ringrazio, grazie a tutti. Viva la Lega, viva la Trinagria, e avanti con Matteo Salvini leader. Grazie Nino. Ora chiamo sul palco il segretario regionale del Piemonte, Riccardo Molinari. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E voglio ringraziarli da questa importante platea, perché l'anno scorso abbiamo rivinto le elezioni regionali in Piemonte. Non capitava da 24 anni che un'amministrazione in Piemonte fosse riconfermata, e grande merito di questo successo è stato certamente della Lega piemontese, che esprimeva 23 consiglieri regionali su 50, la stragrande maggioranza della giunta. Quindi è stato un successo che ci intestiamo in pieno. E oltre a questo voglio ringraziare e portarvi il saluto del gruppo parlamentare che ho l'onore di rappresentare. Grazie a tutti i colleghi del gruppo della Lega alla Camera per il lavoro importante e fondamentale che facciamo quotidianamente a sostegno della Lega, a sostegno delle nostre idee. E quello di oggi è un congresso importante, lo è già stato detto, perché è un congresso programmatico, un congresso elettivo, è un congresso unitario. E io penso che la riconferma dell'amico Matteo Salvini, con questa forza, con questo consenso, con questa unitarietà, spazi via una volta per tutte tutta una serie di dicerie, retroscena, suggeriti o meno su certi giornali che vogliono farci sembrare divisi quando divisi non siamo. E vorrei ripartire dal video che credo sia stato molto azzeccato, quello mandato in onda all'inizio del congresso, un video che faceva vedere la storia della Lega e che dimostrava la coerenza del nostro partito. Io penso che in quel video si spieghi il perché oggi la Lega è il partito più longevo del panorama politico italiano. Siamo quelli che siamo in Parlamento da più tempo senza aver mai cambiato nome ed essendo sempre fieri con quel simbolo, l'Alberto da Giussano col leone di San Marco e con lo spadone sguainato in difesa della libertà. Siamo un partito che è nato per proteggere le identità, per proteggere i territori. E inizialmente il nemico
era la burocrazia statale, un centralismo che opprimeva le nostre aziende, un centralismo che toglieva vitalità all'imprenditoria delle nostre regioni, un centralismo che dovevamo combattere con la proposta di uno Stato federale. L'abbiamo fatto attraverso diversi passaggi, siamo stati sul Po, abbiamo giurato a Venezia per l'indipendenza della Padania, abbiamo fatto la devolution, abbiamo fatto il federalismo fiscale o ci abbiamo provato, ma c'è stato un momento in cui anche un altro messaggio è uscito dai confini delle regioni storiche della Lega e ha toccato tutto il Paese. L'avete sentito prima, quando Bossi diceva che un giorno l'Europa sarebbe stata quella sovrastruttura che ci avrebbe mandato le leggi di bilancio via fax. Cosa voleva dire con quella frase? Voleva dire che oltre al centralismo dello Stato c'era un rischio ancora più grande, perché se il centralismo dello Stato soffocava le nostre regioni, potevamo contestare il residuo fiscale, potevamo contestare l'autonomia dei nostri comuni, delle nostre amministrazioni. Nel momento in cui l'Europa, con le sue politiche economiche, nel momento in cui la globalizzazione ha fatto irruzione nella vita di tutti noi ci siamo resi conto che c'era un problema ancora più grosso, e cioè che quei diritti che fino al giorno prima davamo per scontati rischiavano scontati di non esserlo più. E questo è successo quando un governo legittimamente eletto, quello Berlusconi, è stato mandato a casa dallo spread, dalla BCE, dalla Commissione europea. Ci siamo trovati Monti, Presidente del Consiglio, e abbiamo scoperto che pensioni, sanità, un posto di lavoro a tempo indeterminato fisso erano diventati un privilegio. Ecco, in quel momento la vista lunga della Lega, la visione del nostro partito, il fatto di aver detto prima degli altri cosa sarebbe successo, ha aperto gli occhi a tanti amici anche fuori dalle regioni del nord che si sono uniti alla Lega. E quello è il momento in cui Matteo Salvini è diventato segretario federale del partito. Nel 2013 Matteo diventa segretario federale, Matteo lancia per le elezioni europee dell'anno dopo il Basta Euro Tour e iniziamo a spiegare che se vogliamo salvarci dobbiamo avere una politica diversa, dobbiamo contrastare quel modello economico e quel modello di globalizzazione. E vedete, il punto è molto semplice. Abbiamo capito che se volevamo difendere i territori, prioritario era difendere i diritti delle persone. Se la gente non ha da mangiare del piatto, gli interessa poco dell'autonomia della sua regione. Questo è quello che lega i due messaggi, questo è quello che lega l'autonomismo nel nostro Paese e l'essere contro a questo superstato europeo. E vedete, se pensiamo alla coerenza che abbiamo noi su questo, dobbiamo pensare anche alla coerenza dei nostri nemici. Chi è sempre stato contro il federalismo, l'autonomia, il potenziare gli enti locali, l'avvicinare il potere decisionale ai territori ed è sempre stato anche a favore di questa Europa? Beh, ovviamente la sinistra. La sinistra è contro le autonomie in Italia e allo stesso modo la sinistra è a favore di questa Unione Europea. Una sinistra che ci sta ostacolando anche oggi, dove dopo 30 anni di battaglie finalmente abbiamo approvato l'autonomia differenziata grazie al lavoro di Salvini, di Calderoli e dei gruppi parlamentari della Lega. Una sinistra che, essendo coerente nell'essere contro la libertà ed essere a favore dei poteri forti, ogni qualvolta qualcuno non la pensa come loro ha sempre solo un argomento. Si grida al fascismo. Noi approviamo l'autonomia, noi cerchiamo di potenziare le regioni, cerchiamo di decentrare i poteri dello Stato e paradossalmente chi grida al fascismo usa contro la Lega e contro l'autonomia le stesse tesi che avrebbero usato allora i fascisti contro le autonomie regionali e le autonomie territoriali, le stesse identiche. E per quanto riguarda l'Europa vanno in piazza sventolando il manifesto di Ventotene senza averlo letto, senza averlo capito. Perché quel documento era un documento che pensava che l'Europa del domani sarebbe stata l'Europa dei diritti sociali, l'Europa che avrebbe tutelato i lavoratori, che avrebbe portato la nuova classe emergente ad avere voce in capitolo. Oggi l'Europa che la sinistra difende è la sinistra del dio mercato ed è la sinistra per cui il lavoro è soltanto un costo da tagliare nel nome della competitività. Non siamo noi che abbiamo svoltato a destra, noi siamo sempre dalla stessa parte, sono loro che hanno girato le spalle alla classe sociale che dicono di rappresentare, sono loro che sono contro i lavoratori, sono loro che sono diventati il cagnolino al guinzaglio del potere, delle burocrazie europee e del grande capitale finanziario internazionale. La stessa sinistra che mentre noi chiediamo di superare il patto di stabilità per le pensioni, per aiutare le nostre aziende, per le infrastrutture,
chiede di superare il patto di stabilità per armarci potenziando l'industria militare tedesca che deve riconvertirsi per colpa di quel Green Deal, di quelle politiche ambientali che loro hanno sostenuto e che stanno deindustrializzando l'Europa. Bene, noi abbiamo presentato su questi argomenti, io insieme all'amico Bagnai, una mozione congressuale. Ringrazio tutti i colleghi che hanno voluto sottoscriverla, siete stati veramente tanti, perché oltre alla critica penso che sia necessaria anche la proposta. E allora io penso che la priorità della Lega in questa legislatura debba essere ovviamente portare a termine il percorso dell'autonomia differenziata. Credo che dal Congresso dobbiamo dare un messaggio molto chiaro sia agli alleati di governo sia alle burocrazie statali ministeriali. La Lega entro fine legislatura deve portare a casa l'autonomia ed entro fine legislatura le competenze devono essere devolute alle regioni che le hanno chieste, perché è coerente col voto parlamentare, è coerente con 30 anni di battaglie, è coerente col voto dei referendum di Lombardia e Veneto del 2017. Oltre a quello dobbiamo portare a casa e realizzare il federalismo fiscale, altro lavoro fatto dalla Lega nelle legislature passate, che è anche uno dei punti del PNRR, quindi in questo caso diciamo che i vincoli europei ci vengono paradossalmente in aiuto. E per quanto riguarda poi il futuro, io credo che una volta ottenuta l'autonomia noi dobbiamo sapere cosa faremo la prossima volta, qual è la battaglia dei prossimi anni. Ottenuta l'autonomia noi dobbiamo trasformare l'Italia in uno Stato federale vero, noi dobbiamo dividere in maniera chiara le competenze tra Roma e le regioni, noi dobbiamo differenziare il ruolo delle Camere e c'è un passaggio intermedio che era il sogno di Miglio ed era la linea politica di Roberto Maroni. Dobbiamo intensificare i rapporti tra le regioni per macro aree e arrivare a costruire finalmente quelle macro regioni che sono sempre state il sogno della Lega, erano il sogno del Cattaneo, erano il sogno di Miglio, erano il contenuto della Carta di Chivasso, sono una delle ragioni per cui noi siamo nati. E per quanto riguarda l'Europa non basta solo la critica, dicevo. Sappiamo che questo superstato europeo non è riformabile e allora dobbiamo dare una prospettiva però. La prospettiva è quella di riformare i trattati partendo dai paesi più grandi e avendo in mente un modello di Europa dove non ci siano più i paradisi fiscali. A me fa morire da ridere quando sento dire che dobbiamo rispondere a Trump colpendo le big tech. L'Europa è già il paradiso delle multinazionali e delle big tech. Noi abbiamo in Europa dei paradisi fiscali legalizzati dove non si pagano tasse e si può invadere il nostro mercato facendo la franca. Se oggi chiediamo a un'impresa qual è il problema, se è la paura dei dazi o se è il Green Deal, le tasse sulla CO2, la PAC per gli agricoltori, cosa ci risponde? Che il problema dell'Europa di oggi non sono i dazi di domani. Allora dobbiamo pensare di rivedere i trattati partendo dai paesi più grossi e avere un'Europa che metta al centro non una politica mercantilista che fa deflazione salariale, porta le aziende a produrre dove costa meno e si basa solo sull'export. Noi dobbiamo tornare a potenziare il mercato interno, dobbiamo avere un'Europa sociale che lavora sull'aumento degli stipendi e su quel quid pluris che ha l'Europa rispetto agli altri, la cultura, l'istruzione, la sanità, il welfare. Solo così l'Europa ha senso, o da questa Europa non potremo fare altro che uscire. Chiudo, visto che sono andato lungo. La Lega è il partito che deve dare protezione, lo dicevo prima, protezione ai territori, protezione sociale ai lavoratori, ai più deboli, a chi ha bisogno della politica, perché chi sta bene non ha bisogno dell'aiuto del pubblico, della politica, chi rimane indietro che ne ha bisogno e con la globalizzazione sono rimasti indietro in tanti. Ma la sicurezza è anche la sicurezza di quando si esce la sera per strada. Ecco, io voglio ringraziare il ministro Piantedosi e l'amico Nicola Molteni, oltre ai gruppi parlamentari, perché in questa legislatura abbiamo ottenuto risultati importanti, abbiamo avuto meno 65% di sbarchi, abbiamo approvato finalmente il decreto sicurezza in questi giorni, dopo un anno di lavoro e dove la Lega era rimasta sola a portare avanti queste battaglie, ma nonostante questi risultati, io credo che la Lega abbia dimostrato di avere una persona che sui temi della sicurezza ha rischiato la propria vita e la propria libertà personale per ottenere dei risultati. Quella persona è il nostro segretario Matteo Salvini e io credo che in questo momento sull'amministrazione della giustizia, sull'amministrazione della sicurezza, sul contrasto all'immigrazione clandestina non basti l'ottimo lavoro ordinario che stiamo facendo. Penso che da questo congresso debba uscire la richiesta di un lavoro straordinario sulla sicurezza che soltanto Matteo Salvini, tornando al Viminale, potrà fare. E quindi credo che il congresso debba chiedere a Matteo Salvini il sacrificio
di chiedere nuovamente per la Lega quella posizione e che Matteo Salvini, uscito indenne da un processo ingiusto, sia il miglior garante della sicurezza del nostro Paese e sia la persona che può rispondere a quelle paure di tanti nostri concittadini, dandoci un Paese più sicuro e un Paese dove non ci sia la paura di uscire o di vedere la propria figlia che esce con gli amici la sera. Matteo, pensaci, perché penso che qui siano tutti quanti d'accordo. Viva la Lega! Grazie Riccardo. Ora sul palco il segretario regionale della Lombardia, Massimiliano Romeo. Ciao a tutti, anch'io porto i saluti del gruppo Lega Senato, un applauso a tutti i nostri senatori che si impegnano tutti i giorni. Sappiamo che le battaglie sono difficili, però c'è grande determinazione e quello che ci contraddistingue. Due buone notizie, la prima è che abbiamo un candidato alla segreteria federale unitario, si chiama Matteo Salvini, con la dimostrazione che la Lega è unita, perché questo è quello che conta in un momento. È sempre stato importante che la Lega fosse unita, perché le battaglie, come dicevo, da fare sono diverse e quindi non sempre ci sono solo gli avversari esterni, come è stato detto, ma dobbiamo anche avere a che fare con una politica di difficoltà sul territorio quotidiane. A tal proposito un saluto a tutti i nostri sindaci, tutti i nostri amministratori che sul territorio sono l'avamposto delle battaglie e della difesa della libertà della Lega. L'altra buona notizia è che ci sono alcuni temi come il federalismo fiscale, la questione settentrionale, l'identità, il territorio, che sono tornati con maggiore forza al centro dell'attività politica del nostro movimento. E la mozione, la prima annunciata, che porta la firma di Alberto Stefani e che è stata proposta, è la testimonianza di quello che sto dicendo. È la testimonianza e la conferma, io lo dico, di un grande lavoro che da 2 anni a questa parte, come Lombardia e come Lega Lombarda, stiamo facendo per portare avanti questi temi che sono fondamentali. Umberto Bossi tanti anni fa scriveva: il pensiero della Lega è il federalismo, il cuore della Lega la libertà. Certo, noi è giusto che siamo diventati un partito nazionale. Sono stato io uno dei primi a venire a Napoli nel 2016 a sostenere questa causa e anzi saluto anche tutti i militanti di tutte le regioni che con difficoltà si sono impegnati e hanno creato il movimento, naturalmente dove non c'era, e quindi il saluto va soprattutto a loro e a tutto il loro impegno. Dicevo, siamo un partito nazionale, sì, parliamo di politica internazionale, oggi ci possiamo permettere di parlare di tutto perché la politica è questa, la Lega deve seguire queste indicazioni, ma dobbiamo ricordarci che la ragione sociale del nostro movimento è sempre quella: federalismo e libertà. Questo è quello che noi oggi dobbiamo con forza ribadire. Questo federalismo che, diciamolo, è il vero strumento per sviluppare il Sud. Non ci sono fondi coesione, non c'è PNRR che torni, che in qualche modo che possa servire ad aiutare. È il federalismo che va che è la vera soluzione, ed è bello sentire, come ho sentito coordinatori regionali come Pasquale Pepe e come Zinzi, difendere e crederci con forza. Anche lo stesso Marti l'ha ricordato: sì, ci darete una mano, sì, al sud siete un pochettino più uniti, noi al nord ci dividiamo spesso troppo in piccole beghe di cortile e abbiamo qualcosa anche noi da imparare, ma l'importante è che questa strada, quella federalista, sia quella da seguire, perché anche in un contesto europeo che sta cambiando, in un contesto europeo che sta mutando, dove il superstato europeo che contestavamo ai tempi sta cominciando a crollare,
la strada si può riaprire con forza, con un federalismo e con una federazione di quell'Europa dei popoli e delle regioni che abbiamo sempre sostenuto e che sempre porteremo avanti, a tutela dei popoli, a tutela delle nostre regioni, l'Europa delle regioni. Ringrazio il collega Durigon per il fatto di aver portato una mozione che accompagna i salari e le pensioni al costo della vita. Abbiamo scritto insieme un provvedimento che abbiamo depositato noi al Senato. Ringrazio anch'io ovviamente il lavoro di Nicola Molteni sul tema della sicurezza, ma soprattutto se oggi gli agenti, tutte le forze dell'ordine hanno una tutela legale, è grazie al lavoro che ha fatto il nostro Nicola Molteni, che per anni si è battuto a sostegno di questo. E naturalmente anch'io, come Riccardo, penso che se si dovesse aprire una strada percorribile che possa portare Matteo Salvini a tornare a fare il ministro dell'Interno, noi dobbiamo per forza a tutti i costi seguirla questa strada, perché questo è quello che dobbiamo fare, come è stato ricordato, proprio per il grande lavoro concreto che ha fatto Matteo Salvini e per quello che ha dimostrato sul campo. E ricordiamolo, negli ultimi anni, dal 2009 in poi, anzi dal 2007 in poi, ci sono stati 2 ministri dell'Interno che hanno fermato maggiormente l'immigrazione, lo dicono i numeri degli sbarchi: Roberto Maroni e Matteo Salvini, a cui va un fortissimo, un grandissimo applauso. Ma possiamo parlare anche di altre questioni, il tema della pace. Anzi, ringrazio Matteo Salvini perché mi ha dato libertà di parlare di questo tema già da 2 anni in Senato, quando parlare di questa questione non era così semplice e avevo anche qualche collega intorno che mi guardava un po' con sospetto, dicendo: ma questo cosa sta dicendo? Questa testimonianza lo so, Matteo, che tu la pensavi come me, quindi questo però insomma il fatto di avermi dato la libertà di poter dire fin dai tempi che l'unica strada è quella della pace, della diplomazia per il benessere dei nostri popoli, penso che fosse una cosa fondamentale e importante da ricordare. Così come anche sulla linea, io lo dico, mi avvio naturalmente alla conclusione, lo dico al Presidente, sulla linea trumpista, no? Qualcuno la definisce così. Questa è l'avvento di Trump, è l'avvento di quelli che sono i valori che noi da sempre abbiamo in qualche modo portato avanti. Contro il politicamente corretto, contro l'ideologia woke, per la libertà di impresa, per la pace e la solidarietà tra i popoli. Questo è giusto, è la coerenza, l'avevamo sostenuto anche ai tempi. Poi naturalmente, sapendo, e questo lo sappiamo, che è un personaggio un po' imprevedibile, magari su alcuni temi, su alcune questioni suggerisco, adesso non che i salviniani più ortodossi dicano: ecco, si sta distinguendo dalla linea politica del capo. No, voi mi conoscete a Salvini, io dico quello che penso, perché secondo me i veri amici al segretario devono dire quello che pensano. Questo è quello di cui sono assolutamente convinto. Calibrare il messaggio, perché è comprensibile che in domani il protezionismo possa sviluppare nuovi mercati, produzioni interne, però nel lungo periodo, nel breve periodo c'è il rischio che in qualche modo questa politica si possa ritorcere contro. Quindi giusta la linea della trattativa con gli Stati Uniti, portiamola avanti con forza, con l'idea chiara che, essendo noi del territorio e paladini delle piccole e medie imprese, dobbiamo stare attenti perché i dazi rischiano di colpire soprattutto loro, a differenza delle grandi imprese che in qualche modo la soluzione la trovano magari spostando le produzioni negli Stati Uniti. Sono suggerimenti, sono consigli come quelli che do in totale sincerità sul tema anche dello statuto, che so che verrà modificato, e pur comprendendo quelle che sono le legittime necessità di aprire le nostre sezioni ad un'ampia partecipazione, col fatto che che i soci sostenitori voteranno poi per i segretari delle sezioni, mi auguro che nel regolamento venga inserita un'alta anzianità da questo punto di vista come soci sostenitori, per non svilire quello che è un po' il ruolo dei nostri militanti da una parte
e dall'altra per evitare che possano innescarsi giochi di tessere in alcune realtà che non appartengono certo alla storia del nostro movimento. Chiudo davvero, chiedo scusa a Giorgetti, lo dico sulle future alleanze, condivido anch'io la massima lealtà da portare avanti all'interno del centrodestra con tutta la coalizione, con Giorgia Meloni che sta facendo un ottimo lavoro. Il centrodestra deve rimanere unito pur con delle differenze che sono necessarie e importanti, perché non siamo certo un partito unico, ma a un certo punto noi che siamo un movimento del territorio un certo tipo di ragionamento con la Meloni lo dovremo proporre, ossia dobbiamo essere chiari: le regioni dove governa la Lega devono restare alla Lega. Tutte le regioni, Lombardia compresa. Un saluto ai governatori, al buon governo, al buon esempio per tutta l'Italia. Grazie, buon lavoro Matteo, in bocca al lupo, la Lega Lombarda è con te. Ciao a tutti. Grazie Massimiliano. Passiamo al Lazio, segretario regionale del Lazio Davide Bordoni. Onorato di partecipare al congresso della Lega come iscritto e come segretario del Lazio. Ho raccolto il testimone nel Lazio di Claudio Durigon e lo ringrazio perché ho trovato un partito in ottima salute. Oggi governiamo la città di Frosinone con il nostro sindaco Mastrangeli, prima c'era Nicola Ottaviani, governiamo Latina, governiamo Rieti, a Rieti esprimiamo anche il presidente della provincia e tra un anno e mezzo, Matteo, sai, ci sarà la battaglia di Roma e su Roma stiamo dimostrando di essere intanto degli amministratori capaci e lungimiranti. Abbiamo salvato, tra virgolette, il giubileo del 2025 con interventi fatti dal tuo ministero, da ANAS, quelli più importanti, Piazza Pia, la stazione Termini. Siamo intervenuti con risorse importanti sulla metropolitana e questo dimostra anche l'attaccamento istituzionale del nostro partito, non solo alla capitale ma a tutto il territorio. E poi devo sottolineare la professionalità dei nostri colleghi, della nostra classe dirigente nel Consiglio federale, tante persone che sono nate sul territorio e che affrontano tutti i giorni le battaglie del proprio territorio e le battaglie del nostro partito. E volevo sottolineare anche i risultati della Lega al governo, il lavoro fatto sul piano casa, sulla pace fiscale, sul codice degli appalti, sul codice della strada, l'autonomia, la scuola, la disabilità, tutti temi straordinari che fanno del nostro partito un partito unico. Il lavoro che faremo anche sugli stipendi, sulle pensioni, i numeri straordinari degli occupati in Italia, erano anni che non c'erano tutti questi occupati. E questo progetto nazionale che come Lazio vogliamo ulteriormente rafforzare. Abbiamo vinto la Regione Lazio 2 anni fa, un lavoro fatto in maniera assidua sul territorio raggiungendo quasi il 9%. E io non lo volevo dire, poi ho sentito il capogruppo Molinari rivendicare, Matteo, questo tuo lavoro al Ministero dell'Interno, il miglior ministro degli ultimi anni che ha fatto una battaglia importante sul territorio e che è andato a processo contro tutta una serie di dinamiche che tu sei intervenuto e hai bloccato. Ecco, io credo che sia un lavoro che dobbiamo fare e credo che oggi il congresso ti consegna ulteriormente questa leadership e rafforza queste posizioni. Ecco, portiamo avanti le nostre battaglie, andiamo avanti perché abbiamo fatto bene e faremo bene. Io sono convinto che da questo congresso usciranno ulteriori proposte che ci rafforzeranno anche nella compagine governativa. Grazie, auguri e buon lavoro a tutti. Viva la Lega, viva il nostro segretario e viva l'Italia. Grazie. Grazie a Davide Bordoni. Adesso
Sul palco dal Veneto il segretario regionale Alberto Stefani. Grazie, è la prima volta che mi capita di intervenire ad un congresso federale, non posso nascondere la mia emozione, ma se ho questo grande onore è sicuramente grazie alla comunità militante del Veneto, ma anche grazie a un segretario federale che ha deciso di credere in me quando ero solo un 25enne. Quindi io devo ringraziare Matteo Salvini e lo dico perché la gratitudine in politica non deve essere un sentimento antico, ma deve essere la base per costruire il futuro di questo movimento. Come sapete, ho voluto porre al centro di questo congresso la mozione sull'identità, che è la nostra stella polare, è il nostro segnavia lungo il sentiero che ci indica dove vogliamo arrivare, cosa siamo e cosa vorremmo diventare. Quindi anche questo congresso federale deve essere un momento di introspezione per capire e per ricordarci perché ci sentiamo leghisti. Allora io mi sento leghista perché credo nella mia terra, credo nella mia comunità, credo nelle sue caratteristiche, credo nella sua gente, nella sua identità locale, credo nel principio del primato delle comunità locali, il principio stabilito all'articolo 5 della nostra Costituzione, che ci dice che la Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali, che vengono prima dello Stato. Questo ci dice la nostra Costituzione. Credo nel principio di sussidiarietà verticale, che ci dice che più ci avviciniamo ai territori, migliori saranno le politiche attive che quel determinato decisore politico saprà porre in essere per quel determinato territorio. Credo nel valore dell'identità, nella capacità di riconoscersi nel proprio territorio. Io mi sento leghista per questo, perché prima di tutto viene la mia comunità, viene il mio comune, la mia provincia, la mia regione, prima dello Stato. Questo significa essere leghisti. Mi sento leghista perché condivido il fatto che quel legame tra un gruppo di persone e un determinato territorio può scrivere storie straordinarie, storie di prossimità, di cura, di attenzione contro la solitudine del mondo moderno. L'identità unisce, l'identità protegge, l'identità è garanzia di futuro. Mi sento leghista perché riconosco la necessità, mai come adesso, di vincere le sfide del globalismo omologante che ci vorrebbe senza valori, senza tradizioni, senza identità, senza alcun tipo di storia nei nostri territori. Mi sento leghista perché credo che dobbiamo sconfiggere l'esasperazione dell'Unione Europea, e i sindaci se lo ricordano, quando ci imponevano il patto di stabilità per cui non potevamo spendere un euro per famiglie e per imprese, e oggi ci vengono a dire che si possono spendere 800 miliardi di euro per riarmare l'Europa. Noi non lo possiamo accettare. Mi sento leghista perché credo nei valori cristiani, nei valori che hanno fatto grande la mia terra, nei valori che hanno fatto grande l'Italia e l'Europa, e non dobbiamo chiedere scusa a nessuno per essere cristiani, non dobbiamo chiedere scusa a nessuno per avere dei valori, non dobbiamo piegarci, perché è questo quello che vogliono. Mi sento leghista perché credo nella difesa della mia terra, difesa intesa come protezione della mia identità, della nostra identità, e proprio per questo dobbiamo continuare quel percorso di difesa dei confini e dell'immigrazione e di contrasto all'immigrazione clandestina che abbiamo fatto e che abbiamo dimostrato di saper fare con un ministro dell'Interno che si è preso un processo per sequestro di persona e che oggi merita di tornare a fare il ministro dell'Interno e difendere la nostra identità, difendere la nostra storia, difendere le nostre tradizioni. Mi sento leghista perché credo in un modello di sviluppo territoriale non fatto
di città dispersive, di agglomerati urbani in cui i cittadini siano semplici atomi dispersi nel vuoto, ma comunità territoriali, circolari, identitarie, legate da sentimenti comuni, perché in queste identità, in queste comunità, nessuno resta da solo. Credo nella libertà imprenditoriale. Essere leghista significa credere anche in questo, nella capacità di un territorio di poter esprimere le proprie identità anche a livello imprenditoriale e nella capacità di ciascun cittadino di potersi affermare nel mondo del lavoro con un fisco che sia amico di chi produce e di chi lavora. Essere leghista significa credere anche nei giovani, non come semplici utilizzatori di social network fine a se stessi, ma come ragazzi che credono nella vita, come ragazzi brillanti, coraggiosi, che hanno voglia di lavorare, che hanno voglia di studiare. Questo deve essere il nostro modello di giovani da far crescere, da coltivare, perché c'è anche chi vuole affermarsi in questa vita. E allora essere della Lega significa preferire il coraggioso cammino più difficile di chi difende un'idea, a chi invece sceglie, rispetto a chi invece sceglie di adeguarsi sempre. Essere leghista significa mettere da parte le paure, significa ricordarsi che noi abbiamo un simbolo, che non è una bandiera al vento, è un guerriero e rappresenta il simbolo di questo movimento e noi non dobbiamo mai dimenticarlo. Allora dobbiamo riscoprire il guerriero che c'è in ciascuno di noi, dobbiamo riscoprire tutto questo non come guerrieri di fantomatici eserciti europei, non come guerrieri che imbracciano armi da fuoco, ma guerrieri valorosi che utilizzino gli strumenti che la democrazia ci mette a disposizione per garantire più libertà, più sicurezza, più identità ai nostri cittadini. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Determinazione, riarmiamoci di entusiasmo, apriamo le sezioni, facciamo crescere una nuova classe dirigente, riarmiamoci insieme ai tanti giovani del loro entusiasmo, della loro energia, che devono trovare in questo movimento l'ambiente naturale per poter crescere. Riarmiamoci con l'entusiasmo di tanti sindaci, di tanti consiglieri comunali, di tanti amministratori che sono il modello fondamentale per la politica locale. Dove c'è un sindaco della Lega c'è comunità e noi dobbiamo difenderli. Riarmiamoci della voglia di sognare, perché dobbiamo regalare un sogno, difendere un sogno di libertà per la nostra gente. Riarmiamoci ridando speranza, perché chi fa politica deve sentire dentro di sé la responsabilità di dare speranza ai propri cittadini. E questo è l'unico movimento identitario che potrà e saprà dare speranza ai nostri territori e ai nostri cittadini. E allora, se tutto questo è vero, questo è l'unico riarmo che ci serve, il riarmo dell'entusiasmo, della speranza, della voglia di guardare avanti, della voglia di sognare. Queste sono le uniche armi che dobbiamo prendere in mano. E allora, a fianco dei nostri militanti, al fianco dei nostri segretari di sezione, ma soprattutto al fianco di Matteo Salvini, riscopriamoci guerrieri di libertà, riscopriamoci guerrieri con il coraggio della libertà. Viva la Lega libera, coraggiosa e identitaria. Grazie Alberto. Capodelegazione al Parlamento Europeo, Paolo Borchia. Ciao a tutti. Intanto porto il saluto mio e quello dei colleghi europarlamentari della Lega a tutti i delegati e ai militanti che hanno fatto i chilometri per essere qui a Firenze, e consentitemi un
ringraziamento a tutti quanti hanno lavorato per poter realizzare questo congresso. La lotta della Lega a Bruxelles inizia nel lontano 1989, sognando l'Europa dei popoli, e questa è una battaglia che oggi combattiamo per impedire il suicidio del nostro continente, il suicidio portiamo avanti contro la desertificazione industriale, contro un'Europa che gira dall'altra parte e non considera l'emergenza epocale della denatalità, pensando magari di sopperire facendo ricorso all'immigrazione di massa. Questa è una battaglia contro chi ha tradito gli ideali di amicizia tra popoli e nazioni, inventando l'idea di Europa federale, visto che adesso ci sono anche i nostalgici di Ventotene. Ecco, quel modello dove il superstato burocratico preconizzato da Umberto Bossi prende forma e passa sopra tutto e tutti. Ecco, una domanda, ma a chi vorrebbe più Europa? Io chiedo, dove sono i grandi risultati che ha portato lo svuotamento delle competenze nazionali dagli Stati all'Europa? Ad oggi 3/4 delle norme che ogni paese recepisce sono di derivazione comunitaria. Ma io chiedo, ma cosa vogliono? Cosa vogliono di più? Noi vogliamo un'Europa dove le regioni e gli stati non siano i passacarte di Bruxelles. Poi qualcuno ogni tanto ci capisce poco e ci chiede se la Lega sia diventata nazionalista o di estrema destra, ma vedete, la realtà è diversa dalle narrazioni di comodo, quindi vanno anche capiti quelli che sono i protagonisti in campo. Ci sono loro e ci siamo noi. Fino a pochi anni fa noi eravamo considerati quelli che al massimo facevano un po' casino, ma adesso il sistema l'abbiamo spaventato e come? Ma prima iniziamo a fare un ragionamento e a unire i puntini, perché si è iniziato con la Romania, con Calin Georgescu, che prima è stato arrestato, poi gli hanno impedito di candidarsi, anche perché avrebbe vinto sicuramente. La storia prosegue di recente con Marine Le Pen. In testa a tutti i sondaggi, ci sono voluti i giudici per fermarla. Poi il meme l'avete visto tutti, perché in Italia qualcuno si è fatto eleggere per non essere condannato, mentre in Francia, al contrario, prima condannano le persone, poi evitano loro di poter correre. Questa è l'Europa di oggi e questa è l'Europa che combattiamo. Loro sono quelli che si sono messi la medaglietta delle anime belle, sono quelli ultraliberisti in economia, sono quelli buonisti sull'immigrazione di massa, sono quelli che soprattutto sono europeisti a tutti i costi. Ecco, qualcuno li chiamava euroinomani perché con devozione acritica, a tratti quasi religiosa, l'Europa ha sempre ragione, qualsiasi cosa succeda. Poi loro sono quelli che piacciono alla stampa, alle televisioni, sono quelli graditi al grande capitale, alle multinazionali, sono quelli che la competitività si ottiene soltanto rendendo schiavi i lavoratori. E soprattutto loro sono quelli che di professione fanno gli inventori di emergenze. Allora dimostrano i ghiacciai che si sciolgono, i pulcini, i pinguini che cadono in mare, vi fanno vedere l'Apocalisse in televisione, così poi vi costringono a pensare che ci sia un'emergenza per tutto, che bisogna fare presto, vi impongono il Green Deal, migliaia di pagine, oltre 30 per regolamenti e direttive. Quindi stipendi, pensioni, costo della vita, sicurezza, sanità, sparite dai dibattiti. C'è solo la lotta al cambiamento climatico. E sapete quanto costa? No, io non lo so, perché non ci hanno mai detto che costa più della guerra in Ucraina. E quindi vale la pena, ma no che non vale la pena, perché, ripeto, ci stanno convincendo che ci sono solo emergenze, con l'Europa che emette solo il 7% dei gas serra. Però se loro vi trasmettono l'ansia, poi voi non sarete più propensi a piegare la testa, quindi accetterete tutto quello
che vi impongono, sono quelli che vi stanno convincendo che sta arrivando la terza guerra mondiale, che quindi servono soldi per le munizioni, prestiti per i carri armati, debiti per i droni. E qui torna il motivo del tradimento allo spirito dei padri fondatori dell'Unione, perché se questi ci dicono che si può derogare dai vincoli del patto di stabilità per fare le armi, allora hanno tradito, perché la gente si chiede quando aumentano le pensioni, quando aumentano gli stipendi. Allora sì che sono dei traditori al soldo dell'industria bellica. Ma poi, attenzione, perché si risvegliano all'improvviso, perché sono preoccupati che adesso arrivano i dazi, perché poi le imprese vanno in difficoltà. Ma dov'erano quando col Green Deal la nostra impresa veniva messa alla carità? Dov'erano? Poi, per fortuna, ci siamo noi, gli identitari, i patrioti, quelli che non hanno padroni, quelli a cui la gente vuole bene. Un'altra Europa è possibile ed è la nostra, un'Europa dove l'agricoltura sia considerata un'attività nobile in grado di sfamare le comunità, dove l'auto elettrica sia una possibilità e non sia un obbligo, dove le rinnovabili si possano usare ma non siano una religione, dove il nucleare è il futuro, neanche troppo remoto, dove i trattati commerciali non vedono le nostre imprese sempre sacrificate sull'altare delle esigenze dei paesi importatori, e soprattutto dove l'immigrazione sia una risorsa, non un incubo di donne ed anziani. Concludo, Presidente, noi siamo queste sono le nostre battaglie. La Lega e i patrioti sono gli ultimi baluardi della libertà dei popoli. Siamo autonomisti in Italia fino al midollo, ma in Europa dobbiamo essere sovranisti, perché non esiste l'autonomia dei territori quando si è schiavi di Bruxelles. La strada anche in Europa è stata tracciata da Umberto Bossi, proseguita da Umberto Marroni, adesso con Matteo Salvini continua quella che fino a pochi anni fa era una lotta impari, ma adesso ce la possiamo fare, perché vogliamo che l'Europa sia un'opportunità, non la via Crucis che l'hanno fatta diventare popolari, socialisti, verdi. Se voi ci siete, noi ci siamo, non abbiamo paura di nessuno. Non ci sono cordoni sanitari, non ci sono TV o telegiornali, non ci sono i milioni di Soros che possono fermare il vento del cambiamento. E viva la Lega, viva Matteo Salvini e viva l'Europa delle patrie! Cari amici italiani, cari membri della Lega, grazie per il vostro invito a venire nella vostra bellissima città di Firenze e porto un saluto da parte del Partito del Popolo Danese. Per noi danesi in generale, e per me in particolare, l'Italia è società alla magia. Gli artisti danesi dell'età dell'oro viaggiavano in Italia per trovare ispirazione. Il nostro grande poeta nazionale, Hans Christian Andersen,
come tanti altri nordici, fu sedotto dal vostro meraviglioso paese, così ricco di storia, di arte e di cultura. E anche da quel savoir-vivre che voi italiani promettiate alla perfezione. Moda, eleganza, raffinatezza. Nel 1833 a 34 Hans Christian Andersen viaggiò in Italia. Durante quel viaggio visitò Firenze, dove vide la scultura di Pietro Tacca, la fontana del Porcellino. Quella scultura lo ispirò a scrivere la fiaba Il porcellino di metallo. La scultura si trova ancora al Mercato Nuovo e si dice che se si tocca il suo naso si tornerà a Firenze. Lo terrò a mente prima di tornare in Danimarca. Per lo stesso motivo sono anche uno di quelli che hanno lanciato una moneta nella fontana di Trevi a Roma. L'ispirazione culturale per i poeti nordici è anche parte del racconto dell'Europa delle patrie. Di tutto ciò che in passato rendeva l'Europa dinamica, diversificata e innovativa. Molte invenzioni sono nate da una sana competizione tra le nazioni e le regioni. L'Unione Europea oggi rappresenta l'opposto, purtroppo. Ad esempio, qual è la visione dietro il divieto degli aromi di fumo nei prodotti alimentari? Ma è proprio all'interno dell'UE che i nostri due partiti, il Popolo Danese e la Lega, si sono trovati in una collaborazione che dura da molti anni. Oggi Patriots for Europe è la piattaforma politica che rappresenta il punto di partenza per i nostri sforzi nel difendere la diversità delle identità europee. Lo scorso anno gli elettori europei hanno mandato un segnale chiaro all'UE. Non vogliamo più omologazione. Non vogliamo più immigrazione. Vogliamo rispetto per nostre nazioni. Il segnale è stato forte. L'elite europea è andata nel panico. Meschina e autoritaria ha rifiutato di concederci spazio all'interno dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo. Meschina e autoritaria ha cercato di rafforzare il cordon sanitaire che circonda i nostri partiti. È vile e codardo. Soprattutto
si tratta di noi, non si tratta di cittadini comuni, italiani, danesi e altri. È il popolo che l'elite teme, il popolo che vota sbagliato. Ma se le forze patriottiche e conservatrici avranno il coraggio di usare la maggioranza nel Parlamento europeo, allora questa c'è. Nei prossimi anni insieme possiamo cambiare la lotta non solo per i nostri paesi, ma per tutta l'Europa. L'elite parla di diversità, ma lavora per l'omologazione. L'elite parla di libertà di espressione, ma tenta di censurarci. L'elite parla di libertà, ma ci soffoca con la burocrazia. È ipocrisia. E i popoli d'Europa se ne stanno rendendo conto. Il futuro appartiene a noi. Auguro al vostro partito e al vostro instancabile impegno per il popolo ogni successo. Auguro a voi di riconquistare la vostra libertà e sovranità. Questo desidera unisce i nostri due partiti, unisce tutto il nostro gruppo. Lunga vita all'Europa delle patrie, lunga vita alla libertà. Viva Italia, viva l'Europa, grazie mille. Grazie veramente Mette. E ora passiamo ai giovani. Abbiamo sul palco Luca Toccalini. Grazie mille. Non è semplice parlare dopo interventi di un grande spessore, come sempre ci ha dimostrato la Lega, però grazie a tutti, grazie ai congressisti, grazie ai giovani della Lega che sono sempre pancia a terra a lavorare sui nostri territori in tutta Italia e con i quali abbiamo voluto insieme scrivere una mozione per portare alla Lega un tema che non è attuale di più, che è il tema del disagio giovanile, un tema che dobbiamo essere assolutamente coscienti ad affrontare con la consapevolezza che siamo gli unici a poter dare delle risposte ai tanti ragazzi, per esempio, che hanno preso un treno, hanno preso un aereo e hanno scelto di scappare dall'altra parte del mondo perché per troppi anni purtroppo ci sono state politiche di sinistra che hanno aperto le nostre porte a giovani nulla facenti, extracomunitari, e hanno fatto scappare le teste più pensanti che avevamo per fare magari delle grandi scoperte dall'altra parte del mondo con un cognome italiano. Così come la questione della denatalità, a cui il nostro movimento tiene molto, perché non è che da un momento all'altro i giovani, ragazzi e ragazzi si siano dimenticati come si faccia un bambino o due bambini, è semplicemente che purtroppo ormai nel 2025 sono costretti, prima di poterlo fare, di costruirsi una famiglia, a farsi i conti in tasca. E il nostro governo sta lavorando in una direzione esattamente opposta per dargli una mano alle nostre famiglie, perché poi lo sa bene il ministro Giancarlo Giorgetti, che più volte ha trattato questo tema, serve avere più figli, serve dare la possibilità al nostro paese di crescere, e noi su questo
non arretreremo di un centimetro, così come non arretreremo di un centimetro sui valori che noi vogliamo trasmettere ai giovani della Lega e alle comunità dei nostri ragazzi su tutto il territorio. Penso che sia fondamentale insegnare ai nostri ragazzi, soprattutto quelli che si avvicinano per la prima volta alla politica e al nostro movimento, magari regalando qualche libro. Penso a Di Gianfranco Miglio, uno dei primi che ci ha insegnato il federalismo fiscale e che noi orgogliosamente ricordiamo ogni anno. Penso a un libro di Bobby Sands, un altro eroe morto in carcere dopo uno sciopero della fame per aver difeso la propria terra, ed è uno dei concetti più importanti che il nostro movimento ci insegna. Così come penso a Pim Fortuyn, un altro politico olandese, in questo caso morto assassinato solo perché era stato uno dei primi a dire attenzione all'islamizzazione dell'Olanda e dell'Europa, un altro eroe che dobbiamo far conoscere ai nostri ragazzi. Così come penso anche a una persona di cui si è parlato tante volte ma che ci tengo a riproporre, che è Oriana Fallaci, perché anche Oriana Fallaci noi dobbiamo assolutamente ricordarla e trasmettere quelle idee, quei racconti. E infatti lo annuncio, ne approfitto di questo congresso per annunciare che insieme al collega Andrea Crippa settimana prossima depositeremo una proposta di legge affinché ci sia la possibilità all'interno delle scuole di leggere i libri di Oriana Fallaci, perché se è normale leggere i libri di Beltroni, leggere libri sui gender, non capisco perché anche un libro di Oriana Fallaci non possa arrivare all'interno delle nostre scuole, anche per dare ai nostri ragazzi un'idea diversa da quell'idea di sinistra che qualche insegnante purtroppo vuole inculcare. E su questo devo dire che il ministro Valditara ha dimostrato in pochi mesi, in 2 anni di governo, il grande cambio di passo che c'è stato, perché non accetteremo più che in una scuola ci sia qualcuno che voglia imporre solo esclusivamente delle idee di sinistra, gente tesserata con la testa del PD in tasca, gente tesserata alla CGIL. La scuola deve essere libera, la scuola deve essere di tutti i cittadini, di tutti gli studenti. E chiudo con un passaggio doveroso anche ovviamente sulla giornata di oggi. Io voglio ringraziare di cuore il ministro Matteo Salvini, ma soprattutto il segretario Matteo Salvini, per l'impegno, la costanza e la dedizione che ci ha dimostrato in questi anni, anche perché io ricordo sempre con orgoglio 12, anzi sì, ormai era il 2013, era novembre 2013, un mese prima del congresso che acclamò Matteo Salvini, segretario della Lega, e io mi ricordo questo sondaggio che dava la Lega tra il 3,3 e il 3,5%. Ecco, Matteo Salvini non si prese non solo un onore, ma un grosso onere il partito in quelle condizioni. Noi pochi mesi dopo ci giocavamo non un seggio in più o un seggio in meno alle elezioni europee, ma ci giocavamo la sopravvivenza del nostro partito. Ecco, e grazie a Matteo Salvini oggi siamo qui ancora, dopo 12 anni, a fare un congresso della Lega con lo stesso entusiasmo che avevamo 12 anni fa, perché se si è della Lega lo si è nei momenti belli come lo si è nei momenti meno belli. Non esiste il leghista da sondaggi che se vede magari qualche percentuale in più si mette l'Alberto da Giussano sulla giacca e va in giro orgoglioso, e magari quando c'è un momento meno bello si vergogna di essere leghista. Per queste persone ci sono altri partiti che sono accoglienti molto più di quello che siamo noi. E chiudo dicendo che è bello che ci siano momenti come questi, il congresso federale, i congressi regionali, i congressi provinciali, i congressi di sezioni, momenti di democrazia che ormai esistono solo nella Lega, perché siamo il partito altro che partito democratico. Il democratico non è niente, il partito che più esprime la democrazia dalla base, dal basso verso l'alto, è la Lega. Mi hanno fatto sorridere alcuni articoli di giornale di queste settimane, un titolo dei più curiosi era "Salvini si blinda il congresso". Poi uno prende una calcolatrice, guarda quante firme bisognava raccogliere per potersi perlomeno candidare alla segreteria federale e si accorgeva che bastava il 16% delle firme dei delegati. Quindi Salvini non si è blindato al congresso, sono i delegati al congresso che hanno blindato Matteo Salvini, perché ritengono che Matteo Salvini sia la Lega e debba andare avanti a guidare questo partito insieme a una bellissima, una grandissima squadra. Soprattutto, e più di questo ne sono certo e chiudo davvero, però
con trasparenza e con coerenza, perché è giusto dirsi le cose qua, è giusto criticare, esporre magari qualche altra questione delicata nei congressi di sezione o alle riunioni di istruzione. Ecco, io quello che non riesco a accettare, lo risottolineo anche in questa fase, è che qualcuno magari si diverta ad andare a parlare col giornalista amico del Fatto Quotidiano di Repubblica per sputtanare Tizio Caio, non facendo un danno a Tizio e Caio, ma facendo un danno al nostro movimento, e questo non lo reputo accettabile. Grazie di cuore, buon congresso a tutti, grazie Matteo per quello che farai anche nei prossimi anni, viva la Lega e grazie di cuore. Grazie Luca. Ora il vice segretario federale Andrea Crippa. Innanzitutto grazie, per me è un'emozione intervenire al Congresso federale della Lega. Volevo iniziare, non mi sono preparato nessun intervento, vado a cuore perché non mi sento oggi il vice segretario della Lega o un parlamentare, mi sento un militante tra militanti. Questo è il mio popolo, questa è la mia seconda famiglia, e quindi inizio il mio intervento ricordando una persona, che cito lui per citare tutti gli altri, che purtroppo ci ha lasciato negli scorsi mesi, è un figlio di questa terra, era segretario provinciale di Massa Carrara, una persona che ha sempre dato fuoco, anima, entusiasmo e soprattutto con coraggio le nostre battaglie. Un saluto e un abbraccio a Nicola Peruccini, un saluto e un abbraccio alla famiglia di Nicola Peruccini. Stiamo combattendo anche per te e portiamo avanti i tuoi valori che hai insegnato a tanti ragazzi, a tanti militanti, a tanti sostenitori che hanno accompagnato il tuo percorso. Io credo che chi è oggi in questa sala e chi sottoscrive una tessera da sostenitore o da militante della Lega è perché non vuole partecipare, vuole vincere. Chi fa politica o chi inizia un percorso volendo partecipare di solito ha già dichiarato la sua sconfitta. Di solito chi dice io voglio partecipare è uno che solitamente non dà un segnale di entusiasmo e di voglia di fare. Io credo che chi è oggi qui è perché vuole provare non a occupare una posizione o una, come si dice nella mia terra, una carica in qualche istituzione, ma chi è qui oggi è una persona che vuole provare a dare il proprio contributo per migliorare la vita e il futuro dei propri figli e della propria comunità. Io credo che l'obiettivo della Lega e di chi ha un incarico all'interno della Lega non sia quello di andare a cercare i portatori di voti. A noi non interessano i portatori di voti, a noi interessa parlare al cuore e alle teste di quelle mamme, di quei papà che in questo momento si stanno chiedendo se il futuro dei propri figli è ancora in Italia, al nord, al centro, al sud, o in qualche altro stato del mondo. Perché vedete, nella Lega e essere della Lega vuol dire abbracciare non un partito, un semplice movimento, ma vuol dire abbracciare uno stile di vita. Vuol dire scegliere una vita più difficile rispetto a quelli che fanno politica negli altri partiti. Ed è una vita difficile al nord, e lo dice una persona che è nata a Monza e che si è iscritta alla Lega nel 2010, quando il segretario della Lega era Umberto Bossi, a cui va mio eterno rispetto e mia eterna gratitudine. Se siamo qui oggi lo dobbiamo a Umberto Bossi, lo dobbiamo a Roberto Maroni e lo dobbiamo a Matteo Salvini. Però io credo che un conto è essere militante della Lega o sostenitore della Lega in Brianza, in provincia di Bergamo, in provincia di Treviso o in provincia di Brescia. Un conto è essere militante della Lega, e l'ho visto con i miei occhi, in Campania, in Puglia, in Molise, in Sardegna, nel Lazio, perché, vedete, il problema, io
Io in primis mi sbagliavo quando dicevo il problema del Sud sono i meridionali. Il problema del Sud non sono i meridionali. Il problema del Sud, e lo dimostrano i parlamentari coraggiosi e gagliardi che hanno votato la legge sull'autonomia differenziata, voluta, sostenuta e portata avanti dal nostro ministro Roberto Calderoli. Ma il problema del Sud sono quei politici che hanno preso in giro i cittadini del Sud, riempiendosi la bocca di tante belle promesse e non mantenendone mai una. Sono quei politici del Sud che hanno portato avanti nel Sud la ricetta dell'assistenzialismo, del reddito di cittadinanza, per cui ci deve essere un livellamento verso il basso in cui le persone devono vivere con degli stipendi a gratis dati dallo Stato. Io il futuro che vorrei delle persone che vivono in questo paese è un futuro di lavoro, di prosperità e di ricchezza, ed è un futuro di identità. Abbiamo una sorpresa per te, ma anche per tutti gli altri. Io dovrei chiamare un attimo sul palco Matteo. Scusa, non offenderti, ma siamo in Mondovisione, ho detto all'inizio. Dimmi tu, Giancarlo, se c'è un collegamento per parlare di innovazione, di futuro, di migrazione, di cultura, di progresso, di spazio, di pace. Quindi buon pomeriggio a Elon Musk da Washington. Grazie di cuore. L'applauso del congresso della Lega direttamente per te. Grazie per il tuo tempo. Come stai e come va la tua battaglia contro la burocrazia e per tagliare sprechi negli Stati Uniti, innanzitutto? Beh, è difficile ridurre la burocrazia e le spese dello Stato, perché c'è una posizione molto forte che si deve affrontare. E anche quando tagliamo cose che non hanno assolutamente senso di essere. Però siamo molto trasparenti nella nostra azione, quindi qualunque azione che realizziamo viene postata sul sito web e sull'account di X per essere più trasparenti. Però comunque se veniamo accusati di qualsiasi cosa, nonostante la nostra enorme trasparenza, e di fatto tagliamo delle spese assurde che non hanno senso di esistere, ma comunque ci attaccano ferocemente. Grazie. Un altro tema su cui la Lega si batte da sempre, Elon, è la difesa della libertà di parola, del free speech, della libertà di espressione nei parlamenti e sui social. Ecco, perché secondo te, da professionista del settore, negli Stati Uniti e nell'Unione Europea la sinistra invece vuole censura, vuole bavaglio e vuole multe e vuole impedire appunto la libertà di pensiero e di parola? Si capisce chi sta dalla parte giusta, dalla parte sbagliata, considerando chi vuole limitare la libertà di espressione. Chi vuole limitare la libertà di espressione è un Hitler, un Mussolini, uno Stalin, che avevano censure molto forti sulla libertà di espressione. Questo è uno dei segnali di chi sono i cattivi, per così dire. Le restrizioni sulla libertà di espressione sono di impostazione fascista. E quindi chi incoraggia la censura, in qualche modo, sta dicendo che chi è contro la libertà, e la libertà di espressione è una di tante libertà che abbiamo e che dovremo avere come società civile, ricordiamoci che le idee dovrebbero vincere sulla base delle argomentazioni a sostegno di queste idee, non perché le altre vengono soppresse. Grazie.
Immigrazione di massa, contrasto all'immigrazione clandestina è stata una delle priorità per il presidente Trump negli Stati Uniti ed è un tema su cui si battono i patrioti in Europa. C'è veramente, come hai denunciato, il rischio della fine della civiltà e delle libertà occidentali per colpa di un'immigrazione di massa alimentata dalle sinistre? Sì, l'immigrazione di massa è una cosa folle e porterà alla distruzione di qualsiasi paese che la consenta. Il paese semplicemente cesserà di esistere. È una situazione molto difficile. Ci sono 8 miliardi di persone al mondo e se siamo un paese di 50 o 60 milioni di abitanti, ma anche per un paese molto grande come gli Stati Uniti, se pensiamo che ci sono 8 miliardi di persone al mondo, una piccola percentuale del resto del mondo che si sposta in quel paese lo trasforma in un paese diverso, perché un paese non è la geografia, cioè il luogo in cui si trova, ma le persone che lo abitano. Questo è un concetto fondamentale, che deve essere ovvio. Consideriamo le persone dell'Italia, se li trasportiamo in una qualche zona degli Stati Uniti, sarà sempre l'Italia, ma se trasportiamo un gruppo di persone da un'altra parte del mondo in Italia, e lì non c'è più nessuno perché gli italiani sono stati trasportati in America. La regione geografica non sarà più l'Italia, sarà questo altro paese abitato da queste altre persone, perché un paese lo fanno le persone, non la posizione geografica in cui si trova. Ti arriva l'applauso della sala da Firenze, culla di cultura e di civiltà, e il ringraziamento a nome del popolo italiano. 2 ultime riflessioni. Poi parlato di terrorismo, adesso si ripetono gli assalti ai negozi, alle fabbriche, addirittura alle auto di tua produzione, ai social. C'è secondo te da preoccuparsi per questo clima di cattiveria e di violenza alimentato da qualcuno per motivi ideologici? Sì, vediamo un aumento enorme del numero di attacchi in Italia e in Europa in generale. E i media cercano di ridurre l'importanza di questi attacchi, ma questi attacchi che sono terroristici, l'uccisione di persone è sempre più frequente. E alla fine vedremo una uccisioni di massa in Europa, dei massacri veri e propri. Perché questa è la tendenza e se vediamo il futuro e analizziamo la tendenza, qual è il tasso di attacchi terroristici in Europa adesso? Perché abbiamo gli attacchi con vittime e abbiamo il tempo in cui si verificano. Questo porterà piano piano a un vero e proprio massacro in Europa. I vostri amici, le vostre famiglie, i vostri figli saranno tutti a rischio. I numeri parlano chiaro. Purtroppo sì. Russia e Ucraina, la nuova amministrazione americana, dopo 3 anni di morte e di guerra, sta riuscendo a riportare al tavolo Zelensky e Putin. Pensi veramente che sia arrivato il momento della pace, mentre a Bruxelles qualcuno parla di armi e di eserciti? Non ho rispetto per chi incoraggia la guerra, per coloro che vogliono che la guerra continui per sempre, per i loro motivi. Secondo me
Questo è qualcosa di veramente malvagio. Se si parla con quelli della sinistra ci dicono non possiamo cedere alla Russia, ok? Ma non avete nessun piano per il futuro. Quindi stiamo mandando a morire queste persone tutti i giorni senza nessun piano, per sempre. E questo è crudele, è inumano e non ha assolutamente alcun senso. Il presidente Trump ha ragione. Dobbiamo ottenere la pace ed è arrivato il momento che il massacro di tutti questi giovani e meno giovani sia interrotto, si fermi. È arrivato il momento di fermarsi. Questa macchina della guerra e della morte deve essere fermata. Ci sono persone che cercano di dare la sensazione di avere empatia, ma in realtà non sono empatici affatto. Chi è a favore della guerra sembra empatico verso gli immigrati, ma in realtà è un'ipocrisia. Perché l'empatia è qualcos'altro. Dovremmo preoccuparci delle persone che stanno morendo in trincea in Ucraina e in Russia e non vogliono essere là, sono obbligati a essere lì. In Ucraina e anche in Russia sono obbligati a uccidersi a vicenda. Perché? E per quanto ancora? È ora di dire basta. Spero che ti arrivi a Washington l'applauso della sala, perché la pensiamo esattamente nella stessa maniera. L'ultima domanda per non rubarti troppo tempo. Tu sei un campione dell'innovazione, della visione, del futuro. SpaceX, Neuralink, Starlink, Tesla. Ci sono qua tanti ragazzi, tanti giovani, tanti imprenditori, Elon. Un tuo messaggio per l'Italia e per gli italiani in giorni in cui il sentimento anti-americano da certa stampa viene alimentato. Ecco, un tuo messaggio di speranza, di futuro per quello che riguarda i rapporti fra Italia e Stati Uniti ai tanti giovani che sono qua presenti al congresso della Lega. Spero che gli Stati Uniti e l'Europa riescano a realizzare, a creare una partnership molto stretta. C'è già un'alleanza, ma spero che potrà essere un'alleanza più stretta, più forte. Spero che per quanto riguarda i dazi ci sposteremo da una situazione di zero dazi in futuro, con una zona di libero scambio tra l'Europa e il Nord America. Questa è la mia speranza per il futuro. E anche una maggiore libertà di spostarsi tra l'Europa e il Nord America. Chi vuole lavorare in Nord America, chi vuole lavorare in Europa, dovrebbe poterlo fare, secondo me. Quindi questo è stato il consiglio che ho dato al Presidente. Perfetto, lo raccogliamo con entusiasmo. Un'ultima mia domanda, curiosità personale. Ti è mai venuta voglia in questi anni di mollare, di dire non ce la faccio, di dire mi faccio da parte, di dire è più grande di me? È un messaggio che può valere per un imprenditore come per un politico nei momenti di difficoltà. Ti è mai venuta questa voglia di mollare tutto, di mandare al diavolo tutti e con quello che hai costruito di dire andate avanti voi, io mi faccio la mia vita? Beh, iniziare un'azienda è come fissare l'abisso, è come mangiare vetro, è veramente difficilissimo. C'è bisogno di incoraggiamento, non si inizia un'azienda da soli.
L'Europa ha un eccesso di regolamentazione ed questo rende molto difficile creare un'azienda. Si fa troppo per proteggere le grandi aziende e questo a discapito delle piccole aziende, le piccole e medie aziende. So che avete moltissime piccole e medie aziende in Europa e un numero più ridotto di grandi aziende, però forse manca la parte intermedia delle aziende. Quindi se una piccola azienda fa grandi prodotti, forse dovrebbe cercare di crescere in dimensioni. Però capisco che c'è una normativa che in qualche modo favorisce le grandi aziende. E quindi la normativa protegge in qualche modo il monopolio o il duopolio che si può creare. E credo che sia al governo proprio decidere di sostenere le piccole aziende per permettere loro di competere, riducendo la regolamentazione, perché è effettivamente soffocante in Europa. E Bruxelles in qualche modo amplifica questa situazione. Quindi avete le normative, le regolamentazioni nazionali, poi avete quelle europee. Ci sono così tante normative e regolamentazioni in Europa che diventa molto difficile mettere in piedi un'azienda ed avere successo. Quindi una riduzione delle normative e delle leggi è fondamentale. Grazie Elon, grazie per il tuo tempo e ti aspettiamo da amico quale sei in Italia. Un abbraccio da tutta la Lega e da tutte le città d'Italia. Grazie di cuore per il tuo tempo e la tua amicizia e le tue idee. Thanks a lot. Thank you. I love Italy. I look forward to visiting you. Adoro l'Italia. Perdonatemi l'intrusione, ma un viaggio insieme a uno dei più grandi imprenditori del mondo nell'innovazione, nel futuro, sui temi della sicurezza, dello spazio commerciale a dazio zero, che è l'obiettivo di tutti, e soprattutto della tutela della libertà di pensiero e di parola, che è il bene più prezioso, penso che sia un bel messaggio di incoraggiamento per la Lega e per il suo futuro. Grazie a voi per l'attenzione, grazie a Elon. Bene. Allora, se Andrea vuole finire a un minuto per chiudere il suo intervento, naturalmente torniamo sulla terra con tutto il rispetto. Grazie Presidente per la generosa concessione del minuto. Chiudo dicendo... No, chiudo dicendo come sosteneva Elon Musk, che siamo di fronte a una dittatura del linguaggio, poi non la faccio lunga. Ci sono parole che non si possono più dire perché ritenute scomode. Dal mio punto di vista, ad esempio, chi arriva in Italia senza un permesso di soggiorno e senza un lavoro non è un immigrato ma è un clandestino. Chi bivacca in tante zone dei nostri paesi e delle nostre città non è un cittadino rumeno ma è uno zingaro. Gli immigrati clandestini, gli zingari in Italia non ci dovrebbero stare. Ma potrei toccare il tema di Oriana Fallaci. Ecco, Firenze è la patria di Oriana Fallaci. Oriana Fallaci diceva che non esiste l'Islam buono e l'Islam cattivo. Esiste l'Islam che ha dichiarato guerra all'Occidente e dal mio punto di vista non dovrebbe più essere costruita una moschea in nessuna città d'Italia. Però la chiudo ringraziandovi, dicendovi di non mollare, di mantenere umiltà, perseveranza e coraggio, perché la Lega è l'ultima speranza. Dipende da noi il futuro di questo Paese, il futuro dei nostri figli e io credo che nelle prossime settimane ci toglieremo tante belle soddisfazioni, magari, e questo è un sogno che potrebbe diventare realtà, e l'ha detto prima Riccardo Molinari, visto che non esiste più un fatto. Se fino a qualche settimana fa Matteo Salvini era vergognosamente per questo Paese, per la magistratura di questo Paese, un imputato di fronte al Tribunale di Catania, e questo mi fa capire che
serve una riforma della giustizia in cui ci sia anche la responsabilità civile dei giudici e dei magistrati, perché quando un giudice o un magistrato sbaglia, Matteo Salvini è l'esempio, deve pagare come tutti i cittadini, basta caste e basta impuniti. Però io credo che, nonostante l'evidente ottimo lavoro di Matteo Piantedosi, con l'ausilio e il sostegno dell'ottimo segretario Nicola Teni, che hanno portato a casa un decreto che riporta un po' più di sicurezza e un po' più di ordine all'interno delle nostre città, ma io credo che il Viminale, il ministro degli interni più adatto e che l'ha fatto meglio nel corso degli ultimi 20 anni sia stato Matteo Salvini, e quindi spero e mi auguro, per il bene non solo della Lega ma di tutta l'Italia, che Matteo Salvini possa ritornare a fare il ministro degli interni. Grazie, viva la Lega, viva la Toscana e un abbraccio a tutti voi, vi voglio bene, ciao. Grazie Andrea. Andiamo sul palco Claudio Durigon. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Matteo Salvini ha fatto il saluto e ha citato benvenuti al primo congresso nazionale della Lega. Ecco, quella è stata una forza della scelta fatta tanti anni fa e quindi lo ringrazio per la grande visione che lui ha avuto e per quello che noi stiamo in qualche modo vivendo. Ma oggi ringrazio tutti i ministri che partecipano a questo evento, ringrazio i amici, i colleghi sottosegretari, ringrazio tutti quelli che in qualche modo hanno aiutato a costruire questo bellissimo congresso, ma il ringraziamento particolare va a tutti quelli che sono i nostri militanti che sono delegati e militanti che non sono delegati, ai nostri sostenitori che in qualche modo ci danno la forza per continuare, ai milioni di votanti che abbiamo preso nelle ultime elezioni europee, ma ai milioni di votanti in cui ci rivolgiamo oggi per prenderli nel nostro futuro. Questi sono elementi fondamentali, ma devo dirvi che prima vorrei parlare un po' della mia avventura in Lega. Io in qualche modo mi avvicino alla Lega nel 2016 e incontro come prima persona te, Giancarlo. Tu ricorderai che mi spiegavi ciò che significava Lega, mi spiegavi ciò che significava quel grande progetto che insieme a Matteo volevi portare avanti. Sono due parole fondamentali in quel grande progetto che io ho visto e che mi hanno fatto avvicinare alla Lega in un momento di contesto che nel Lazio era all'1, non era la Lega del 17 o del 34%. In quel contesto c'era la tua concretezza e il sogno che Matteo Salvini trasmetteva, quel sogno che ci ha fatto arrivare a prendere il 17% alle politiche scorse e il 34% alle europee, che ha dato grandi risultati alla Lega e che ha fatto sì che la Lega possa avere in quell'attività sicuramente un elemento fondamentale di crescita. E quindi grazie a voi che oggi io sono qui e sono lieto che del resoconto che faccio, che è un resoconto sicuramente importante perché la scelta è stata quella giusta e la vita è fatta di scelte. La vita è fatta di scelte e le scelte vanno fatte, a volte si sbaglia, ma bisogna scegliere, mai non c'è permesso di non scegliere e questo credo che questo congresso lo dirà e lo farà con forza. Ma vado avanti perché nel periodo in cui ho lavorato e sto lavorando, grazie anche a Matteo Salvini, ho conosciuto tutta la casta dirigente della Lega, una casta dirigente che in qualche modo ha dimostrato e dimostra forza. Guardate, oggi abbiamo ascoltato tutti i segretari regionali. Dietro quei segretari regionali c'è una forza incredibile degli amministratori locali. C'è una forza incredibile anche nel sud dei nostri amministratori che in qualche modo ci danno la possibilità di essere sempre più forti e più radicati. E allora qual è l'identità? L'identità è quella di difendere i territori, di stare insieme ai territori
per i territori, mai contro un altro territorio. Questo deve essere la forza che nasce anche da questo congresso e quindi io sono convinto che siamo sulla strada giusta. Abbiamo una grande forza, quella della best practice dei nostri governatori, persone del buon governo che deve essere trasportato in tutte le azioni che facciamo nei nostri territori. Poco fa sentivamo che c'è possibile in qualche modo portare anche in altri territori quello che è questa pratica e credo che noi oggettivamente ne siamo pronti e siamo pronti a poterlo fare nel miglior modo possibile. Ho incontrato e si è incontrato difficoltà con la parola autonomia, ma credo che se il territorio vuole crescere, se l'Italia vuole crescere, se il Sud vuole crescere, l'autonomia sarà sicuramente l'elemento fondamentale per dare quelle competenze ai nostri amministratori che prima o poi andranno a governarlo questo Sud, per poter dare quelle risposte che servono al nostro Paese. E quindi sono convinto che quelle tante persone che la vanno a denigrare oggi, che prima in qualche modo l'avevano anche firmate, e qualche anche nostro alleato che in qualche modo cerca di doverla fermare, dovrà convincersi che l'autonomia sarà la grande risorsa per il nostro Paese e sarà la grande risorsa perché in qualche modo possiamo dare risposte a quelle che sono le nostre attività su quello che è sugli enti locali. Passo anche un po' a quello che è la mia delega, i dati sul lavoro. Mi confronto quotidianamente, a volte anche con Giancarlo, che purtroppo è imbrigliato anche dai meccanismi del nostro diciamo, bilancio, che oggi fortunatamente Giancarlo lo ha citato, del cambiamento delle regole europee sul bilancio. Ne abbiamo necessità. Con Riccardo Molinari abbiamo strutturato, e anche insieme a Romeo, una norma che possa in qualche modo dare delle risorse ai lavoratori. Oggi in Italia sono 20 anni che non crescono i salari. Abbiamo bisogno che i salari crescano e lo si può fare soltanto e esclusivamente, e faccio contento il mio amico Borghi, con una rivalutazione dell'Istat che possa dare delle risposte continuative a quelle che sono le esigenze dei veri lavoratori. E questo secondo me è fondamentale. Altro obiettivo, parlando sempre di futuro, sono le pensioni. E io ringrazio Giancarlo perché lo ha già dichiarato pochi mesi fa, il blocco dell'aspettativa della vita del 2027 lo faremo, sarà fatto e lo costruiremo perché è giusto che non ci siano ancora innalzamenti di età pensionabile e questo sarà fondamentale. Ma ringrazio Giancarlo invece per una grande norma che noi abbiamo fatto, che viene messa un po' sottotono, che si chiama invece una norma che riguarda la previdenza complementare. Vedete, nei nostri discorsi, nell'attività che facciamo anche con il MEF, abbiamo i nostri ragionieri che ci raccontano che la curva previdenziale scenderà. Nel 2035 e nel 2040 va a questa discesa. Non capiscono che dietro quella curva e quella discesa ci saranno pensionati sempre più poveri, perché il sistema contributivo è sempre più prevalente e quindi questo fa sì che le pensioni siano sempre più povere e noi invece abbiamo bisogno quindi di dare un impulso a questa attività. E come l'abbiamo creato? Devo dire davvero di notte abbiamo condiviso il percorso, l'abbiamo creato rafforzando la previdenza complementare, facendo sì che la previdenza complementare insieme al primo pilastro possa dare risposte alle future pensioni. E questo credo che sarà una grande iniziativa che va in qualche modo incentivata ancora di più e proveremo a incentivarla ancora di più nelle prossime finanziarie. Vado avanti Matteo, non sarò lungo, ma ti dico la mia verità. Sono convinto che tu debba tornare al Viminale perché c'è stata una grande ingiustizia. Sono convinto che tu debba tornare al Viminale per quella chat famosa di Palamara. Sono convinto che tu debba tornare al Viminale perché hai avuto un'ingiustizia e un'attività di giustizia contro che non era giusta e devi andarci lì. E quindi noi siamo pronti ad appoggiare queste ipotesi. Cercheremo di farlo capire anche ai nostri alleati e vorremmo farlo con forza sempre di più con tutta questa platea, con tutto questo congresso che è d'accordo, come ha fatto prima quando Molinari parlava, ha rilanciato fortemente, c'è stata un'ovazione. Ecco, noi su quello ci siamo. Ma vado a chiudere, così faccio contento Giancarlo che mi chiede già il tempo. Nelle nostre tappe che abbiamo fatto c'è stato il nostro professor Amatori che ci ha detto le famose 3C. Le 3C che in qualche modo dobbiamo tenerne conto, dobbiamo essere che siano il faro per il nostro futuro. La C di coraggio,
Il coraggio di scegliere, dicevo poco fa. La scelta è fondamentale, è quello che ci ha sempre contraddistinto. A volte ci siamo fermati, non abbiamo scelto e questo ha portato in sé nei nostri elettori un allontanamento. Ecco, noi dobbiamo scegliere. La C di comunità, quella comunità che noi dobbiamo rappresentare, quella comunità che non significa andare contro l'altra comunità, ma significa dare risposte alle proprie comunità. Si lavora, si fa politica per dare risposte alle proprie comunità. Quella C di concretezza che poco fa l'ho utilizzata per Giancarlo, ma che è la forza dei nostri amministratori. Io l'ho detto poco fa, ringrazio Federica, ringrazio Zaia, ringrazio in qualche modo Fontana, ringrazio Fugatti, i nostri grandi amministratori, i nostri grandi sindaci. Ne abbiamo 501 sindaci, forse qualcuno in più, saranno incrementati. Ecco, ringrazio la volontà e la concretezza dei nostri amministratori, perché sono l'esempio per poterci migliorare. Ma non si fa nulla nella vita senza far credere e far capire alle gente quello che noi vogliamo fare. E per fare questo ci vuole del sano ottimismo, Luca. Quel sano ottimismo che credo che sia fondamentale, che tutti noi lo dobbiamo portare avanti e dobbiamo far capire ai nostri concittadini, ai nostri elettori che l'ottimismo sarà quello che porterà risultati per il nostro futuro. Quindi viva la Lega, viva Matteo Salvini, viva l'Italia. Caro Matteo, sempre al tuo fianco. Grazie a Claudio. E adesso sul palco è il presidente della provincia. Ho sbagliato. Vai a sedere. Ecco, adesso chiamiamo Maurizio Fugatti. Avete visto che la provincia autonoma può permettersi di pagare lo spot per il presidente diversamente degli altri. Buonasera, un saluto a tutti gli intervenuti oggi qui. Saluto tutti gli intervenuti, saluto ovviamente i trentini che sono oggi qui presenti. Un congresso federale è sempre un momento importante, è un momento che ci fa guardare al futuro, è un momento che ci fa anche pensare però da dove veniamo, se stiamo facendo la strada giusta, e credo che quel video che abbiamo visto all'inizio con la presenza di Umberto Bossi, di Roberto Maroni, ci indichi che le radici dalle quali arriviamo, l'origine dalla quale arriviamo è quella che ci indicherà il futuro, perché quella grande intuizione che fu di Umberto Bossi di creare il sogno di una situazione sentimentale e sociale che è stata quella della questione settentrionale trasformata in movimento politico, oggi se siamo qui è perché ci fu quell'intuizione e vogliamo portarne avanti in una realtà diversa le origini, gli spiriti, lo spirito e gli ideali. E allora, quando siamo a un congresso non possiamo dimenticare da dove veniamo. Cioè noi siamo quelli che comunque con orgoglio e convinzione nel 96 siamo stati a Venezia, nel settembre del 96 siamo stati a Venezia a riva degli Schiavoni. Siamo quelli che col pennello e con la vernice scrivevamo sui muri quando non c'erano giornali, quando non c'erano radio, quando non c'erano televisioni, e da lì siamo partiti. Siamo quelli che credono nell'autodeterminazione dei popoli, ci abbiamo sempre creduto e ancora ci crediamo. Siamo quelli, e ancora qualcuno lo dice, che dicevano Padania libera, perché da lì arriviamo, quella è la nostra origine. E quindi siamo quelli che Umberto Bossi diceva Roma Polo e Roma Ulivo, e magari oggi potremmo dire Europa Polo, Europa Ulivo, è la stessa cosa, coniato nella realtà di oggi. E quindi dobbiamo avere ben chiaro da dove veniamo se vogliamo essere anche
obiettivi e seri per dove vogliamo andare e cosa vogliamo fare. È legato a questo momento la trasformazione e la volontà che ha avuto Matteo Salvini, e va ringraziato per questo lavoro, per questo spirito di trasformare la Lega in un partito nazionale, lasciando però le specificità alla Lega dei territori, dell'autonomia e dell'autogoverno. Perché se oggi abbiamo un percorso di autonomia differenziata parlamentare, una legge dell'autonomia differenziata, e va ringraziato Roberto Calderoli per questo, perché si è creduto in questo percorso, si è creduto in questo progetto, perché Matteo Salvini ha voluto credere in questo percorso. E io credo che sia anche un congresso, un momento dove provare ad alzare l'asticella, perché se è vero che l'autonomia differenziata oggi è legge e sappiamo le difficoltà che ci sono nel portarle avanti, nell'applicarla, ma io ho sentito momenti anche in cui l'asticella deve essere alzata. A un congresso federale dobbiamo avere, io dico, l'obiettivo, lo spirito di guardare avanti, di parlare più in alto. Dobbiamo tornare a parlare di federalismo fiscale, dobbiamo tornare a parlare di macro regioni, dobbiamo alzare l'asticella, che è l'asticella della Lega, in un percorso che mantiene distinto l'aspetto identitario, che mi pare che sia ben chiaro in questo congresso, da quello di un partito nazionale, in una formula complementare. Io amministro una provincia autonoma e voglio ringraziare Roberto Calderoli per l'ultimo lavoro che stiamo facendo con lui per la riforma del nostro statuto. Stiamo alzando l'asticella, siamo in un livello di autonomia, io dico elevata, la stiamo alzando ancora l'asticella, grazie al lavoro con Roberto Calderoli per questo, e lo facciamo da un territorio che già ha l'autonomia. E quando ogni tanto vedo che gli amici lombardi, gli amici veneti, a volte li vedo un po', diciamo, in difficoltà, nel senso che vedono che le cose non vanno avanti. Guardate che l'autonomia è un percorso che ha gli alti e i bassi, è un percorso che ha le accelerazioni, poi frena, è un percorso che si ferma e poi riparte. Il Trentino non ha avuto l'autonomia dalla mattina alla sera, l'autonomia non è bianco e nero, l'autonomia non è oggi e domani, l'autonomia è un percorso che si autoalimenta, ma che quando parte è un percorso irreversibile. E allora che il momento in cui l'autonomia è partita con l'autonomia differenziata, guardate che sarà un percorso irreversibile. In Trentino è nata sì nel dopoguerra, ma De Gasperi, il grande statista, quando era parlamentare austriaco, perché all'epoca il Trentino era austriaco, lottava per l'autonomia del Trentino quando eravamo in terra austriaca. E quindi l'autonomia non è una cosa che nasce oggi e domani c'è, è un percorso che continua ad autoalimentarsi. Quella grande intuizione che ebbero Luca Zaia e Roberto Maroni, e oggi ovviamente Attilio Fontana, del referendum sull'autonomia, è un percorso che non lo fermerai più, è un percorso che si autoalimenterà nel tempo. A nome, credo ovviamente anche a nome personale, ma credo di dover ringraziare Matteo Salvini, perché il messaggio che ha mandato Elon Musk, noi facciamo gli amministratori, quindi le problematiche delle imprese le conosciamo, e certo il tema dei dazi alle imprese anche del mio territorio non piace, questo è un tema chiaro, però sentire oggi al congresso della Lega Elon Musk che dice che l'obiettivo è i dazi zero tra America ed Europa, o America e Italia, credo che questo sia un bel messaggio che ci portiamo a casa come amministratori da questo palcoscenico. L'obiettivo ovviamente di questo congresso è dare a Matteo Salvini ancora la guida della Lega. Io credo che lui saprà sicuramente coniugare l'origine, gli ideali della Lega, che sono quelli che ho raccontato prima, rispetto ad un disegno nazionale. Saper coniugare l'identità, la tradizione e la storia della Lega con il percorso futuro. Questo è il mandato che dà questo congresso a Matteo Salvini e siamo consapevoli che lo saprà rispettare. Grazie.
E adesso il bravissimo governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Grazie mille. No, intanto vedevo che 7 anni da governatore me ne hanno fatti prendere 40 perché da questi video. Però se permettete, ho 10 minuti e qua c'è il timer, però voglio ringraziare con un ringraziamento personale. Perché io nel 2013 c'ero quando Matteo è diventato segretario e Matteo ti ringrazio per la fiducia che mi hai dato, perché mi hai fatto diventare capogruppo, quel ruolo mi ha dato lo spazio, la visibilità per diventare governatore e oggi io non sarei governatore del Friuli Venezia Giulia senza la tua scelta e il tuo supporto. Grazie mille perché mi hai dato, e te lo dico sinceramente, mi hai dato, e scusate se lo dico con estrema chiarezza, perché penso che i congressi non siano il posto dei comizi. Ma nel 2013 è palese a tutti, io non sono stato fra i supporter sfegatati di Matteo. Ma Matteo, dopo quel congresso, e lo ringrazio per questo, mi ha fatto capogruppo. Quindi la capacità, secondo me, di un segretario di fare sintesi, di tenere unito un partito e di sapere che in un partito, giustamente, ci sono sensibilità diverse, perché altrimenti saremmo degli automi, ma che remano tutti nella stessa direzione. Grazie mille, e questo penso te lo dovevo e mi sentivo di dovertelo dire. Seconda cosa, io devo ringraziare, e lo ricordo anche a chi è intervenuto prima di me, i miei consiglieri regionali, e non per la vittoria che c'è stata nel 2023, ma per il lavoro che abbiamo fatto dal 2018 al 2023. Perché qualcuno in quegli anni difficili, in cui abbiamo fatto scelte difficili, in cui abbiamo deciso di spostare dei punti nascita. Qualcuno diceva, vabbè, tanto fai così, perderai le elezioni. Siamo passati al 64% del consenso. Questo è stato dovuto a una scelta di responsabilità, serietà e coraggio, quel coraggio che cito qua dietro, anche di quei consiglieri regionali, che forse per loro era molto più facile inseguire il comitato di turno o la propaganda di turno piuttosto che prendersi la responsabilità di decisioni difficili. Ed è questo, penso, che debba rappresentare la Lega. E mi collego a questo per quello che deve rappresentare la Lega. La politica, lo stiamo penso anche dimostrando in moltissimi casi, l'ho citato durante l'evento di Padova. La Lega deve essere anche quella che racconta le complessità, che sa fare le scelte che non sono magari inizialmente percepite come quelle perfette. Perché forse delle volte la scelta da slogan non è la scelta giusta per i nostri cittadini. E chi è chiamato a amministrare la cosa pubblica lo fa per dare risposte alla gente, non per accumulare voti a prescindere. I voti sono utili, fondamentali, ma per portare il proprio modello di governo e dare risposte ai cittadini. E se le due cose non combaciano, significa che non stiamo facendo bene il nostro mestiere. E allora la complessità sta nel dire anche, per esempio, quando si parla di autonomia, era molto più facile, ringrazio i parlamentari, i segretari del Mezzogiorno, era molto più facile andare a fare come qualcuno a raccontare che disgrega il paese e sarà penalizzato il Sud. Era una balla, sì, però a livello di slogan è facilissimo da raccontare. Terrorizza le persone e sicuramente il messaggio nell'immediato è vincente. È un po' più difficile andare a raccontare che la responsabilità di chi governa, le risorse da poter immettere nel proprio territorio, la capacità di crescita che porta l'autonomia sono sicuramente un valore aggiunto per il Sud, ma capisco che questo discorso è molto più complicato. E allora la politica si è arresa e continua ad arrendersi verso raccontare qualcosa di semplice e di percepito facile rispetto alle complessità del governare bene. Questo vale anche per la sanità. E scusate se utilizzo questo palco, ma il dibattito di questi giorni mi sembra evidente. Le regioni con grande sforzo da anni stanno portando avanti e portando sulle sue spalle un sistema sanitario con mille difficoltà, ma che cerca di dare risposte. Vedevo, per esempio, sulle liste d'attesa, tema caro in questi giorni a chi vuole colpevolizzare le regioni a prescindere, evidentemente perché non sa fare le scelte corrette, allora deve trovare a chi dare le colpe. Ma dicevo, sulle liste d'attesa, quando ci hanno dato la possibilità di farlo, lo stiamo facendo, siamo intervenuti in modo rigoroso, abbiamo abbassato le liste d'attesa. Basta, no? Abbiamo scelto, per esempio, di collaborare col privato accreditato.
A livello di propaganda, guardate, ieri una manifestazione a Trieste ha raccontato difendiamo la sanità pubblica, vergogna. Peccato che il privato ha predicato sia un servizio pubblico, perché è gratuito universalistico, esattamente come il TPL, di cui voi tutti usufruite per andare sull'autobus, non è fatto da un'azienda 100% pubblica, è fatta magari da un'azienda privata che però svolge un servizio pubblico. Ma è molto più facile raccontare che privatizziamo la sanità, non capendo che certi servizi, soprattutto a media e bassa intensità, il privato può dare un supporto fondamentale. L'alternativa qual è? Non dare i servizi ai cittadini? Ma è più facile la manifestazione della CGIL a Trieste che dice che dobbiamo privatizzare la sanità. Sono queste le complessità a cui mi riferisco, che noi abbiamo la forza e dobbiamo avere sempre più il coraggio di raccontarle, incontrando i cittadini, dicendo come stanno realmente le cose. Ed è questa la grande sfida del domani e della politica del domani. E guardate, non dico solo della Lega. C'è un impoverimento della politica enorme, dove non si approfondisce più niente, si cerca semplicemente di dare il messaggio da mettere, vincente da mettere sui social di turno. E questo è inaccettabile. E quindi se lavoriamo insieme come Lega, io sono convinto che in modo unito possiamo raggiungere questi obiettivi. E un obiettivo su questo, e lo dico da persona, tra virgolette, disinteressata, perché come sapete Regione Friuli Venezia Giulia ha competenza esclusiva in materia elettorale, quindi ce la facciamo in casa, possiamo farcelo o no. Però ritengo che il terzo mandato sia uno di quei passaggi fondamentali, non per confermare un governatore, ma per permettere alla democrazia di andare avanti. Anche questo dobbiamo raccontarlo con serietà, perché c'è qualcuno che dice vergogna l'accentramento di poteri, come se il terzo mandato volesse dire automaticamente che chi ha fatto il secondo diventa per la terza volta governatore. Non è così, lo comunico. Si passa attraverso un processo democratico dove scelgono i cittadini. E allora ci sta, guardate, lo dico, ci sta che una coalizione decida di cambiare candidato. È assolutamente legittimo e sta dentro il processo democratico. Ci sta che l'elettore dica che non vuole più un governatore, vuole cambiarlo. Sta pienamente dentro il processo democratico. Pensate che in Friuli Venezia Giulia non esistevano i due mandati, ma c'era il monomandato, perché prima di me è sempre cambiato governatore da una tornata e l'altra. I cittadini hanno scelto liberamente e democraticamente. Ma mettere per legge che i cittadini non possono scegliere perché una norma gli impedisce di poter votare un candidato, penso che sia un impoverimento del nostro processo democratico. Penso che i cittadini debbano scegliere e penso che la democrazia si esplichi attraverso il voto e non attraverso una norma che impedisce a qualcuno di candidarsi. E allora, su questo, malgrado, ribadisco, Regione, potrei starmene zitto e la Regione fa i fatti suoi autonomamente, però non starò zitto, perché penso che una battaglia di giustizia sia una battaglia per tutti. E non è una questione di poltrone. Scusate se sono così schietto. Ma un governatore come Zaia, penso che se chiedesse a chiunque mi date un candidato, mi date un collegio uninominale blindato, torna a Roma, guadagna di più e ha meno problemi. Che sia ben chiaro, non è una questione di poltrone, anzi, è una questione di voler portare a termine un lavoro. Di questo ringrazio il nostro movimento e il segretario, perché è l'unica forza politica che in modo coerente, unitario, ha portato avanti questa proposta. Mi auguro che anche gli alleati lo capiscono, perché quando si governa un territorio, un paese, non si possono fare calcoli di, diciamo, piccolo utilitarismo partitico. E questo è una responsabilità che dobbiamo prenderci anche noi. Io ho sempre detto a tutti i candidati, se un candidato sindaco è più bravo e non è della Lega, prendiamo il candidato che non è della Lega, perché dobbiamo scegliere quello che riteniamo il migliore per quel territorio. E i partiti poi all'interno del assessorato, in maggioranza, troveranno le risposte che gli elettori vorranno dargli attraverso il voto. Ma dobbiamo lavorare in questo modo, dobbiamo credere in questo modo, dobbiamo credere nei cittadini. E la Lega è sempre stato questo, la rappresentanza della volontà democratica all'interno delle istituzioni. Matteo l'ha dimostrato anche in momenti difficili e sono convinto che continueremo a dimostrarlo insieme a lui, perché tanti ci danno per morti, la Lega è sparita, lei è così. Siamo qua, continuiamo a rafforzarci. Io ricordo quel 2013, veniva citato prima, quando dicevano che la Lega non raggiungeva il 4%, siamo qua e grazie a scelte coraggiose e il cammino fatto insieme, con sensibilità diverse, meno male che è così,
Meno male che è così, perché altrimenti non ci sarebbe un partito, sarebbe una persona da sola. E chi vuol fare polemica su questo si sbaglia di grosso, perché è un nostro orgoglio questo. Ebbene, in questo modo, ma lavorando insieme, camminando insieme, sono convinto che questi risultati li raggiungiamo. Non bisogna fare promesse su date, quando sarà eletto, perché sono state tante volte smentite, ma una promessa sì che la possiamo fare, che la costanza e la determinazione non la lasceremo mai. Grazie Matteo, perché l'hai dimostrato. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Grazie. Tanto c'ho già una mozione, perché dovevo dire Serenissimo Doge, quello vero. No, grazie a tutti. Nei congressi no, sì. Io direi che è fondamentale fare un minimo anche di bilancio. Vorrei innanzitutto ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, li possiamo ringraziare. Grazie a tutti quelli che hanno lavorato e tantissimi che magari non sono sotto i riflettori come noi, ma sono artefici del nostro successo e di tutto quello che la Lega è riuscita a fare. Poi un ringraziamento particolare lo voglio fare anch'io per il consuntivo, Matteo, perché tu hai preso in mano. Adesso noi siamo sempre così delicati nel dirlo. Hai preso in mano nel 2013 un cadavere eccellente. Io mi ricordo nel 2013, andando alle europee del 2014, tu dissi a tutti: se non superiamo la soglia, perché questo era il problema, cambiamo tutti il mestiere. E quindi grazie per il coraggio che hai dimostrato, per la determinazione. Ci hai fatto fare un sacco di montagne russe, cioè non è che ne abbiamo fatte poche in questi anni. Però è stata anche una bella esperienza, quindi grazie di cuore. E io domani non ci sarò, ti ringrazio anche per la deroga in quanto sarò in Italy, ma è come se fossi qui a votare, peraltro ho sottoscritto anche la candidatura. E a me piace la suggestione di Molinari, questa è la Lega della coerenza. Noi siamo sempre quelli, i giornalisti ti chiedono sempre: ma lei la condivide questa Lega? Io rispondo sempre: guardi, la Lega di oggi non è quella di 20 anni fa o di 30 anni fa, ma la Lega che avremo fra 20 anni e 30 anni non sarà quella di oggi. È una continua evoluzione. Carducci, quando era bimbo, gli chiesero di fare un tema sulla mamma, lui rispose: mia madre, punto e basta. Questo è il tema, è famoso. E allora noi possiamo dire con il cuore ad alta voce che la Lega è la Lega, punto e basta. E quindi noi nonostante magari si sia ceduta la maglietta e la t-shirt, magari arriviamo qui con la cravatta e un po' inamidati, siamo ancora quelli che dicono che se vieni qui a ciondolare, a comportarti male e non chiedi permesso e non rispetti la nostra identità, giusto Stefani, te ne torni a casa tua. Siamo sempre quelli che sono convinti che le pene non siano mai sufficienti, perché se tu vivi con la delinquenza, aggredendo le persone, creando disagio ai cittadini, è bene che tu vada in carcere. Ma noi siamo quelli che sostengono anche che se le carceri hanno ovviamente un'ospitalità che è disumana, e di questo ovviamente siamo molto attenti, facciamo parte di quelli che dicono: facciamone altre di carceri, perché quando uno commette un reato, deve essere come negli Stati Uniti, va in carcere e sconta tutta la sua pena. Noi non siamo cambiati, siamo sempre noi. E guarda, sai cosa ti dico, Matteo? A sentire i discorsi stamattina, noi club di quelli che hanno 30-35 anni di tessera, uno dice: ma non ho buttato via il mio tempo, non ho buttato via il mio tempo, perché comunque senti discorsi costruttivi, senti un popolo di giovani della Lega che credono, come abbiamo creduto noi, all'idea del movimento, ma soprattutto questa idea, Stefani ne parlava prima, io ho sottoscritto la mozione, lo ringrazio per aver pensato a questa mozione. Identità e consenso.
ma identità è anche quella che tiene in vita questo movimento, è l'identità che ci porta avanti. E parlando di identità non posso che parlare di autonomia, perché se oggi in questo Paese siamo usciti dal tabù, e ringrazio ovviamente anche il Ministro Calderoli che è qui, è normale sentire il Capo dello Stato parlare di autonomia differenziata, è normale vedere un dibattito sull'autonomia differenziata. Vi voglio ricordare che una decina d'anni fa era proibito parlare di autonomia in questo Paese, era proibito citare il tema federalismo. E allora io dico che l'autonomia non è un mantra per i leghisti, non è fatta per fare un favore a Veneto e Lombardia. Non è che dobbiamo dare solo una risposta ai 2.328.000 veneti che sono andati a votare per l'autonomia. Ma guardate, non veniteci più a dire, voi che siete fuori, che ci contestate, che questo è un paese a due velocità e che noi vogliamo spaccare il paese in due. Il paese è già a due velocità. A me sembra immorale che in questo paese i bimbi, in base a dove nascono, sappiamo che futuro avranno. A me sembra immorale che questo paese abbia dei cittadini costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. E non dicano i miei colleghi di quelle regioni che è colpa del Nord che ha avuto più soldi. È colpa della malagestio che è accaduta in tutti questi anni. A me non sembra normale, il ministro Giorgetti ce lo ricorda, sei diventato come il signor Nodi di Mike Bongiorno, te lo ricordo. Mi hanno messo qua sul palco come quello là, appunto. A me non sembra normale che un paese che ha 3.000 miliardi di debito pubblico possa dire che davanti a tutte queste disuguaglianze possa dire che il modello che abbiamo è un modello che ha funzionato. Il modello che abbiamo ha fallito. Ma lo dicono i padri costituenti che il 1° gennaio del 48 la nostra Costituzione, Einaudi, che è uno di Cuneo, è un piemontese, disse ad ognuno dovremmo dare l'autonomia che gli spetta. Questa è la nostra Costituzione. Il problema è che poi si sono dimenticati di quello che hanno detto i padri costituenti e, a differenza della Germania, che nelle stesse ore scriveva la sua Costituzione, che si è inventato il Länder e tutte queste storie, noi abbiamo fatto la scelta centralista. Ai siciliani cosa dico? Dico che loro hanno uno statuto precostituzionale del 1946. Dico che un illustre siciliano, che è stato Don Sturzo, diceva sono un unitario ma federalista impenitente. Allora noi non siamo per aumentare i divari in questo paese, ma siamo per fare in modo che ci sia un'opportunità con l'autonomia, perché l'autonomia è responsabilità. E lo dico a quelli di sinistra che dicono che sbagliamo strade. Ricordo che il loro Presidente della Repubblica, che è stato il Presidente di tutti, il Presidente Napolitano, quando noi abbiamo iniziato questo percorso, sollecitato dai giornalisti, magari sperando che ci bocciasse l'idea, Napolitano con molta coerenza e da garante della Costituzione disse l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. E così è una vera assunzione di responsabilità. Allora, se esiste una questione del Sud ed è sacrosanta, cari amici e compagni del viaggio del Sud, ed è quello che noi identifichiamo come disuguaglianza, perché se un cittadino mi risponde del Sud alla domanda qual è la miglior sanità dalle tue parti, mi risponde il treno, vuol dire che qualcosa non funziona in questo paese. E allora se abbiamo una questione meridionale che deve essere urgentemente risolta e la possiamo risolvere solo con l'autonomia, perché fatto 100 movimento turistico italiano, solo 18 sono i turisti che vengono dal Sud, e che a me sembra una roba allucinante, perché pensate che potenzialità di crescita che ha il Sud anche sul fronte turistico. Dall'altro c'è un'altra questione, c'è la questione settentrionale. Non dobbiamo avere timore di dire queste cose, non dobbiamo avere i complessi di inferiorità, perché da buoni padri o madri di famiglia dobbiamo riconoscere che le istanze dei territori, dei due territori, hanno bisogni e necessità diverse. Non è un caso che il ministro Giorgetti mi correggerà, sono 4 o 5 regioni che hanno un residuo fiscale attivo e sono le regioni che producono e fanno in modo che vengano erogati servizi a tutto il paese. Ecco, per far sì che questo continui a esistere, bisogna anche porre anche le questioni e le risposte ai cittadini, alla comunità del Nord. Quindi c'è una questione del Sud e c'è una questione del Nord, c'è una questione meridionale e ce n'è una di settentrionale. Detto questo, io voglio solo esprimere una breve considerazione, Matteo, se permetti, Presidente Giorgetti, se permetti, c'è ancora 1 minuto e 17.
Elon Musk. Ti ringrazio per il collegamento, ti ringrazio per l'opportunità di averlo sentito, voi l'avete visto, no? Al di là che ci fosse la traduzione, abbiamo capito anche la mimica, la disponibilità, insomma si capiscono tanto più cose senza tante mediazioni. Però lui dice una cosa della quale noi siamo arciconvinti e non la dice per la prima volta. Noi siamo contro la guerra e Trump ha detto a Zelensky: noi siamo qui perché non muoiano più 2000 persone ogni settimana. A me non sembra un discorso da eretico. E questo non vuol dire essere la cheerleaders di Trump, vuol dire guardare in faccia la realtà ed essere coerenti con le proprie idee, ma dall'altro anche sposare questa sfida, che l'Europa non crei un nuovo nemico, perché l'Europa non dialoga giustamente più con la Russia, non dialoga, o meglio abbiamo il pericolo Cina che è evidente, se ci creiamo anche come ultimi nemici gli Stati Uniti, che sono sempre stati i nostri compagni di viaggio, e vorrei ricordarlo quelli che ci dicono che bisogna avere la democrazia, no al fascismo. Ecco, ringraziamo gli Stati Uniti, perché se abbiamo la libertà in questo paese dobbiamo ringraziare gli Stati Uniti. Ringraziamo gli Stati Uniti. Se siamo qui oggi possiamo dire quello che ci passa per la testa, dobbiamo anche ringraziare gli Stati Uniti. Alla luce di tutto questo non ci può andare bene un'Europa che pensa che l'unica soluzione sia quella di fare a pugni con gli Stati Uniti, perché questa si chiama dalle mie parti sindrome del Chihuahua. Vi è chiaro, no? Allora io penso che gli Stati Uniti invece si debba rispondere ai dazi, perché i dazi non fanno bene e l'Europa deve rispondere in maniera compatta. L'Italia, che è tra i paesi G7, quella è l'unico paese che non è andato a fare campagna contro Trump, è Trump friendly, potrebbe essere la porta d'ingresso di questo tavolo di trattativa. Ma dico anche di più, l'idea di creare un asse forte UE-USA è la formula vincente, perché se noi ci isoliamo poi siamo fottuti. Questa è la vera soluzione. E l'Europa che non produce, l'Europa che non gliene frega niente delle partite IVA, dei cittadini, eccetera, è ovvio che va in quella direzione. Chiudo ringraziando tutti, abbiamo grandi sfide davanti. Te ne dico solo una, Matteo. Qualcuno dice noi siamo fedeli alla maggioranza. La fedeltà è dei cani. Noi siamo leali, che è un'altra roba. E alla maggioranza ricordiamo con molta lealtà, che noi ci siamo presi un impegno con i cittadini, e se esiste questo governo è anche grazie alla Lega, è l'impegno dell'autonomia, l'impegno delle riforme. Io dico sempre l'autonomia, sono sotto di 1 minuto e 40, mi devi tanti di quei soldi. Hai il residuo fiscale che ti sei meritato, 30 secondi. No, chiudo. Quindi sul fronte, diciamo, delle lealtà noi ci siamo, però è altrettanto vero che, come dico io, l'autonomia o la facciamo per scelta o la dovremmo fare per necessità. Le riforme o le facciamo per scelta, quella del federalismo fiscale ne è un esempio, o le faremo perché ce le impongono per necessità. Io non voglio paragonare l'Italia alla Grecia, non abbiamo nulla da spartire, ma la Grecia, a suon di rimandare le riforme, le scelte strategiche e altro, alla fine si è ritrovata le scelte imposte per necessità dalla Troica. Grazie e buon congresso a tutti. Dalla Lombardia il governatore Attilio Fontana. Grazie mille, buonasera a tutti. Vedendomi rispetto a quello che dice Federica, ero già vecchio quando mi ha ripreso questa immagine. Lui almeno un momento è stato giovane. Grazie a tutti, grazie per questa bella occasione, grazie per l'opportunità di parlare tra di noi. Grazie Matteo per questi anni che hai trascorso alla guida del nostro movimento. Non ripeto quello che hanno già detto tutti, che hai
sicuramente contribuito a tenere alto il nome e il valore della Lega in questi anni e che contribuirai, faccio un'anticipazione, per i prossimi anni a portarla avanti, perché domani secondo me tu vinci. Ma grazie direi a voi che siete presenti per darci quella forza che io credo soltanto i militanti della Lega riescono a dare, a trasmettere, perché anche nei momenti più difficili, anche in momenti in cui ci troviamo in difficoltà, basta andare in una sezione, basta andare in uno dei nostri banchetti, basta convocare una riunione dei militanti e la forza e il coraggio lo si ritrova subito, perché la vera forza, la vera rappresentazione della Lega sono i nostri grandi militanti che non mancano mai in nessuna occasione e che sono sempre pronti ad affrontare qualunque difficoltà. Grazie quindi. Ma io sicuramente sarò rapido, Giancarlo, non voglio, anche a me devi tanti soldi, per questo cercherò di essere rapido per vedere di magari portarne a casa un po' di più. Io credo che sicuramente sia importante, ho sottoscritto la mozione che è stata primo firmatario Stefani, che parlava di identità, perché in un congresso è stato detto, ma lo voglio ripetere, noi dobbiamo sempre ricordare da dove veniamo e dobbiamo avere le idee chiare su cosa vogliamo realizzare nel futuro, perché questo è il minimo che si debba fare, questo è quello che un congresso serio, come sono seri i congressi della Lega, deve fare. E allora identità, è già stato detto, è già stato ripetuto, noi dobbiamo essere fedeli ai nostri territori, dobbiamo essere fedeli ai nostri cittadini, dobbiamo ascoltare i nostri cittadini, che non è poca cosa, perché noi siamo forse l'unico partito che ha l'onore, che ha il privilegio di poter dire che noi li ascoltiamo i nostri cittadini e cerchiamo di dare una risposta a tutti, difendere le nostre identità. Ma della mozione io credo si debba ricordare un'altra cosa che secondo me è fondamentale. È stato reintrodotto il concetto del federalismo e noi dobbiamo ricominciare a parlare di federalismo. Sarà il passo dopo l'autonomia. L'autonomia sarà senz'altro, e anche da parte mia, grazie al ministro Calderoli che sta svolgendo un lavoro eccellente, l'autonomia è un passaggio che ci concederà alcune possibilità di gestire più direttamente sul nostro territorio le scelte migliori, ma noi dobbiamo guardare a qualcosa di più ampio, di più importante, com'è una scelta federale, con una netta divisione di poteri tra Stato e autonomie locali e regioni, una possibilità di un Senato delle regioni all'interno del quale ci siano le rappresentanze territoriali. Questo è un discorso più lungo sicuramente, più complesso sicuramente, ma quello che noi dobbiamo ambire è una riforma di questo Stato in senso federale. Lo diceva Bossi, lo diceva Miglio, lo dicevano Maroni, questa deve essere la scelta che noi dobbiamo traguardare intanto che portiamo avanti questo genere di riforme. Perché vedete, quella dell'autonomia è sicuramente una riforma importante, ma a questo punto dobbiamo anche introdurre il discorso dei tempi, consentitemelo, perché ne stiamo parlando da tanto tempo, i tempi sono un po' troppo lunghi, come un po' troppo lunghi sono i tempi del federalismo fiscale, e qui sul federalismo fiscale dobbiamo porci qualche domanda. E perché a me risulta, da notizie che ho avuto dai palazzi romani, che sul federalismo fiscale ci sono tante opposizioni dai diversi ministeri che dovrebbero cedere che cosa? Semplicemente invece che trasferire i soldi, invece che costringerci ogni anno a una trattativa con il governo, con il ministero di turno, ad avere una fiscalizzazione di queste risorse. Ecco, invece noi dobbiamo avere questa riforma con la massima sollecitudine, perché questa riforma deve diventare una prova della tenuta della nostra maggioranza, deve diventare una prova del fatto che riusciremo a portare a casa poi l'autonomia, perché senza federalismo fiscale vuole dire
che manca qualcosa per poter combattere la battaglia poi dell'autonomia. E quindi io penso che, come diceva prima, mi sembra Riccardo Molinari, dobbiamo avere un impegno straordinario per il federalismo fiscale, non ordinario. E poi vedete, io credo che ancora si debba ricordare come anche a livello europeo si debba portare avanti il discorso delle autonomie come un discorso di grande rilevanza. Vedete, io sono convinto che sia finito il tempo in cui le grandi scelte politiche anche a livello europeo debbano essere fatte dai partiti, devono essere fatte dalle funzioni, dalle necessità che soltanto i territori possono portare avanti. Io vi faccio un esempio che è quello dell'Alleanza per l'Automotive, è stata organizzata dall'assessore Guidesi, e con questa alleanza di tante regioni che rappresentano milioni di lavoratori nell'automotive siamo riusciti ad intraprendere un discorso estremamente costruttivo con la Commissione e siamo riusciti ad avere qualche piccolissimo, dovremmo avere molto di più, ma qualche piccolissimo messaggio positivo, qualche piccolissimo messaggio di una disponibilità a riaprire questa trattativa. E chiudo dicendo una cosa, che è la somma di tutte le cose che ho detto e che voglio dire. L'unica cosa sulla quale dovremo essere sempre compatti e sulla quale credo che non ci siano dubbi è che noi non vogliamo accettare il centralismo. È l'unica cosa sulla quale ci dovremo battere tutti insieme. Non possiamo accettare un centralismo che non funziona, amici, perché non sono cose che vi dico io, basta guardare i dati della Ragioneria dello Stato. I dati della Ragioneria dello Stato ci dicono che le spese dello Stato centrale continuano ad aumentare, le spese delle regioni continuano a diminuire. Questa è la dimostrazione che noi le cose le sappiamo fare meglio, molto meglio dello Stato centrale, e quindi è chiaro che dobbiamo fare in modo che il maggior numero di competenze vengano sottratte allo Stato centrale e vengano invece trasferite alle nostre regioni, alle province e ai comuni. Questo è il messaggio sul quale dobbiamo essere assolutamente uniti, coesi e compatti, perché questa è l'unica battaglia che consentirà a questo Paese di essere assolutamente pari ai Paesi europei. Noi abbiamo una burocrazia, abbiamo una pressione fiscale, abbiamo una serie di tempi che ci vengono imposti da Roma che sono inaccettabili per questo Paese. Lo diceva bene prima Luca Zaia. Noi chiediamo soltanto di avere una maggiore responsabilità e vi assicuro che con questa maggiore responsabilità le nostre regioni funzioneranno meglio, ma tutto il Paese funzionerà meglio, ed anche il Sud, che oggi ha qualche timore, si renderà conto che sarà un grande vantaggio per sé, per i propri cittadini e per il miglioramento di questa parte del Paese. Quindi dobbiamo diffonderlo questo messaggio e non ascoltiamo la sinistra, perché la sinistra dimostra coi fatti di non avere un'idea, di non avere un progetto, cerca soltanto di contrastare quello che facciamo noi, ma noi le cose buone le facciamo. Loro forse hanno soltanto una capacità di contestare, ma non hanno mai la capacità di proporre qualcosa di concreto e di serio. Evviva la Lega, evviva il nostro movimento, evviva Matteo! Allora, il veterano ministro per gli affari regionali e l'autonomia, Roberto Calderoli. Grazie Giancarlo e grazie a tutti.
È difficile fare in 10 minuti il bilancio di 2 anni e mezzo di governo, è ancora più difficile fare un bilancio di quel momento, l'ultimo congresso 2017-2018, dove il congresso l'abbiamo fatto in 5 persone: Matteo, Lorenzo, Giancarlo, io e Giulio Centemero. Vedere oggi il primo congresso vero con quasi 2000 persone, domani ce ne aspettiamo più di 2000, vuol dire che di strada ne abbiamo fatta tanta. Bilancino da ministro, dischi verdi e dischi rossi. Disco verde sulla legge sulla montagna, è stata approvata al Senato, approvata in commissione alla Camera, andrà in aula. 200 milioni di euro per ridare dignità alle nostre zone montane. Noi abbiamo l'assurdità di questi soldi. Il territorio italiano ha il 35% di territorio montano e ricevevano i soldi il 57% dei comuni italiani. Perché, se voi non lo sapete, Roma, Bologna, Reggio Calabria e Palermo sono città montane e Bergamo no. Ma pensa a te, adesso i soldi vanno in montagna con la sanità, con l'istruzione, col sostegno alla famiglia, alle imprese, mettendogli le poste, le banche, la fibra per portare internet, il telefono. Finalmente la montagna recupererà una dignità. Bollo verde rispetto alla revisione dello Statuto Alto Adige, grazie a Maurizio, grazie a Compaccer, all'unanimità le forze politiche di maggioranza hanno dato l'ok per portare settimana prossima in Consiglio dei Ministri la riforma del Trentino Alto Adige, dove per me finalmente tutte le componenti linguistiche, italiani, tedesche e ladini, saranno alla pari. Finalmente non ci saranno più le minoranze linguistiche. Disco arancione, o meglio quasi rosso, che mi ha fatto girare proprio le scatole. La legge per l'elezione diretta dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali. Mi hanno fatto lavorare per 2 anni e mezzo. Prima mi hanno detto: scrivete un testo in maggioranza. Va bene, fatto. Poi dobbiamo coinvolgere anche l'opposizione. Parlo con Calenda, ci sta. Parlo con AVS, ci sta. E mi dicono: no, devi portarti dietro anche il PD. In 1 anno mi porto dietro anche il PD. A un certo punto mi viene detto: non basta più il PD, dobbiamo fare un sondaggio. No. Allora, se noi le riforme le facciamo sulla base dei sondaggi, noi di riforme non ne facciamo più. Allora, il sondaggio lo faccio io quest'oggi. Volete voi che il presidente della provincia, del consiglio provinciale, venga eletto direttamente, si ridiano le funzioni e le risorse? Sì o no? Fatelo sentire fino a Roma. Altro bollino verde. Invece, questa volta è andato un po' meglio. Sugli statuti, quello del Friuli, guarda caso, approvato alla Camera, adesso al Senato, rimette per statuto le province. Loro stanno facendo. Poi c'è il capitolo dell'autonomia. Abbiamo fatto sabato scorso una bellissima giornata dove, numeri alla mano, io ho dimostrato che è ineludibile il passaggio, perché con le previsioni che ci sono in Europa e di crescita delle nostre regioni, dico a Luca che diceva sono 4 o 5, no, sono 6 le regioni che hanno il residuo fiscale negativo, cioè producono di più di quello che spendono e mantengono anche le altre 15. Le previsioni ci dicono che 2 di queste, Piemonte e Toscana, rischiano di andare in transizione, quindi non ci saranno più i soldi per tutto il sistema paese. Edo Zinzi, ho visto che sono molti arrabbiati, il braccio destro in campagna, per i numeri che io ho dato. Mi ha detto: ma chissà che dati usa Calderoli.
la SIOPE, cioè Ragioneria dello Stato. I suoi sono quelli del CPT, cioè quelli dello Svimez, e non è colpa mia se per l'illuminazione e il riscaldamento in pro capite in Veneto è 0,6 euro per abitante e in Campania 14,6. Quando io lo dico, non attacco i campani, io difendo i campani, perché quell'amministratore deve spegnere la luce, il gas, la corrente e tutto il resto e non sprecare più delle risorse. Io per farlo ho fatto tempo anche nel Mezzogiorno, Sicilia 3 volte in Calabria, 3 volte in Sardegna, Lazio, tutte me le sono girate, oltre che il nord. E qualche mio amico del nord mi ha detto: ma cosa ci fa Calderoli tante volte nel sud? Non è che si è dimenticato della questione settentrionale? E lì mi sono girati un po', per dirlo alla siciliana, gli zebedei, perché sulla mia identità e autonomia non permetto a nessuno di mettere in discussione qualcosa. Io sono nato nel 56, nel 49 mio nonno ha fondato il MAB, il Movimento Autonomista Bergamasco, che voleva Bergamo provincia autonoma. Sono arrivato nella Lega Lombarda, ormai nella preistoria, settimana questa, lo dico e non volevo dirlo, poi l'ho letto sul giornale, siamo andati con Matteo a trovare Umberto Bossi, non perché, come qualcuno ha fatto, lo volessimo, perché qualcuno l'ha fatto, strumentalizzare o andare a raccogliere dei voti o delle preferenze. Io ci sono andato e sono convinto che valga anche per Matteo, perché gli vogliamo bene. Io ho stima di Bossi e sono convinto che se noi siamo qui oggi, poi grazie a Maroni, grazie a Salvini, ma se non avesse avuto quella intuizione, la Lega non sarebbe mai nata. E allora, io quando sono entrato anche in Lega Nord, io sono stato un secessionista convinto. Io ho giurato sul palco a Venezia l'indipendenza della Padania. L'ho fatto non dicendolo, l'ho fatto coi fatti, perché ho fatto scontri con tutte le autorità, ho preso un sacco di legnate, mi hanno processato per costituzione di banda armata e attentato all'unità del paese. Poi è finito tutto e niente. Ma io sono ancora convinto che se non ci fosse stato quel passaggio, noi nel 2001 l'autonomia differenziata non l'avremmo mai portata a casa. E oggi, e questo è il percorso, quando qualcuno mi dice da secessionista, come fai a essere stato nel 2017 socio fondatore della Lega Salvini Premier? Signori, o ci si sveglia qualche volta, perché non sempre tutti capiscono, se si prende la strada costituzionale del Parlamento e il Parlamento è fatto per 2/3 da parlamentari del centro e del sud, io ho il dovere di convincere anche loro dell'autonomia e ce l'abbiamo fatta. La legge è stata approvata, è finita? No, abbiamo fatto tanta fatica. Abbiamo dovuto affrontare la scure della Corte Costituzionale, però nonostante la Corte non credo sia stata molto tenera, ha dovuto dichiarare che la legge costituzionale lo è. Qualcuno dice ce l'hanno fatta a pezzi, non è vero, l'hanno limitata, è vero, però quando qualcuno dei sedicenti patti diceva che era un brodino, se fosse stato un brodino la Corte Costituzionale avrebbe detto assolutamente niente. Quindi era autonomia vera. Adesso dobbiamo finirla però facendo la definizione dei LEP. 15 giorni fa in Consiglio dei Ministri c'erano 2 ministri su 21 che avevano dato le loro indicazioni. Oggi ne manca uno e tutti gli altri hanno dato, sono quasi 20, la loro indicazione. Abbiamo l'intesa sulla protezione civile. Abbiamo raggiunto l'accordo con 7 ministri, abbiamo avuto l'ok del DAGL, c'è un cavolo di funzionario, di un burocrate che ci dice di no.
E allora i nomi non si fanno mai, perché solo avvisi poi si sposta. Però io credo che da questo congresso un mandato, a me, io ho detto a Padova, fatemi fare il kamikaze, a Roma vedete come sono incavolati, quindi vuol dire che innanzitutto finisce male di solito il kamikaze, però fa un bel rumore. E ho detto anche, diamo lo strumento in mano a Matteo per fare il braccio di forza, perché è chiaro che per portare a casa tutte queste robe qui non sarà molto semplice. E ho detto, pochi ci fanno caso, vedete quel leone di San Marco sullo scudo? Qui ha la spada alzata, il libro chiuso e la coda alzata. E quando va in battaglia, oppure quando c'è la pace, sparisce la spada e il libro è aperto. Volete mandarci con la spada e il libro chiuso oppure col libro aperto? Io ho visto poche cose che qualche volta alzare la voce è necessaria. E vi dico, mi hanno attaccato perché volevo attaccare la Costituzione. Avevano ragione, per l'amor del cielo, l'ho fatto veramente. Però mi hanno già processato, ne bis in idem. Adesso mi vogliono attaccare perché voglio attuare la Costituzione. E io dico, autonomia differenziata, federalismo fiscale, settimana prossima va in Consiglio dei Ministri la fiscalità di comuni, province e regioni, e grazie a Giancarlo Giorgetti entro fine anno arriva il DPCM con cui verranno fiscalizzate tutti quelli che sono oggi i trasferimenti. Entro la fine dell'anno anche i livelli essenziali delle prestazioni relative alle materie di competenza delle regioni. Chiudo su una considerazione di una mozione. La macro regione. Un bel sogno. Era il sogno di Miglio, di Bossi, di Maroni. Io ricordo un concittadino di Zinzi, che è il professor Massimo Villoni, professore di diritto costituzionale, che è stato il primo a raccogliere la prima firma per l'abrogazione della legge dell'autonomia, il più grosso antagonista, che ha detto state attenti perché quello che c'è ancora dopo l'esame della Corte di autonomia nella legge Calderoli, Carteroli cercherà di portarsela a casa, perché lui, e io non ci avevo neanche pensato, ha in testa una cosa, ha in testa la macro regione del nord e il Parlamento del nord, perché c'è il penultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione che dice la legge regionale ratifica le intese tra la regione e le altre regioni per il miglior esercizio delle funzioni loro attribuite, anche attraverso l'individuazione di organi comuni. È stata fatta per fare la conferenza delle regioni, ma perché no si faccia anche qualcos'altro? E mi chiedo, perché non l'avete fatto ancora fino ad oggi? Per accontentare anche il professor Villoni. Poi pensa Giancarlo che semplicità fare poi il prossimo volta il congresso. 3 macro regioni, 3 segretari regionali e non 22. Grazie e buon congresso a tutti. Sono tornato perché se no non lo presenta nessuno. Ecco a voi il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti. Saluto a tutti, tranquilli, sarò breve e non vi parlerò di economia e di finanze, ma siamo al congresso della Lega, vorrei parlare un po' di noi. Chiederci chi siamo e cosa vogliamo. Chi siamo? E in questi tanti anni di Lega, guardandomi attorno, i compagni di viaggio di tutti questi anni, ho sempre trovato
della gente semplice, che non arrivava dall'establishment, gente semplice e onesta, che aveva un unico comune denominatore: l'amore per la propria terra, per le proprie tradizioni, per la propria storia. Aveva delle esigenze semplici: il rispetto delle regole che vengono prima delle leggi, che sono un qualche cosa che fa parte della cultura, dei rapporti, che non ha bisogno di essere codificato, che magari si concretizzava una volta nella conclusione di un contratto con una stretta di mano. La richiesta di un fisco non opprimente, di un fisco giusto, che ti lasciasse lavorare e produrre, e oggi potremmo dire che evoca la pace fiscale di cui noi parliamo nella nostra vita politica. La richiesta di poter sviluppare le proprie libertà individuali e comunitarie, cioè la possibilità di esprimersi liberamente, senza vincoli, senza costrizioni, anche economicamente, cercando degli spazi che lo Stato non può limitare e in qualche modo impedire. E tutto questo, se volete, queste cose semplici, queste richieste semplici di gente semplice, sono la base fondamentale del nostro manifesto politico, e che si traduce in che cosa vogliamo. Prima di tutto la possibilità di difendere queste nostre identità, queste nostre tradizioni, rispetto a chi, in base a delle ideologie, pretende di trappiattarcele nel cervello delle cose nuove che non appartengono alla realtà che noi abbiamo vissuto. E quindi la difesa della nostra patria, nel senso della terra dei padri. E è stata richiamata più volte qua negli interventi l'autonomia. Ma cos'è questa autonomia? L'autonomia è una cosa molto semplice, è la libertà quando si sposa con la responsabilità, perché è troppo facile parlare di libertà e non coniugarla con la responsabilità. E quindi cosa vogliamo? Vogliamo questo, far questo, difendere quello che noi siamo realmente, e vogliamo la nostra autonomia, la nostra libertà. Il Congresso ha un titolo: il coraggio della libertà, e lì si riassume tutto, perché, come ci hanno insegnato, la libertà non te la regala nessuno, te la devi conquistare. E rivedendo le immagini di repertorio, c'è questa bella immagine, no? Dei comuni lombardi, anche qualche veneto, che si sono messi assieme a combattere l'imperatore. E lì c'è, oggi, come la potremmo tradurre quell'immagine? Quell'immagine di quei comuni che si mettono assieme, prendono coraggio e combattono l'imperatore di oggi, che è il grande fratello che vorrebbe omogeneizzare tutto, standardizzare tutto e renderci tutti allo stesso livello di pensiero, di costumi, di consumi. Ecco, quei comuni, i fratelli su Libero Suol, sono ancora oggi un insegnamento per noi della Lega, per noi militanti della Lega, dirigenti, semplici militanti, sostenitori, elettori. Perché lì, in quel Fratelli su Libero Suol, c'è scritto tutto. Prima di tutto il concetto di fratellanza, che è un concetto che va molto oltre il concetto di essere, tra virgolette, compagni di partito. No, è una cosa molto più profonda, perché si unisce e si sostanzia esattamente su quei valori che ho richiamato prima: il senso di identità, la tradizione, la storia, un qualche cosa che ci lega dal profondo. E sul Libero Suol, e qui io richiamo sempre un'immagine che uso
nei miei interventi, molti di voi l'avranno sentita, la distinzione tra terra e territorio. Molti di voi avete usato il termine terra, qualcuno ha usato il termine territorio. Guardo Isabella perché sa che cosa sto dicendo. C'è una profonda distinzione tra terra e territorio. Il libero suolo che ho in mente io è la terra che richiama un vecchio manifesto della Lega che fece fortuna all'epoca, quella di un capo indiano che compariva e che diceva: attenzione, qui state attenti che se mandate avanti l'immigrazione vi ritroverete sostanzialmente senza casa. Perché? Perché quello stesso pezzo di terra dove viveva quel capo indiano, per lui era la terra, per i visi pallidi che arrivavano a conquistarla era un territorio, qualche cosa da sfruttare, che non aveva nessun vincolo e nessun radicamento nella terra dei padri. Allora, se abbiamo in mente noi, la nostra famiglia, il concetto di fratellanza e il concetto di terra, diventerà tutto più semplice anche in una situazione terribilmente complicata. Perché l'impresa in cui ci siamo imbarcati, caro Matteo, esige un grande coraggio e soprattutto esige il fatto di dare ancora un senso sale alla politica. E questo non è affatto semplice, in un'epoca in cui tanta gente alla politica si disinteressa. Molto più comodo fare una vita, diciamo così, pensare a se stessi, farsi i cavoli propri. C'è un'immagine che Bossi, c'è uno slogan che Bossi usava tanto tempo fa, che io non ho mai capito, che adesso però lo capisco di più. L'uomo non è una bistecca, non so se lo ricordate, l'uomo non è una bistecca. Ma che cacchio vuol dire l'uomo non è una bistecca? Naturalmente non c'era ancora la carne sintetica all'epoca, quindi non era una polemica contro la carne sintetica, ma era semplicemente affermare un concetto che poi anche qui lo usai in un congresso della Lega Lombarda, nei fratelli Karamazov, russi si possono però citare, il grande inquisitore dice attenzione, perché se voi fate scegliere al popolo tra libertà e felicità, il popolo sempre sceglierà la felicità e non la libertà. Allora, la sfida per noi, in una situazione in cui tanta gente si accontenta della bistecca, magari anche sintetica, andare a spiegargli che c'è qualcosa di più profondo, di più alto, che si può raggiungere con grande difficoltà e con grande coraggio, che è appunto la libertà, è il compito che abbiamo noi oggi in questa fase storica. E quindi, caro Matteo, è difficile da spiegare, ma la felicità si raggiunge soltanto con la libertà. Questo ci distingue noi da tutti gli altri. Grazie. Adesso sul palco la nostra ministra Alessandra Locatelli. Grazie, un onore grandissimo per la Lega, per Matteo Salvini, per tutti voi. Intanto che parlava Giancarlo, del quale sono ogni tanto una spina nel fianco perché anch'io chiedo soldi, non solo le regioni, ma mi veniva in mente, io mi soffermavo su un'altra parola, no? Su quel coraggio che c'è scritto qua, e mi viene in mente quanto ne abbiamo avuto in questi anni, in particolare te Matteo, tantissimo, ma tutti noi uniti come Lega, e pensavo anche a chi invece se n'è andato e di coraggio non ce ne ha, perché se ci pensiamo qualcuno lo conosciamo, e io credo che la storia la faccia chi ha coraggio, la fanno gli eroi la storia. E noi tutti dobbiamo continuare
ad avere coraggio, perché di lavoro da fare ce n'è davvero tantissimo. Sono stati citati tanti temi, tutti importanti. Ovviamente io aggiungo un carico a picche, quello sociale, il tema della disabilità, il tema delle persone. Abbiamo presentato anche una mozione su questo tema, una mozione importante che ripercorre il lavoro fatto fino ad oggi, che testimonia anche qualcosa di straordinario, che fino a 7 anni fa non esisteva nemmeno il Ministero per le disabilità. E se io sono qui e se fino a quest'anno abbiamo ripartito anche con chi mi ha preceduto, Lorenzo Fontana, Erika Stefani, tanti soldi per progetti, per le famiglie, per le persone, siamo arrivati, ho contato circa 1 miliardo di euro entro la fine di quest'anno, che vengono dati alle regioni, vengono date alle persone con disabilità, al mondo delle associazioni per realizzare progetti. Se l'abbiamo fatto e se io sono qui è solo grazie a Matteo Salvini e tutti glielo dobbiamo, qua dentro e là fuori, perché il lavoro che stiamo portando avanti, peraltro, parlando di Europa, ecco, si rivolge anche fuori dai confini italiani. Siamo diventati un modello per tanti paesi, siamo diventati un paese che riesce a fare da traino non solo all'Europa ma anche al resto del mondo sul tema dell'inclusione della disabilità e della valorizzazione delle persone. Abbiamo bisogno però di impegnarci di più. Ecco il perché della mozione. Per quanto riguarda le risorse, per quanto riguarda l'andare avanti determinati insieme. E io faccio una proposta, perché abbiamo parlato di Europa, l'abbiamo descritta, insomma, tanto negativamente, dico qualcos'altro. Ma perché non possiamo mettere i soldi dell'Europa sulle persone con disabilità, sulle famiglie, sul mondo delle associazioni, su tutto quello di cui abbiamo bisogno per dare delle risposte, anziché sugli armamenti? Possiamo farlo? Io lo chiedo veramente a gran voce, lo chiedo, non è scritto dentro nella mozione, però davvero pensiamoci, perché abbiamo bisogno di tante risorse per portare avanti il progetto di vita come elemento centrale della vita delle persone e delle famiglie. Voglio ringraziare, mi permetto anche di ringraziare insieme a tutti gli amministratori, i sindaci che incontro sul territorio, insieme ai governatori molto attenti a questi temi, insieme agli europarlamentari, parlamentari, senatori, tutti i nostri militanti che si stanno dando da fare e che spesso fanno parte anche di enti che fanno volontariato e si dedicano agli altri. Questo è un modello, un esempio che crea fiducia nei cittadini, perché noi siamo una lega del fare, non siamo solo quelli che parlano e basta, ma siamo gente che si rimbocca le maniche e sta al servizio degli altri. Ed è per questo che ringrazio anche il Dipartimento Disabilità della Lega. È un dipartimento che ormai lavora da tanti anni, ci sono persone che in silenzio, non tutti conoscete i loro nomi, ma che si danno da fare sui territori per ascoltare e per dare risposte. Questo è un messaggio fondamentale che noi dobbiamo continuare a supportare. E l'ultima cosa che voglio dire, e sembra banale, è quella di stare uniti. Sì, ma stare uniti veramente, perché a volte c'è qualche momento di sconforto, qualche volta ci possiamo anche sentire un po' più tristi, qualche volta siamo un po' arrabbiati, qualche volta abbiamo un po' di ansia, però io credo che noi siamo questa Lega, quella che si tiene per mano e che supera gli ostacoli, dà delle risposte insieme. Come si diceva all'inizio, la Lega è una, noi siamo questa Lega qua, quella che fa, quella che dà risposte e quella che non si spaventa quando c'è da lavorare, anzi lavoreremo ancora di più e insieme. Buon lavoro a tutti, viva la Lega, viva Matteo Salvini, grazie.
palco il ministro del merito e dell'istruzione Giuseppe Valditara. Un abbraccio a tutti voi e un ringraziamento forte al nostro Matteo Salvini. È stato detto che le origini sono la parte più importante di ogni cosa. Per illuminare la strada del nostro futuro è bene dunque ricordare quali siano stati i valori che hanno ispirato la nascita della Lega. Se devo riassumerli in un valore unificante, indicherei ovviamente la libertà. La Lega è stato il primo grande movimento liberale di massa della storia repubblicana. Erano gli anni in cui persino la Democrazia Cristiana e i partiti laici avevano timore a rappresentare quelle istanze che avevano trovato così ampio consenso, così ampio ascolto negli Stati Uniti di Ronald Reagan o nella Gran Bretagna di Margaret Thatcher. Poi venne Forza Italia. Silvio Berlusconi, che qui voglio ringraziare per aver avuto la straordinaria intuizione e il grande coraggio di costruire il centrodestra, una conquista fondamentale della nostra politica, ebbe tuttavia come modello proprio la Lega. Ogni movimento deve avere ceti sociali di riferimento e valori fondanti che ne ispirino l'azione politica. Alle origini della Lega c'è stata la rivolta dei produttori, quella maggioranza morale di italiani che ogni giorno si rimbocca le maniche per mandare avanti il Paese. Questi sono ancora oggi i nostri ceti di riferimento. Artigiani e impiegati, professionisti e commercianti, docenti e imprenditori, dirigenti e operai, uomini e donne delle forze dell'ordine e agricoltori, ovunque essi vivano, sono i nostri ceti di riferimento. Da qui la battaglia contro un fisco vessatorio, contro una burocrazia asfissiante, contro balzelli di ogni genere. E fummo i primi a lanciare questa sfida, che è ancora oggi la nostra sfida. Anche il federalismo, che è il nostro tratto distintivo, si innesta in questa grande battaglia per la libertà e la democrazia, per dare voce ai territori e alle comunità, per applicare i principi costituzionali di sussidiarietà e di autonomia. La linea fortemente voluta da Matteo Salvini, approvata al Congresso di Torino, ha concepito la Lega come grande movimento nazionale che si è assunto il compito di portare in tutta Italia la rivoluzione della libertà. Altro che fascismo. Non prendiamo lezioni da certi eredi del comunismo. Battuta la sinistra alle elezioni del 2022, grazie alla solidità di una proposta politica alternativa al velleitarismo di chi crede nel wokismo, nella cultura woke, la Lega, questo governo, questa maggioranza stanno facendo riforme importanti. C'è tuttavia una battaglia ancora più importante, è quella valoriale e culturale per far tornare l'Italia un paese normale. Noi siamo i protagonisti di una rivoluzione che vuole cambiare in profondità il nostro paese. Noi siamo rivoluzionari con la testa sulle spalle. La nostra è la rivoluzione della gente per bene, la rivoluzione del buonsenso. Visito molte scuole, incontro molti giovani, hanno sogni, speranze, cercano valori, chiedono risposte, ma hanno anche tanto entusiasmo e tanta voglia di futuro. Sono molto diversi da quella immagine che talvolta affiora sui media. Hanno bisogno di una scuola seria che chiuda definitivamente l'epoca in cui merito, regole, responsabilità, impegno, rispetto erano considerati da una certa intelligenza di sinistra disvalori. Questi giovani hanno bisogno di una scuola che torni a insegnare fin dai primi anni di età alcuni elementi fondamentali nella formazione della persona, che torni a insegnare le regole della grammatica e della sintassi per imparare a capire e per farsi capire, che ridia importanza ai riassunti per rispettare chi ci sta di fronte, per imparare la chiarezza, che nell'epoca di internet e del cellulare aiuti a coltivare la memoria, ritornando a far studiare le poesie, che insegni la logica e il ragionamento con il ritorno del latino,
che insegni a scrivere bene, perché il corsivo è il modo di esprimersi di chi riflette, lo stampatello di chi urla, che sappia far orientare i nostri giovani nel mondo che li circonda, con il ripristino di uno studio serio della geografia. Pensate che una parte importante dei nostri giovani non sa nemmeno dove situare il Po, che rispetti la lingua italiana vietando asterischi e schwa, che insegni la musica e l'arte, che acuiscono sensibilità e danno profondità al nostro pensiero, che insegni anche ad amare la matematica, partendo dalla realtà per arrivare alla teoria. Una scuola che ponga rimedio alla pedagogia dello spontaneismo e della deresponsabilizzazione. Abbiamo bisogno di un'autentica rivoluzione culturale che innanzitutto metta al centro la persona, lo Stato al servizio dei cittadini e mai viceversa. Non è un caso che la nostra democrazia sia fondata sulla sovranità popolare, nel rispetto dello Stato di diritto che si fonda sul primato della legge e sulla separazione dei poteri, ma qui vorrei anche ricordare che separazione dei poteri significa che i giudici non devono mai sostituirsi al legislatore. La volontà dei cittadini è decisiva, non quella di corti di giustizia o di commissioni non rappresentative. E attenzione, perché le vere autocrazie sono quelle dove la volontà popolare può essere annullata da establishment che difendono interessi di pochi. Noi abbiamo voluto valorizzare nella scuola la centralità della persona e proprio a iniziare dalla scuola, a partire dal merito, che significa considerare le differenze una ricchezza, che significa costruire una formazione che consenta ai valori di tutti, di valorizzare i talenti di tutti. E siccome non siamo abituati a chiacchierare, ma ci piacciono i fatti, per la prima volta abbiamo avviato un intervento strategico per dare ad ogni studente uguali opportunità formative, indipendentemente dalla regione o dal territorio in cui vive. Da qui per la prima volta, nonostante le tante chiacchiere della sinistra, da qui per la prima volta una visione strategica con agenda sud e agenda nord, che va da Roma sino alle Alpi ovviamente. Ma da qui anche la personalizzazione della didattica, perché ogni abilità e ogni talento possa sapersi esprimere. Da qui anche il piano estate, per venire incontro a quei ragazzi che quando arriva l'estate perdono un punto di riferimento. E nonostante una dura opposizione di alcuni sindacati, abbiamo consentito per la prima volta, dopo 20 anni che le associazioni ce lo chiedevano, abbiamo consentito ai genitori dei ragazzi con disabilità di chiedere alla scuola la conferma del docente di sostegno, perché la continuità didattica è un valore importante per chi è fragile. La sinistra si riempie la bocca di tante belle parole, ancora oggi sentivo il sindaco di Firenze a questo riguardo. Noi abbiamo promosso le condizioni per una vera integrazione dei ragazzi stranieri di primo arrivo. Abbiamo previsto docenti specializzati ed è la prima volta in Italia nell'insegnamento della lingua italiana a chi proprio non la conosce, consentendo a questi giovani di frequentare classi apposite per recuperare più rapidamente il gap linguistico. E abbiamo messo l'educazione al rispetto come obiettivo di apprendimento, vero pilastro delle nuove linee guida sull'educazione civica, perché noi vogliamo una scuola dove si impari il rispetto verso gli altri e verso i beni di tutti. Sono rimasto sorpreso da un episodio che mi raccontò una professoressa appena diventato ministro. Mi raccontò che in classe una ragazza aveva acceso il cellulare, disturbando i suoi compagni ascoltando musica. Le chiede: spegni il cellulare? No. Ti prego, spegni il cellulare. Non riconosco la tua autorità, disse quella ragazza. L'insegnante andò dalla preside, la preside rispose: faccia quello che può. Ecco, in quel faccia quello che può c'è il fallimento della società italiana, che non dà i poteri per rispettare chi banalmente è in cattedra. Sono rimasto anche sorpreso da certi episodi durante le occupazioni scolastiche,
le devastazioni delle scuole. Pensate che in un liceo di Roma il Gullace, al termine di una occupazione, lo hanno devastato, lo hanno incendiato, 2 milioni di euro di danni. Chi paga questi danni? Chi deve pagare questi danni? Non i cittadini. E allora io credo che anziché seguire l'indignazione di certi intellettuali di sinistra, di certi politici di sinistra, che sostengono che questi giovani vadano capiti e non puniti, io invece ritengo che questi giovani che sfasciano le loro scuole siano dei teppisti, e un teppista deve essere sanzionato senza se e senza ma. E chi lo giustifica abbiamo il coraggio di definirlo un cattivo maestro. È ora di fuoriuscire dai residui tossici del 68, dobbiamo ridare importanza al principio di autorità, che non ha nulla a che fare con l'autoritarismo. Dobbiamo affermare il principio che chi rompe paga. Ecco perché abbiamo ridato valore al voto di condotta, perché abbiamo previsto le attività di cittadinanza solidale, perché ho proposto l'arresto in flagranza verso chi aggredisca un docente o un preside. Ecco perché abbiamo previsto sanzioni pecuniarie verso quegli adulti che mettono le mani addosso all'insegnante. Di fronte ad un PD e una CGIL che rivendicano solo diritti, noi dobbiamo affermare anche la cultura dei doveri, a iniziare dalla scuola. È solo attraverso la consapevolezza dei doveri che possiamo affermare una vera cultura del rispetto verso chiunque. C'è stato un tempo in cui la parola maestro o professore venivano scritte con la maiuscola. Dobbiamo tornare a ridare prestigio e autorevolezza ad un lavoro fondamentale per il futuro dei nostri giovani. Ecco perché in 3 settimane, anche grazie a Giancarlo, grazie a tutto il governo, abbiamo rinnovato un contratto che la sinistra non era stata capace di chiudere in 3 anni, e abbiamo previsto aumenti per tutti i docenti sino al 2030 per i prossimi contratti. Dobbiamo attirare i laureati migliori ad occuparsi del futuro dei nostri figli, e proprio perché dobbiamo attirare questi giovani migliori a lavorare nella scuola, e proprio perché sono sempre meno, soprattutto in certe regioni, i giovani che scelgono la professione docente, abbiamo presentato una mozione per chiedere di valorizzare sempre di più economicamente il lavoro di chi insegna nelle scuole italiane. Chiediamo in cambio sempre più formazione obbligatoria, certificata, valutata. Per i presidi abbiamo già iniziato a differenziare il loro stipendio sulla base dei risultati raggiunti. Abbiamo perso la cultura del lavoro. Una nazione non ha futuro se il lavoro non viene considerato un valore, a iniziare dai nostri giovani. La bellezza del lavoro, che significa anche creatività, ma impegno, anche fatica, deve essere insegnata già nelle scuole con esempi concreti, ma anche con l'educazione civica e con l'insegnamento di quelle competenze trasversali che formano la puntualità, a saper lavorare in squadra, a saper organizzare il proprio tempo. Nell'educazione civica abbiamo messo i valori costituzionali, e fra questi anche il rispetto verso la proprietà privata, che tutti avevano dimenticato, e il rispetto e la valorizzazione dell'iniziativa economica privata, perché noi vogliamo una crescita felice, loro vogliono la decrescita infelice. E ancora una volta non solo principi, ma riforme concrete. Nel 2027 il 47% delle competenze richieste dalle imprese, ancora un minuto finito, non sarà fornita dalle nostre scuole. Ecco perché abbiamo dato valore all'istruzione tecnica e professionale con la riforma del 4+2, una istruzione che deve essere strettamente collegata con il mondo del lavoro e con il mondo dell'impresa, per dare ai nostri giovani prospettive occupazionali importanti in tempi rapidi e per garantire competitività al nostro sistema produttivo. E poi l'identità. L'identità parte dal comune, l'abbiamo messo nelle linee guida dell'educazione civica, l'abbiamo messo nei nuovi programmi scolastici. Si estende alla regione e si completa nella Repubblica. La ricchezza unica della nostra nazione è caratterizzata dalla unità nella diversità, ex pluribus unum. E questa spilla che porto orgogliosamente sul petto ricorda una battaglia che è simbolicamente richiamata nell'inno degli italiani, dall'Alpi alla Sicilia, ovunque è Legnano. L'identità, con buona pace per una sinistra internazionalista, è un valore fondamentale, e noi dobbiamo innanzitutto tornare a sapere chi siamo, da dove veniamo, per sapere dove vogliamo andare. Ecco perché ho voluto ridare centralità alla storia dell'Occidente, perché noi siamo fieri di una civiltà
che ha reso universali i valori di libertà, di democrazia, umanità, buona fede, equità. Ecco perché nei programmi scolastici, nei nuovi programmi scolastici, tornano l'epica e abbiamo inserito anche la conoscenza di alcuni brani della Bibbia. Noi leghisti abbiamo un compito storico che ci deriva dalle nostre origini, rappresentare quella maggioranza morale di persone serie, di persone per bene, di persone oneste che credono nei valori più autentici della nostra civiltà e che vogliono un paese forte e rispettato che garantisca loro dai loro figli un futuro di opportunità, di pace e di prosperità. Un caro saluto, un abbraccio ancora e viva la Lega, viva Matteo Salvini. Grazie Giuseppe. Allora adesso invito tutti a rientrare in sala, chi è in piedi sedersi perché è un momento molto importante. Il momento importante è chiamo il notaio Nardone qui al tavolo della Presidenza perché dobbiamo intervenire sullo statuto. Roberto Calderoli ce lo illustrerà, però è un passaggio che richiede formalmente la presenza di notaio perché è richiesto dalla legge. Prego Roberto. Grazie Giancarlo. Allora, tutti hanno ricevuto la copia del vecchio statuto con le correzioni che sono state approvate da parte della Commissione Statuto e Regolamenti, su cui il segretario federale ha dato il proprio ok, e la ratifica da parte del Consiglio federale. È stata necessaria una manutenzione dello statuto perché nasce nel 2018 quando la struttura non aveva nulla in termini di delegazioni territoriali, questi si sono sviluppati e oggi dobbiamo adeguarlo. Io, rimandando rispetto a quello che sono le correzioni che avete potuto studiare, mi auguro, citerò solo i principali passaggi. Abbiamo modificato l'anzianità per poter accedere alle cariche federali perché quelle precedentemente indicate, essendo stata costituita l'associazione nel 2017, erano assolutamente inapplicabili, per cui è stata prevista un'anzianità di militanza per il segretario di 7 anni, di 5 anni per i membri del Comitato di Disciplina e Garanzia e di 3 anni per i membri elettivi del Consiglio federale. Durata degli organi, abbiamo deciso di allungarla a 4 anni, anche perché in vista dei prossimi appuntamenti elettorali io credo che il movimento abbia bisogno della massima tranquillità e stabilità. Il numero dei vice segretari federali è stato portato da 3 a 4 appartenenti a 4 regioni diverse. Oggi abbiamo coperto completamente tutto il territorio nazionale e ovviamente quello che prima era fattibile dal segretario o da qualche segretario oggi necessita di qualcuno in più. Sono state soppresse delle figure come l'ufficio coordinamento territoriale e legislativo perché di fatto non c'è mai stato. Sono state specificate o create nuove figure come il responsabile del tesseramento degli enti locali, il coordinamento dei dipartimenti e conseguentemente si modifica anche la composizione del Consiglio federale. Entrano con diritto di voto e di parola i 4 vice segretari, il coordinatore federale dei giovani, partecipano col solo diritto di parola i fondatori, il responsabile del tesseramento degli enti locali, il coordinatore dei dipartimenti e gli ex amministratori. Abbiamo modificato anche la composizione dei membri di diritto del Congresso, introducendo anche la figura dei sottosegretari, dei ruoli di governo nazionale o regionale. Purtroppo quest'anno non abbiamo potuto invitare anche gli assessori regionali che in molte situazioni hanno il loro ruolo incompatibile con quello del consigliere regionale e quindi questa volta non abbiamo potuto farlo, ma dalla prossima volta ministri, sottosegretari o assessori regionali saranno membri di diritto del nostro congresso. È stato abolito il comitato amministrativo federale, è stato invece creato, come già di fatto lo è da parecchio,
la figura dell'amministratore federale, così come è stata soppressa il comitato di controllo interno, perché ormai per legge bisogna rivolgersi a una società di revisione esterna. Qualche modifica a livello dell'associazione e dei soci. È stata meglio definita l'incompatibilità rispetto ad altri partiti, movimenti politici o associazioni non riconosciute. Procederemo alla verifica della militanza, come si faceva una volta, per il mese di novembre da parte delle sezioni, con deliberazione a dicembre, per decretare eventuali declassamenti, quindi non solo il declassamento come sanzione disciplinare, ma anche per il fatto se uno non milita è impossibile che continui a fare il militante. È stato fatto uno specifico riferimento rispetto agli obblighi degli eletti, che non tutti rispettano, né a livello morale né a livello sostanziale. E siccome non è giusto che solo alcuni concorrano, è prevista anche la possibilità per questo motivo di attivare le sanzioni disciplinari, e credo che una cosa così giusta non l'avessimo mai prevista. Provvedimenti disciplinari che vengono semplificati nei termini che le sanzioni restano sempre le stesse, ma viene tutto semplificato avvicinato al territorio. Oggi tutto finiva al Comitato di Disciplina e Garanzia a livello centrale. Quest'oggi la proposta di sanzione viene fatta dal Consiglio provinciale e viene assunta dal Consiglio direttivo regionale. Eventuale organo di appello è il Comitato Disciplinare e Garanzia. Questi per tutti sono. Nel caso di membri che hanno cariche federali, ovvero siano eletti in strutture sovraprovinciali, quindi dal consigliere regionale in su, l'organo proponente sarà il direttivo regionale, l'organo che acquisisce il provvedimento è il Comitato di Disciplina e di Garanzia e l'organo di appello è il federale. Un ritorno di una vecchia delegazione territoriale: è stata reinserita nello statuto la circoscrizione, che è un organo di coordinamento fra le varie sezioni cittadine e di cui si è sentita una certa mancanza. Oggi è previsto nello statuto, ci sarà un regolamento che normerà la circoscrizione. Se le regioni dovessero volerlo includere nel loro statuto, lo faranno al prossimo congresso regionale e in quella sede potranno farlo. Per concludere, l'argomento più discusso è stato quello del dare la possibilità del voto ai sostenitori per le sole elezioni delle sezioni. Molto discusso, però io credo che prima di affermare una cosa o un'altra, io guardo sempre i numeri. Se io mi rendo conto che il 42% delle sezioni hanno più soci ordinari militanti che soci ordinari soci sostenitori, è evidente che quel militante non porta neanche una tessera di sostenitore. Aggiungo, se l'8,96% delle sezioni negli ultimi anni hanno fatto 0 sostenitori, mi chiedo che cosa sia nel mondo a fare. Di queste, il 34% ha una percentuale SOS inferiore all'1, e io credo che non siano i numeri corretti, e per il futuro sarà necessario definire un rapporto che ciascuno sarà tenuto a rispettare, perché alcune sezioni, e siamo andati proprio a farcele passare una per una, da 10 anni contano 5 militanti e sono sempre gli stessi e non fanno una tessera da sostenitore. Io non dico che sia giusto o sbagliato, ma se in una sezione non si fanno nuove militanze e non si fanno nuovi sostenitori, mi chiedo che cosa si sta a fare. Comunque, per evitare, perché anch'io ho avuto quel timore di quello che dovesse arrivare con un pacchetto di tessere fatte magari sotto elezioni comunali, è stato rinviato a un regolamento federale la definizione di un minimo di anzianità.
Io oggi l'ho pensata nei termini di prevedere a livello federale un minimo e un massimo e poi demandare a livello delle singole regioni di definire qual è l'anzianità minima richiesta, perché credo che sia completamente diversa oggi l'esigenza della Lombardia rispetto a quella della Basilicata, perché hanno la necessità di strumenti flessibili e che comunque portino a un'apertura del movimento. Chiudo ringraziando chi ha lavorato a questo statuto: Aldo Morniroli, Maurizio Bosatra, Alessandro Panza, Andrea Paganella, Alberto Di Ruba, oltre i 3 vice segretari federali. Hanno fatto un lavoro piuttosto intenso. E una cosa, perché quest'oggi finisce la vita di quel Consiglio federale fatto dai 5 soci fondatori. Quindi siamo morti, io, Giancarlo, tutti gli altri. Però un ringraziamento a quei soci, perché sono dei pazzi incoscienti, perché nel momento in cui tu fai un'associazione e non hai ancora nominato l'amministratore, ciascuno di noi era responsabile in solido, con la famiglia e tutto il resto, di quegli avvoltoi con i debiti e i crediti che girarono per aria. E un particolare ringraziamento voglio farlo a Giulio Centemero, che si è preso la bega di fare l'amministratore della Lega Nord, della Lega Salvini Premier, di tutti quelli, perché l'abbiamo fatto anch'io, Giancarlo, e gli amministratori, e non vai a letto e mica sempre dormi. Quindi un applauso a chi ha dato veramente tanto nel movimento. E visto che non ci sono proposte emendative che dovevano pervenire entro le ore 13 di martedì, io sottopongo alla valutazione del Presidente il fatto di mettere al voto lo Statuto nel suo complesso. Grazie. Benissimo. Allora, bene. Io direi che innanzitutto credo il notaio possa constatare la presenza del numero legale e tutte le circostanze, diciamo così, utili per poter procedere alla votazione. Quindi io metto in votazione lo statuto. Chi è a favore alza la mano. Non l'ho ancora indetta e l'avete già... Va bene. Allora, chi è a favore alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Direi... Ok? Chi vota in senso contrario può naturalmente... No, io sono il presidente, scusi, non ho mai votato in vita mia, ho fatto il presidente per 100 anni. Allora, chi ha votato in modo contrario e vuole fare risultare, non è obbligatorio, il proprio voto contrario, lo può fare presente al notaio, che naturalmente ne prende atto. Chi si astiene? Direi che il nuovo statuto è stato approvato. Benissimo, grazie. Allora, adesso si apre la fase degli interventi dei delegati. Questa fase è una fase che ha previsto preliminarmente l'iscrizione di coloro che intendono intervenire. Per l'economia dei lavori, come ai segretari regionali delle regioni più piccole, direi di prevedere la durata massima dell'intervento in 3 minuti. Chi si è iscritto e intende revocare la propria intenzione all'intervento viene al tavolo della Presidenza e lo comunica. Io comincio a chiamare in modo che siano pronti a salire sul palco i primi 3 interventi. Naturalmente, qualora l'interessato chiamato non salga sul palco per l'intervento, è automaticamente depennato e non recuperato. Quindi chi è interessato a intervenire è pregato di rimanere in aula. Allora, i primi 3 interventi previsti sono quelli di Davide Bergamini, Luca Sammartino e Sonia Viale. Quindi io chiamo sul palco per i suoi 3 minuti di intervento Davide Bergamini.
Prego Bergamini, vai. Grazie Presidente, grazie a tutti i militanti che oggi partecipano a questo congresso. Ho voluto fare questo intervento che non è facile dopo i tanti big che hanno parlato prima di me, ma quello che emerge da oggi è che credo che sia un'aria di grande positività per la Lega. Io voglio ringraziare Matteo Salvini perché in questi anni ci ha dato l'opportunità di affrontare grandi sfide. Credo che non solo da parlamentare ma anche da sindaco possa dire che Matteo è stato un grande valore aggiunto anche sui nostri territori durante le elezioni amministrative, nelle amministrazioni locali, perché ci ha dato la possibilità di affrontare sfide che probabilmente in alcuni territori non saremmo stati in grado di portare avanti. Oggi però da questo congresso credo che ci sia la possibilità di ripartire, di affrontare grandi sfide. Si è detto che la Lega è il collante all'interno del centrodestra e io condivido pienamente, perché ho sentito più volte parlare di identità, di libertà, ma credo che la Lega sia sinonimo principalmente di idee, quelle idee che oggi nascono, portano avanti e permettono di portare avanti progetti per il nostro Paese e che... Scusa, aspettati un secondo. Allora, chi intende uscire dall'aula deve uscire. Quindi io mi fermerei per 30 secondi, perché come ho spiegato nel mio intervento, il delegato vale come il ministro e quindi ha il diritto di parlare con il clima adatto. Quindi chi non è interessato è pregato di uscire rapidamente dalla sala. Grazie. Grazie Presidente. Quindi quello che volevo dire, abbiamo tante sfide da affrontare, delle sfide che sono principalmente quelle dell'Europa, un'Europa che in questi anni ha imposto ostacoli, ci ha imposto divieti e non è sicuramente quell'Europa dei popoli per cui è nata. Io credo che la Lega possa essere determinante a livello europeo, all'interno del governo italiano, essere quel partito che ha portato idee, che ha permesso in questi 2 anni e mezzo di governo di portare avanti tante battaglie storiche della Lega, e quello che ti chiediamo Matteo insieme a tutti noi è che siamo sicuri riusciremo a diventare di nuovo il primo partito in Italia, perché abbiamo i numeri, abbiamo gli amministratori, abbiamo le idee e con la tua guida che hai dimostrato anche nei momenti più difficili di riuscire a portare avanti un movimento, di riuscire comunque a tenerlo saldo a quelli che sono quei valori che la Lega ha fin dall'inizio, da quando è nata, senza mai perdere l'identità, ma riuscire ad innovare. E nella politica credo che sia fondamentale, come in tutti gli ambiti, da quelli economici, da quelli produttivi, riuscire a dare innovazione e quindi idee nuove, senza dimenticare le nostre radici, senza dimenticare le nostre identità. Allora, in diretta abbiamo, ve l'ho detto, 2 inviati speciali, abbiamo il direttore Giovanni Sallusti, siamo già in collegamento con lui e con un importantissimo ospite. Ciao, Giovanni, mi senti? Eccoci qua, ci senti? Sì, benissimo, prego. Perfetto, allora siamo qui col ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che ha appena fatto il suo intervento al congresso della Lega. Le volevo trasmettere questa impressione, ministro, poi mi dica lei. Ci sono 2 parole d'ordine, secondo me, no? Che smentiscono una certa caricatura del mainstream, e sono unità e continuità. Unità, vabbè, plasticamente la si vede nella candidatura unitaria di Matteo Salvini alla segreteria. Continuità è stato un po' un tema ricorrente nei vari interventi, come in realtà la battaglia storica per l'autonomia dei territori rispetto al centralismo corrisponde anche alla battaglia, diciamo, rispetto al superstato europeo, no? Che imbriglia le libertà delle nazioni, dei popoli europei. Ecco, quindi mi sembra che oggi il grande perdente sia il mainstream, ecco, quantomeno. Intanto un saluto caro a tutti voi. La battaglia della Lega, la rivoluzione della Lega è dalle sue origini la rivoluzione della libertà. Lo ricordavo, è la rivoluzione di quei tanti italiani per bene che si rimboccano le maniche ogni giorno, che lavorano per la loro famiglia, per il loro paese, che
vogliono un'Italia sempre più moderna, sempre più prospera, che detestano la decrescita felice e che vogliono il principio di responsabilità. Il principio di responsabilità si declina in tanti modi, si declina a livello istituzionale dal punto di vista dell'articolazione federalista o autonomista dello Stato, si declina anche il principio che ho più volte cercato di affermare anche all'interno dell'azione mia, ministeriale, cioè chi rompe paga, chi sbaglia paga. E allora non dobbiamo avere timore di affermare questi grandi valori, i valori della libertà, il valore della prosperità, della ricchezza, che tutti noi in qualche modo con il lavoro, con l'impegno, con la creatività, con l'entusiasmo siamo chiamati a realizzare. Il valore del lavoro richiamato prima, questo straordinario valore costituzionale che è troppo spesso dimenticato, il valore anche dell'autorità, che non ha nulla a che vedere con l'autoritarismo, che significa banalmente rispettare l'insegnante quando questo spiega, rispettare il poliziotto, insomma, è la rivoluzione delle persone per bene, e in questo c'è una straordinaria continuità. L'unità è rappresentata da colui che nel 2013 ebbe la straordinaria intuizione di comprendere che questa rivoluzione della libertà, questa rivoluzione che affratella tutti gli italiani per bene, riguarda dal Trentino sino alla Sicilia, riguarda tutti noi, tutti gli italiani. Perfetto, detto che questa è una linea anzitutto culturale, ma una visione del mondo, del paese, della diversa articolazione dell'Europa, insomma, questa è la linea messa oggi dal Congresso. Come questa linea si traduce nelle politiche qualificanti del suo Ministero? Quali sono i punti cardine di questa linea dal punto di vista della sua delega particolare, importantissima per il Paese? Beh, parliamo di lavoro, parliamo di futuro dei giovani, la riforma dell'istruzione tecnico-professionale è stato un pilastro proprio per dare un lavoro in tempi rapidi, straordinarie opportunità occupazionali ai nostri ragazzi, per dare anche competitività alle nostre imprese. La riforma del voto di condotta, dei lavori socialmente utili, o come ho preferito chiamarli, attività di cittadinanza solidale, per far capire che vi è una responsabilità a cui tutti noi siamo chiamati quando violiamo la legge, quando un giovane aggredisca un proprio compagno o aggredisca un proprio insegnante, deve rispondere dei comportamenti, così come quando durante un'occupazione qualche teppista devasta la scuola, deve pagare per i danni che ha cagionato. Poi c'è tutto il tema dell'educazione civica, delle nuove linee sull'educazione civica che mettono al centro la cultura del rispetto verso la donna, ma del rispetto verso chiunque. C'è la centralità della persona con la personalizzazione dei programmi scolastici, il docente tutor, ma proprio quella scuola capace di valorizzare i talenti di ognuno, il merito, e cioè non il raggiungere risultati di eccellenza che solo pochissimi potrebbero raggiungere, ma consentire che con l'impegno chiunque possa raggiungere, esplicare al meglio i propri talenti, possa valorizzare le proprie abilità. E poi c'è tanto altro ancora, ovviamente. Pensiamo ad Agenda Sud e Agenda Nord per riunire l'Italia, per far sì che si faccia una seria battaglia contro la dispersione scolastica. C'è il piano estate per dare un punto di riferimento ai nostri giovani che non si possono permettere vacanze quando la scuola chiude. C'è anche una vera politica di integrazione dei ragazzi stranieri che non conoscono la nostra lingua, con il potenziamento della lingua italiana. Ci sono i programmi scolastici, le cosiddette indicazioni nazionali per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria, dove ritorna la storia dell'Occidente, la centralità della storia dell'Occidente, dove si torna a valorizzare la nostra lingua, la grammatica, la sintassi, le poesie a memoria, l'etica, i riassunti, il latino, ma anche la matematica. Abbiamo varato un piano tra i primi paesi al mondo per diffondere l'intelligenza artificiale nelle scuole, per valorizzare e personalizzare sempre di più la didattica. Ecco, insomma, tante azioni concrete, ma con una idea unificante, valori fondamentali, i
i grandi valori che hanno in fondo, in definitiva, ispirato la nostra civiltà. Le farei un'ultima domanda personale. Che impressione le ha fatto ascoltare le parole di Elon Musk, che qualcuno dipinge come una sorta di nazista dell'Illinois, in realtà uno dei più grandi geni visionari della contemporaneità? Che impressione ha avuto? Elon Musk ha parlato di democrazia, ha parlato di libertà, ha stigmatizzato i nemici della libertà di opinione e ha soprattutto lanciato una straordinaria proposta che sarebbe destinata a risolvere i problemi attuali, e cioè un tavolo per arrivare a una eliminazione dei dazi dell'America verso l'Europa, dell'Europa verso l'America, in modo che ci sia una grande comunità di libero scambio dove vinca ancora una volta il valore della libertà. Grazie mille Ministro per essere stato ai nostri microfoni. Io Pierluigi ti ridarei la linea e ci sentirei a breve per un bilancio finale dei lavori. Benissimo, noi siamo qua. Allora, avete sentito, proseguiamo. Mi dicono che adesso ci sono gli interventi dei congressisti che dovrebbero proseguire fino circa alle 21, quindi vi forniamo questo servizio, grazie anche ad Andrea, e adesso torniamo ad ascoltare insieme la diretta dal palco di Firenze del congresso leghista, e poi tra un po' sentiremo anche uno speciale liberamente di Giovanni Sallusti. Il 90% degli abitanti di Ostia sono persone per bene e Matteo Salvini con me è entrato in quelle case e noi non abbiamo paura di farci quelle foto che possono essere scomode, perché le mani le stringiamo e abbiamo il coraggio di dire che Ostia è per bene. E oggi sappiamo che quel commissariamento per mafia è stato molto probabilmente illegittimo, perché a dirlo è stato l'ex prefetto Gabrielli. Lo abbiamo sempre detto e siamo stati tacciati di essere mafiosi, ma non lo siamo, non abbiamo paura. E come si diceva a Sant'Agostino, la speranza ha due bellissimi figli e uno è lo sdegno per le cose che sono, la speranza, ma soprattutto il coraggio. Grazie Matteo, sempre con te. Grazie a Claudio Durigon che mi ha portato nella Lega con questi stimoli e questi valori. Grazie a voi. Grazie. Allora, mentre Cardone si approssima al palco, avverto Pasqualino sarà il successivo, quindi si prepari. I delegati che si erano iscritti a parlare e si sono anche candidati al Consiglio federale, in virtù del regolamento non possono intervenire, quindi sono automaticamente depennati. Quindi avverto i candidati al Consiglio federale che siano iscritti a parlare non possono farci campagna elettorale, tra virgolette, nel dibattito. Prego Cardone, 3 minuti. Posso? Allora, buonasera a tutti, saluto il segretario federale Matteo Salvini. Io sto proprio qui dietro di casa e da vecchio leghista, 30 anni di iscrizione quest'anno, sono orgoglioso, Matteo, lo dico a te per dirlo a tutti, perché finalmente si fa un congresso federale della Lega a Firenze e in Toscana. Mi riempie, guarda, veramente, dopo 30 anni di iscrizione e di attività, sono veramente orgoglioso di questo e non sono parole vane. E poi dico un'altra cosa, altre 2 cose veloci. Questa è la terra del Granducato di Toscana, non scordiamocelo, che nacque grazie anche al Papa Pio V nel 1569, quindi oltre 300 anni di storia, prima sotto i Medici, poi sotto i Lorena. Noi eravamo uno Stato tra i più moderni dell'Europa di allora, quando il Granduca Pietro Leopoldo nel 1786 emanò una serie di riforme, oggi si direbbe delibera, per cui veniva abolita la pena di morte, la riforma penale, però antesignana di quello che si fa oggi e anche in maniera più moderna, guardando ai tempi di allora, la riforma delle comunità, perché che poi ha dato il là, diciamo,
all'attuale riforma dei comuni della Toscana, che sono 273. Pietro Leopoldo era molto avanti e poi mi sembra l'abbia accennato il mio amico, mi posso permettere, visto che ci si trova anche in Versilia, Andrea Crippa. Questa è la terra e la città di Oriana Fallaci, non dimentichiamocelo. Purtroppo Oriana è morta a pochi metri da qui, nella clinica Santa Chiara di Piazza Beccaria. Noi ogni anno, io avevo fatto un comitato, quest'anno riprenderemo le letture fallaciane e quindi spero che ci sia tanta gente. Chiaramente l'invito arriverà anche a te, Matteo, insomma a tutti i massimi dirigenti della Lega. Io direi che questo titolo mai è stato più appropriato, il coraggio delle libertà, perché ti posso assicurare che anche se sono cambiati i tempi, veramente a fare una certa attività per la Lega a Firenze e in Toscana non è semplice. Io mi ricordo quando lavoravo in banca mi fecero anche i volantini contro, perché io ero uno di quelli che si esponeva, quindi teniamo conto anche di questo. Io sono onorato di essere il vice segretario provinciale di Firenze, con l'amico Federico Puzzolin si fa una grossa attività sul territorio e c'è una provincia sana che ci dà ancora tante soddisfazioni e l'impegno nostro sarà quello dalla prossima settimana di ripartire a testa bassa, però con cervello, e di incrementare ancora di più il numero dei soci. Ecco, questo ci tengo a dirlo. E poi voglio anche dire, Giancarlo, voglio dire questo, che io sono fra i sostenitori e i firmatari della mozione, quella Ceccardi, Cividin e Silvia Sardone, però ho firmato anche con molta volontà anche la mozione, quella del, diciamo, che parte dal Veneto sull'autonomia. Grazie Marco, grazie. Allora Giovanni Pasqualino, si prepari Gherbassi, grazie. Buonasera a tutti, buonasera a questa famiglia, a questa grande famiglia. Per me è davvero un grande onore poter parlare durante un congresso federale. Leggo l'intervento perché ho paura di dimenticare alcuni passaggi. Voglio iniziare il mio intervento con un sentito ringraziamento ai tanti militanti pisani presenti, un ringraziamento particolare a chi ha dato la propria disponibilità e che da giorni lavora per questo congresso. Ringrazio anche la nostra consigliera regionale, i nostri deputati, eurodeputati pisani che si spendono giornalmente con abnegazione per il territorio. Ringrazio chi ha sempre creduto nel progetto della Lega, a chi non si è mai arreso, a chi ha continuato a combattere con determinazione per difendere i nostri valori. E soprattutto voglio ringraziare Matteo Salvini, che ancora oggi sostengo con convinzione e orgoglio. Grazie doveroso ai militanti storici, la vera colonna portante del nostro movimento, e grazie anche a chi si è avvicinato da poco, ai nuovi sostenitori e militanti, a chi col sole, la pioggia, il vento continua a stare in mezzo alla gente, dedicando tempo ed energie alla nostra comunità. Ringrazio inoltre il nostro segretario regionale Luca Baroncini per l'impegno che mette giornalmente e per l'entusiasmo che diffonde fra i nostri iscritti. Dopo questi doverosi ringraziamenti, permettetemi di ringraziare anche gli opportunisti. Sì, proprio quelli che sono andati via per interesse, quelli che hanno smesso di credere nella Lega solo perché non hanno più una poltrona sotto il culo, scusate il francesismo. Li ringrazio perché per ogni gentildonna e gentiluomo di questi che esce, la Lega ne tessera altri 10, 15, 20. E i numeri lo dimostrano. Nella provincia che ho l'onore di rappresentare da segretario, il 2024 si è chiuso con un significativo aumento di iscritti,
e nel 2025 abbiamo già superato di gran lunga le nostre aspettative. Come in tutte le famiglie è fisiologico avere discussioni, ma se si vuole migliorare qualcosa si fa all'interno, si fa nei congressi. Questo è il momento giusto per esprimere il proprio pensiero, facciamolo qui, evitiamo di dare spettacoli agli avvoltoi esterni, restiamo uniti, raggiungiamo i nostri obiettivi, portiamo avanti le nostre battaglie, siano esse storiche o nuove, devono patire, devono invidiarci, devono temere il popolo della Lega. Militare in questa regione rossa non è mai stato facile, in passato nelle nostre città non potevamo nemmeno distribuire un volantino senza essere attaccati, derisi, accusati, perfino perseguitati. Ma non ci siamo mai fatti intimorire, non ci siamo mai fermati. Arrivo, Presidente, all'ultimo rigo. Nessuno potrà mai fermarci perché non si può arrestare un popolo in cammino. Salto perché è scaduto il tempo, quindi dico andiamo avanti, più uniti che mai perché nulla è impossibile e lo abbiamo dimostrato. Matteo, Pisa è con te. Viva la Lega, viva la Toscana, viva Pisa e forza Matteo Salvini. Grazie. Gerbassi Ivo, si prepari Claudio D'Amico. Grazie. Buongiorno a tutti, sarò molto breve, vi confesso che sono anche un po' emozionato di parlare al Congresso federale. Io mi sono avvicinato alla Lega nel 2012, ero un ragazzino senza la barba e insomma sono diventato uomo nella Lega. Devo dire che negli anni la mia convinzione politica è andata sempre in aumentando, ho sempre cercato di approfondire e ho capito, ma già lo pensavo ai primi tempi, che essere militante della Lega non è soltanto avere una tessera di partito in tasca, non è un movimento normale, ma è un movimento che si basa e affonda le sue radici non solo su quelli che ci hanno preceduto negli anni 90, ma ben prima, su quei guerrieri che hanno difeso la nostra Europa nei secoli precedenti. E io credo che noi continuiamo a rappresentare questa continuità con quei guerrieri che hanno difeso la cristianità e ci permettono oggi di essere liberi. Penso per esempio all'azione sul mio territorio di amministratori come l'Anna Cisint, che ci difendono da quella che è un'invasione da parte di forze esterne che vogliono imporre le loro regole sul nostro territorio. Ecco, io penso che se siamo forti, se siamo uniti come Lega, siamo dalla parte giusta della storia e penso sinceramente che non ci potrà fermare nessuno. Grazie, viva la Lega, viva la libertà, grazie al segretario per quello che hai fatto in questi anni e grazie per quello che vorrai fare. Grazie Gerbassi. D'Amico sul palco, si prepari Billy. D'Amico è presente? D'Amico non c'è. Ah, c'è. Allora, dov'è che? Eccolo, l'ho chiamato già prima. Allora, D'Amico, si prepari Billy. Buonasera a tutti amici leghisti. Allora, oggi quando sono arrivato all'accredito mi hanno detto sei il nono per anzianità di militanza di tutto il congresso. E in effetti devo dire che io sono entrato in Lega quando avevo lo sconto sui viaggi come ragazzo, come giovane, adesso mi sto avvicinando inesorabilmente allo sconto degli anziani. Quindi sono passati, pensate, 34 anni. E come faccio a essere ancora dopo 34 anni in Lega? Allora, coerenza forse è uno dei temi, perché quando tu hai degli ideali, dei valori e pensi che questi siano fondamentali e non vuoi che qualcuno li distrugga, probabilmente li metti davanti a tutto il resto. E noi della Lega, che siamo entrati tanti anni fa, abbiamo questo nello spirito: mettere davanti ai nostri interessi personali questi valori, questi ideali, queste cose che noi riteniamo che siano fondamentali da trasmettere poi ai nostri figli per il domani. E io lo dico perché
In questi 34 anni sono entrati tanti. È bene che arrivino tanti nuovi militanti, tanti nuovi iscritti, tanti nuovi amministratori. Io ho fatto tante cose in questi 34 anni, ma ho avuto anche dei momenti dove non avevo nessun incarico e non ho fatto come quelli che non sono più parlamentari, che perché non hanno più il posto sono andati contro il partito. Perché uno deve entrare nel partito e deve crederci, perché c'ha un ideale, perché ha dei valori e perché voglio ricordare una persona che sembrerebbe molto lontana da noi, che è Martin Luther King, che nel 1963, alla fine di quella marcia per la libertà, lui si batteva per la libertà dei neri di America, dalle catene che li vincolavano. Ecco, lui disse: ho un sogno, I have a dream. Ecco, noi abbiamo avuto un sogno, quello della libertà, e lo portiamo ancora avanti. E chi entra in Lega deve venire per un sogno, il sogno di libertà dei nostri popoli, per la nostra identità, per i valori in cui noi crediamo e non per la poltrona. Quindi quello che voglio dire a quelli che sono entrati, e qualcuno ce lo siamo trovato, che è venuto solo per quello, guardate che la Lega ha gli anticorpi, perché poi vi individuiamo e vi buttiamo fuori. Allora, qui siamo nati come fratelli su libero suolo e dobbiamo esserlo ancora, dal nord a sud. Quel sogno che Matteo Salvini ci sta dando e che continua la linea di Umberto Bossi e di Roberto Maroni è importante, perché lui ha saputo aggiornare un progetto politico al momento storico. Non si può pensare, lo dico ai vecchi militanti che dicono: ah, ma la Lega è sempre quella, perché noi nel cuore siamo sempre quelli, solo che sono passati, da quando sono dentro io, 34 anni. Non si può tenere fermo un progetto politico 34 anni nello stesso modo. Il merito è perché io ho sostenuto Matteo Salvini dall'inizio, perché è riuscito ad aggiornare un progetto politico e a far sì che in tutto il territorio italiano la voglia di libertà, la voglia di sostenere le identità locali che sono tanto forti, deve essere di tutti ed è di tutti noi. Adesso non ci dobbiamo più togliere le catene di Roma, ci dobbiamo togliere le catene di Bruxelles, è da lì che ci mettono le catene, è da lì che ci chiudono, è da lì che ci dobbiamo liberare. E Matteo è l'unico in questo governo che gestisce l'Italia in questo momento che sotto l'aspetto internazionale ha tenuto una linea ferma. Grazie Matteo, col cuore te lo dico, perché hai tenuto la linea della libertà e dell'identità dei popoli d'Europa. E tutti gli altri la stanno svendendo questa linea, si stanno svendendo e si sono svenduti ai poteri forti europei, che sono quelli che vogliono farci armare e andare in guerra contro la Russia, che io lo dico, io ho subito come Matteo e come altri attacchi qualche anno fa pesantissimi, perché dicevano che noi portavamo i rubli, ci hanno fatto il pelo e contropelo, fino all'ultimo pelo di non vi dico dove, ma di rubli non ce ne sono venuti fuori. Perché non fate quel pelo a quelli del PD che dal Qatar i soldi li hanno presi? E perché non lo fate a quelli dei 5 Stelle che li hanno presi dal Venezuela? Allora la Lega ha dimostrato di essere integerrima e quando Matteo è stato in Russia e siamo stati in Russia abbiamo chiesto, e il progetto era fare una nuova pratica di mare. Ricordiamo Pratica di Mare, era il 2002, Berlusconi riuscì a mettere allo stesso tavolo la NATO e la Russia per evitare problemi futuri. Se il progetto della Lega, che la Lega non andava là per chiedere soldi, andava per un progetto politico di una nuova pratica di mare e di evitare una guerra che poi invece è arrivata. Quindi la lungimiranza di questa segreteria è innegabile. Chi ha qualcosa da dire in contrario è in malafede, probabilmente perché non c'è più quella poltroncina che tanto amava, e guardiamo caso che nel nord soprattutto quelli che sono i più acerrimi nemici adesso della Lega sono quelli che non hanno più avuto la poltrona. Non va bene così, signori. Noi siamo qua per il cuore e non molleremo. Grazie. Grazie Claudio. Simone Billi, si prepari Landi. Simone Billi c'è? Simone Billi non lo vedo, quindi si intende che abbia rinunciato. Landi Marco.
A seguire Sasso. Si prepari Rossano Sasso, grazie. Cari amici della Lega, cari amici venuti da ogni parte della meravigliosa nostra splendida Italia, benvenuti a Firenze, benvenuti in Toscana, benvenuti nella terra degli ex comunisti coi Rolex, oggi comunisti pentiti di aver comprato una Tesla. Sì, benvenuti nella Toscana che deve cambiare, nella Toscana che deve trovare un nuovo rinascimento. Oggi siamo ospiti qui alla Fortezza, tra queste mura che hanno rappresentato tanta gloria per la nostra regione. Questa è la terra di città meravigliose e di borghi antichi, che ancora oggi raccontano al mondo intero la grandezza delle nostre radici. Già, quelle radici dove nel 1197 a San Genesio nasceva la Lega di San Genesio. Già, allora si chiamava Lega, non è un caso, è destino, è identità, è visione. Sì, amici, lo spirito della Lega è nel sangue di questa terra. La Toscana non ha mai smesso di essere un faro di cultura, tradizioni e identità forti. Un'identità che sa confrontarsi, anche scontrarsi, ma che si unisce quando c'è da difendere i propri valori, esattamente come fa la nostra Lega. Discute, si confronta, ma poi si unisce e vince. E governa bene, perché governare bene non è uno slogan, è un dovere. E noi lo abbiamo dimostrato, grazie a voi, ministri, presenti, sottosegretari, che ci rappresentate in questo governo della nazione. Negli ultimi 10 anni in Toscana abbiamo conquistato città, territori, cuori, abbiamo vinto in 7 capoluoghi di provincia come coalizione, 7 capoluoghi di provincia su 10 in Toscana. E non solo abbiamo vinto, abbiamo migliorato, abbiamo consolidato, abbiamo convinto. Questo vuol dire una cosa sola: la nostra classe dirigente è pronta e tra pochi mesi sarà pronta a guidare anche questa meravigliosa regione. Una regione che non può più restare ostaggio di chi ha dimenticato il significato della parola alternanza, di chi predica il cambiamento ma pratica solo la conservazione. E allora guardiamo in faccia la realtà. Di fronte abbiamo una sinistra che non sa dove andare, che non ha una visione, una sinistra che alza l'IRPEF dall'oggi al domani, 260 milioni di euro per ripianare il bilancio della sanità, una sinistra che promette e poi fa marcia indietro sul CPR, sulla multi-utility, sulle strade. È la politica del gambero. Ma noi siamo gente di terraferma, di roccia, di concretezza. Noi camminiamo avanti. I toscani non chiedono miracoli, chiedono rispetto, risposte, un governo che non lasci indietro nessuno, che protegga i più fragili, che garantisca sanità, sicurezza, collegamenti per tutti, anche per chi vive nelle aree più marginali, a partire dall'isola dove io provengo, che è l'isola d'Elba nell'arcipelago toscano. Questa è la nostra sfida e noi amici saremo pronti, più che pronti. E qui entra in gioco la Lega, una Lega che da oltre 30 anni ha fatto una scelta chiara: stare dalla parte della libertà, dei cittadini, della comunità. Eccoci in diretta e possiamo dire uno speciale liberamente col direttore Giovanni Sallusti che abbiamo in collegamento. Mi senti? Eccomi, ciao Pierluigi, tu mi senti? Benissimo. Allora, ho detto... Speciali, ti ringrazio per questa maratona fiume che hai eroicamente tenuto in postazione. Allora, viva gli eroi. Ascolta, volevo chiederti, intanto è la domanda che ti avevo pronunciato ieri, facciamo bilancio alla fine del primo tempo, ma prima ancora, Elon Musk, dategli la tessera della Lega, perché per quello che ha detto su burocrazia, sulla libertà di parola, sull'immigrazione, le parole sull'immigrazione sono impressionantemente leghiste, e anche e abbiamo capito che nelle intenzioni i dazi sono comunque un provvedimento che non si pensa debba restare per sempre. Allora, da dove vuoi cominciare?
No, ma hai assolutamente ragione, tessera di platino sarebbe da consegnare a Elon Musk, che penso abbia delle carte di platino anche, come dire, più robuste, ma sicuramente lui ha fatto una sintesi, secondo me, del senso dei lavori di questa prima giornata o primo tempo, come lo chiamavi tu, che è, se vuoi, è racchiusa in quello slogan. Spesso gli slogan degli eventi politici ovviamente, come dirti, concedono spazio alla retorica, al marketing, però il coraggio della libertà, oggi questa parola è messa anche riempita di senso, no, in realtà. Perché la grande battaglia storica, se vuoi, no, quella a difesa della libertà dei territori contro la cappa dello Stato centralista, oggi è riemersa prepotentemente, no? Altro che archiviata. C'è stato un Calderone in grande forma, per esempio, no? Che ha raccontato come il percorso sia tutt'altro che fermo. È poi emersa la questione della libertà rispetto a quello che molti negli interventi hanno chiamato il super stato di Bruxelles, e quindi sono un po' commosso perché tu sai che sono uno scatenato liberista e il super stato era anzitutto il nome che dava la signora Thatcher, no? All'Unione Europea, che stavano costruendo secondo lei malamente in modo dirigista e ideologico, come in effetti oggi dobbiamo constatare. Tutto questo ha trovato sua un'apoteosi nell'intervento di Musk, che è stato un manifesto libertario proprio, no? E lì c'è una visione. Ecco, io ho visto in altre piazze, che se vuoi politiche di oggi, che c'erano le TikToker che portano la gente a Roccaraso, ecco, oggi qui, che piaccia o meno, c'era una visione che Musk ha rappresentato al 101%. Sì, ha colpito anche la sua, abbiamo visto certe immagini, è anche esuberante, invece è una compostezza quasi da politico consumato, e anche quando Salvini gli ha ricordato il terrorismo, gli ha ricordato quello che è successo in Lazio con il deposito delle Tesla, che francamente sarebbe una cosa, parliamone, perché è una cosa gravissima. È una cosa gravissima che ovviamente i giornaloni hanno messo, quando va bene, a pagina 37 in breve, ma come dire, si sta sdoganando il fatto che in Italia, ma non solo, in Europa e anche negli Stati Uniti, negli stati, diciamo, democratici soprattutto, si possono organizzare squadracce che assaltano un'azienda privata, e questo passa come lotta politica. No, questo, come ha detto Musk, è terrorismo, no? E anche qui, se vuoi, c'è la differenza tra... Qui c'è la sensazione che come uno può condividere, no, le singole parole d'ordine, ma si sia sintonizzati con la storia, con quello che sta accadendo, con quello che è il senso del trumpismo, se vuoi, no? Ecco, su altri fronti c'è la sensazione che sia rimasti un passo indietro sulla storia. Qualcuno addirittura è rimasto negli anni 70, tant'è che si dedica alla violenza politica. Ecco. Siccome abbiamo anche visto tante volte, no? Quando succede un episodio, magari qualcuno fa dei danni, non succede raramente, dei danni a una moschea, subito colpa della Lega, l'islamofobia della Lega. Qui ci sono stati 2 parlamentari di sinistra che con il loro comportamento, in qualche modo, non sto dicendo, io non sono loro, quindi il collegamento non lo faccio, però al posto loro lo farebbero il collegamento tra l'attentato e quello che hanno detto e combinato quei 2 là. Lo farebbero alla grandissima. Tra l'altro questa storia dell'islamofobia, adesso diciamola con un'espressione filosofica, ci ha proprio un po' rotto le palle, perché se noi prendiamo la parola nel suo senso letterale, no? Vuol dire paura dell'Islam. Beh, francamente io oggi ho paura dell'Islam, non dell'Islam in quanto tale sempre e comunque, ma di articolazioni niente affatto minoritarie dell'Islam, da stati canaglia che incentivano il terrorismo tipo l'Iran, a schegge impazzite che hanno colpito più e più volte negli ultimi anni, se non lustri, nelle capitali europee. Cioè oggi chiunque sia connesso con la realtà e di nuovo non con l'ideologia, mi sembra normale che provi paura dell'Islam. No? Se vuoi, in realtà ideologia è l'altra grande contrapposizione, no? che è emersa oggi, anche parlando di economia per esempio, no? Anche contrapponendo l'economia reale, il tessuto produttivo, soprattutto quello piccolo medio tipicamente italiano, rispetto alle follie del Green Deal o delle restrizioni della natura. Cioè su queste grandi contrapposizioni storiche qui c'è un'agenda, comunque qui c'è un'agenda politica, e di questi tempi non è scontato. Ti devo dire anche che, se vuoi, qui c'è una notizia politica, più di politica, se vuoi politicata magari, no? Che appassiona noi con i stacci, però effettivamente oggi è emersa
l'hanno lanciata in modo prepotente i due capigruppo, no? Molinari e Romeo, e poi è stata ripresa in molti interventi, questa parola d'ordine Salvini al Viminale, no? Nel senso che il ragionamento è: non ci si accontenta di una buona gestione dei flussi migratori rispetto a alla prateria spalancata di certi governi passati, ma si vuole un salto di qualità, e obiettivamente su quel tema fattuale il salto di qualità c'è stato quando quel dossier non l'ha maneggiato Salvini. Beh, questa è una cosa, è un singolo elemento, ripeto, di risico più che di scenario, che però oggi è stato rimbalzato molto e insomma sarà arrivato anche alle orecchie di Palazzo Chigi, immagino. Sì, e anche la rivendicazione delle regioni. L'ha fatta Romeo e non solo. Anche Calderoli, diciamo che nell'intervento di Calderoli ha aleggiato più volte la figura, no, di Miglio, e questo è una buona notizia ed è un'altra smentita. Qui da osservatore ti dico, non mi sembra ci sia una cesura nella storia della Lega, c'è un'evoluzione ovviamente. D'altronde se tu, come dire, se al tuo congresso interviene Elon Musk, vuol dire che sicuramente sei uno che non è indietro sull'innovazione. Però è un'innovazione, diciamo, dentro un'identità. Questa identità oggi possiamo dire che è ben precisa nei suoi confini, ecco, per rivedere un'altra parola chiave, no, che è stata disastrata dal mainstream, confini. Ecco, i confini dell'identità leghista sono molto chiari oggi. Sì, io direi che mi sembra la linea editoriale di questo congresso sia quello proprio di mettere insieme tutta la storia della Lega e presentarla sullo stesso tavolo, e devo dire che da quel punto di vista i lavori mi sembrano riusciti molto molto bene. Ma domani c'è il secondo tempo, e cioè, da vecchio leghista ti dico queste novità che Salvini ha introdotto un po' alla volta: tanti ospiti stranieri, quindi anche al di fuori dei propri confini. Diciamo anche questo viene messo insieme con la vecchia Lega, ma rappresenta anche un passaggio verso il futuro, verso degli ulteriori sviluppi, ecco. Cosa dici? Sì, indubbiamente. Tra l'altro domani, stando diciamo alla curiosità specifica, sarà ovviamente molto interessante l'intervento di Bardellà dopo quell'obbrobrio per qualunque liberale, non c'è bisogno di essere scatenati sovranisti. Per definire un obbrobrio quello che è successo a Marine Le Pen basta essere dei banali liberali, no? Tenersi all'ABC del liberalismo, no? Perché, come sappiamo, le è stata applicata una pena accessoria che non era obbligatoria solo per impedire alla favorita alla corsa dell'Eliseo di correre per l'Eliseo, no? Ecco. Quindi domani sarà molto interessante quello che dice Bardellà per questo. Più in generale, io credo, domani ci sarà la rappresentazione plastica, se vuoi, che c'è un trumpismo anche al di qua dell'Atlantico, no? Cioè che appunto questa visione della Lega è una visione condivisa da molti e sempre più importanti numericamente gruppi politici europei, ed è un po' il trumpismo al di qua dell'Atlantico, no? Perché poi le parole d'ordine sono quelle, e mi sembrano, ripeto, parole d'ordine più connesse con la nostra attualità, con la storia che si fa, rispetto per esempio alla cappa dell'ideologia woke, che è in clamoroso arretramento, per fortuna anche in America. Domani, hai già anticipato cosa ti aspetti. Bardellà è diciamo in un certo senso, passami il termine, la stella, la star, perché con quello che è successo in Francia chiaramente la conclusione dei lavori mi sembra il cammino sta andando veloce, e direi come nelle migliori previsioni per i leghisti. Direi di sì. Domani, tra l'altro, approfittiamo per ricordare ai nostri ascoltatori che ovviamente manderemo la diretta integrale anche domani. Domani ci sarà anche il presidente di Confindustria Orsini, che negli ultimi mesi, direi, no, ha preso posizioni diciamo meno paludate, no, rispetto a certi suoi predecessori, per esempio sull'energia nucleare, per esempio sulle eurofollie, Green Deal e simiglia. Quindi sarà interessante sentirlo. Lo intervisterò io, tra l'altro, ma questo è un di cui, come dire, secondario. È un giorno più, come dire, più mirato alla sintesi finale, che è quella che trarrà Matteo Salvini nel suo intervento finale. Per cui c'è ovviamente molta curiosità, anche per vedere se, come dire, autoribadirà questa questione del Viminale. Ma al di là di questo, io domani mi aspetto ancora più ciccia politica, no?
Oggi è stato non un riscaldamento, come hai detto tu, un primo tempo. Domani credo emergerà proprio, se vuoi, anche lo specifico che la Lega porta al tavolo del centrodestra, no? Che è un tavolo plurale che è stato vincente spesso perché è plurale. Sì, è emerso più volte, la Lega è sempre la stessa, ma è cambiata. Mi ha fatto venire in mente Orsini, era il 2008, c'era un governo di centrodestra e Confindustria era nemica acerrima del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. No, il 2006, perdonami, 2006. Cioè, per anni la Confindustria... Con quella, no, scusa, ma solo perché quella scena che rievochi è veramente significativa, con quella frattura per cui le prime file, no, cioè i grandi industriali erano nemici, poi le ultime file dove c'erano sì. imprenditori invece, come dire, gradivano, ecco. Allora, forse più che la Lega è qualcun altro che è cambiato, mi viene da dire. Sì, certo, sì. Diciamo che se chi rappresenta comunque le imprese, che le grandi imprese italiane, dimostra di essere connesso con la realtà e non con l'ideologia, dal nostro punto di vista sono una buona notizia. Del resto, follie come il Green Deal, come dire, aggrediscono i fatturati, no? Aggrediscono a volte la sopravvivenza stessa di queste aziende. Quindi credo sia anche un salutare istinto di sopravvivenza. Poi domani nella chiacchierata con Orsini ne scopriremo di più, chiaramente. Va bene, non so se c'è altro da aggiungere. Io ti dico l'intervento di Musk, cioè neanche beh sì, era in qualche modo atteso, eccetera, ma secondo me è renderà particolarmente farà ricordare a lungo questo congresso, perché anche il personaggio, sentendolo parlare così colloquiare, è direi discretamente diverso da come viene proposto dai media, eccetera. Si è visto una figura che colpisce e che è intervenuta al congresso della Lega, la cosa più importante. Ma certo, io faccio sempre questa battuta, ma perché veramente è una cosa straniante, no? E spesso ci dipingono Elon Musk come il nazista dell'Illinois, no? Come un pazzo estremista, folcloristico. Cioè Elon Musk è adesso a semplificazione e mezzo, ma è una sorta di contemporaneo Leonardo da Vinci, cioè è uno che non solo ha delle visioni, ma che porta la stessa, se vuoi, gli stessi confini dell'umano a superarsi, perché uno che ha in programma di andare su Marte e è un programma credibile che sta rispettando, non è una chimera, beh, già solo questo, come dire, basterebbe per riconoscerne una comunque oggettiva grandezza. Per citare il sistema Starlink, no, che ha rivoluzionato la tecnologia satellitare e che tra l'altro, come dice spesso giustamente la Lega, sarebbe interesse nazionale dell'Italia avere. Primo perché nessuno ha quella tecnologia così all'avanguardia e raffinata. In secundis perché gli unici forse che potrebbero pareggiarla sono la Cina, quindi il Partito Comunista Cinese. Ecco, diciamo che io continuo a preferire Elon Musk al Partito Comunista Cinese. Ah beh, siamo in due. Allora, Giovanni, non so se hai ancora qualcosa da aggiungere, perché altrimenti ti lascio ai tuoi impegni. Noi, come hai pronunciato, andiamo fino in fondo con la diretta. Fammi dire una frase: hai parlato di eroi, ecco, i veri eroi siamo noi, tifosi dell'Inter, 2-2 col Parma. Questo non lo sapevo, io non voglio essere ipocrita e dirti che mi dispiace, perché sarebbe, come dire, tu sai che sarebbe un'ipocrisia. Ecco, quindi bisogna essere eroi a tifare Inter. Fammi chiudere con una battuta sportiva scherzosa. Anzi, la parola la do a te per salutare i nostri ascoltatori. Grazie davvero del vostro lavoro da studio essenziale. Do appuntamento agli ascoltatori domani col secondo tempo del congresso. Grazie al direttore Giovanni Sallusti. Noi continuiamo con Andrea. Allora Andrea, fammi aprire dove ero prima, altrimenti non possiamo dare la diretta, perché la stiamo mandando, c'è qualche piccolo problema, abbiate pazienza. Stiamo mandando la diretta dal computer dov'ero? Dal computer della diretta,
E adesso scusami, l'ho perso, questo qua, sì. Ah, ecco. Solo che bisogna, eccoci qua, bisogna aprirlo completamente. Questo però esclude chi come me sta parlando da dietro il microfono la possibilità di vedere notizie, eccetera. Ho visto che mentre parlava Giovanni Sallusti ho fatto in modo di vedere che insomma è stata ripresa per fortuna abbastanza adeguatamente la notizia di Musk al congresso, perché è un notizione. E dai, fatevi fare la battuta così, e dopo passiamo ai lavori che dureranno fino alle 21. E allora la battuta me la fate fare. Chissà come l'avrà presa Giorgia. Chissà come l'avrà presa Giorgia. È una battuta. Allora, prego, avanti con la diretta. Oggi più che mai è nostro dovere morale, civile e politico riaffermare con forza il contrasto all'antisemitismo in tutte le sue forme. L'attacco terroristico del 7 ottobre 2023 contro civili israeliani da parte di Hamas ha rappresentato non solo un atto di barbarie, ma anche il detonatore di un'escalation di odio antisemita in tutto il mondo. I dati parlano chiaro. Secondo il World Jewish Congress e il centro Cantor dell'Università di Tel Aviv, nel solo mese successivo al 7 ottobre le denunce di episodi antisemiti sono aumentate del 300% in Europa e del 400% negli Stati Uniti rispetto all'anno precedente. In Italia l'osservatorio dell'antisemitismo del CEDEC ha registrato un picco allarmante di minacce, insulti e vandalismi, con oltre 150 episodi segnalati tra ottobre e dicembre, un numero mai raggiunto nel nostro Paese. Ma ciò che preoccupa ancora di più è l'evoluzione dell'antisemitismo in forma sempre più subdola, mascherata da antisionismo. È giusto criticare le scelte di un governo finché siano scelte politiche, ma quando il diritto all'esistenza dello Stato di Israele viene negato, quando gli ebrei vengono attaccati solo per il fatto di essere tali, quando si bruciano bandiere di Israele nelle piazze europee, si scrivono svastiche sulle sinagoghe, sulle scuole ebraiche, non stiamo più parlando di politica, stiamo parlando di antisemitismo. Lo ha detto chiaramente anche l'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto, l'IRA, a cui l'Italia ha aderito. L'antisionismo, che nega il diritto del popolo ebraico all'autodeterminazione, è una forma moderna di antisemitismo. Oggi più che mai è fondamentale non arretrare. Contrastare l'antisemitismo significa difendere i valori fondanti della nostra democrazia. Libertà, esattamente come abbiamo scritto nelle parole del Congresso. Rispetto e memoria. E oggi lo dobbiamo fare non solo con le leggi, ma con l'educazione, la cultura e il dialogo tra le comunità e con presidio costante con le istituzioni, perché dove si insinua l'odio, la storia ci insegna, la civiltà arretra. Oggi più che mai dobbiamo estirpare il crescente antisemitismo e antisionismo che sta proliferando nelle università, nelle scuole e nelle piazze. Ora vediamo che ogni manifestazione, anche quelle in cui si parla di tutt'altro tema, sono diventate occasioni per diffondere antisemitismo, bruciare bandiere e sostenere le organizzazioni terroristiche di Hamas e di Hezbollah. In alcuni casi, come la manifestazione del 5 ottobre scorso a Roma, abbiamo visto sventolare anche le bandiere di Hezbollah e sentito cori di incitamento ad Hamas, quindi un sostegno diretto al terrorismo. Per questo ho chiesto di intervenire al nostro congresso nazionale, oltre che per esprimere gratitudine e soddisfazione della direzione che ha preso il nostro segretario Matteo Salvini e tutto il partito. Da parte di tantissimi ebrei italiani iscritti alle comunità ebraiche c'è tanta soddisfazione e tanto ringraziamento. Chiediamo di sancire una posizione ancora più forte e più netta di quella che è stata già presa sia con atti in Parlamento che con atti ufficiali, ovvero di proporre una legge così come sta accadendo negli Stati Uniti che ha promosso il presidente Trump, quella di tagliare i fondi alle università e agli istituti scolastici che permettono di usare le istituzioni dove si dovrebbe insegnare il rispetto dell'individuo, la libertà di espressione religiosa e di culto. Invece vengono usati per altri scopi, ovvero per fomentare antisemitismo e antisionismo.
È davanti agli occhi di tutti che ormai formazioni studentesche di sinistra, di estrema sinistra e di estrema destra, spesso appoggiate dai stessi partiti, da associazioni palestinesi vicine alle organizzazioni terroristiche di Hamas e Hezbollah, non permettono a professori e relatori, che essi siano ebrei e non, di intervenire nei temi dell'antisemitismo e della Shoah. Inoltre abbiamo visto studenti di religione ebraica, e questo è gravissimo, che spesso devono mascherare il proprio ebraismo per evitare di mettere a repentaglio la propria incolumità. Esattamente come successe ai tempi del nazifascismo, che cominciò esattamente come sta accadendo nei nostri giorni, per poi arrivare alle famigerate leggi razziali. Per fortuna oggi c'è un governo democratico di centrodestra che non lo permetterà mai. Ed oggi sono qui a chiedere di produrre tutti gli atti necessari ad interrompere questo scempio e comunico la mia disponibilità a collaborare in ogni atto, partecipare ad ogni evento, convegno ed incontro che il nostro partito vorrà mettere in campo. Ringrazio e concludo, ringrazio tutti voi per avermi dato l'opportunità di intervenire su un tema così importante, non solo per gli ebrei, ma per tutto l'Occidente, per ogni persona che vuole rimanere libera, esattamente come il titolo del nostro congresso, libertà. Sono orgoglioso di far parte della Lega Salvini Premier. Ringrazio Matteo Salvini che nel dicembre 2015 mi ha convinto ad entrare proprio perché sui temi non negoziabili, che era la difesa della Shoah, la memoria, il diritto di Israele a difendersi, ha detto siamo sulla stessa parte. Grazie veramente a tutti e un saluto all'ufficio di presidenza. Grazie. Allora Lorenzo Gasperini, si prepari Veronesi e Ghezzi. Ecco Gasperini, si preparino Veronesi e Ghezzi. Buonasera, grazie a tutti. In questo congresso io credo che la domanda fondamentale da farci, come ogni giorno, ma ancora di più in occasione di un congresso, è quella del chi siamo, qual è la nostra identità. Ed è una domanda che per la Lega non può che giocarsi ancora meglio che per qualsiasi altra forza politica, perché siamo sempre stati, siamo e sempre saremo, sempre dovremo rimanere il partito dell'identità e delle identità. Un amico con cui mi confronto spesso sempre mi pone questa domanda, dice perché? Perché dovrei votare la Lega? Questa è la domanda a cui noi dobbiamo rispondere con noi stessi, davanti allo specchio, con i nostri lettori, con l'attività che facciamo tutti i giorni, dicendo perché, chi siamo e qual è la nostra specificità, qual è il motivo per cui facciamo politica e per cui votarci. E su questo io penso appunto sull'identità, che non dobbiamo avere alcuna paura, alcun complesso di inferiorità rispetto alla sinistra, alcuna sindrome di Stoccolma. Tante volte siamo tentati, anche noi, dal momento che viviamo in un paese, in un sistema in cui la sinistra controlla la comunicazione, in cui la sinistra controlla la scuola, in cui la sinistra controlla la magistratura, di pensare in qualche modo, di collocarci in qualche modo già sulla difensiva, di non avere il coraggio di andare fino in fondo a ciò che siamo. Invece la Lega è proprio questo, è sempre stato questo, è il motivo per cui io nel 2014, segretario già Matteo Salvini, qualcuno vanta di esserci da 30 anni, da 20 anni, nel mio caso io ci sono da 10 anni, con orgoglio, con onore, mi sono iscritto per questo, perché ero federalista e perché ero identitario, perché credevo nella difesa della famiglia, nella difesa della vita, nella difesa dell'identità cristiana, e questo dobbiamo continuare a fare. Dicevo senza sindrome di Stoccolma, perché tante volte ci fanno credere che gli intellettuali o il pensiero, la riflessione critica stia solo a sinistra. Ebbene, noi abbiamo dalla nostra Gianfranco Miglio, abbiamo Carl Schmitt, abbiamo Dante, abbiamo Augusto Del Noce. Allora chi è rimasto? Allora è rimasto Mario Mieli, allora è rimasto Saviano, se vogliamo citare uno che è ancora vivo, lunga vita a lui, ci mancherebbe. Ma non abbiamo niente da temere sulle categorie culturali, perché la parte più solida, più forte della cultura occidentale, della cultura della cristianità, dell'Europa, cultura dell'Occidente vero, profondo, con le sue radici romane, greche e cristiane, è dalla nostra parte, è dalla parte dei valori e delle battaglie della Lega. E su questo dobbiamo diventare, mantenerci sempre più dissimili dalla sinistra, non sempre più simili, ma sempre più diversi, sempre più alternativi, marcare sempre di più la differenza. Qualcuno potrebbe dire, ma la contrapposizione non ci giova. Io non sono d'accordo. Gianfranco Miglio ebbe il merito di sdoganare in Italia, nell'ambito accademico, non parlo della sua attività per la Lega, ma le due cose sono unite, di sdoganare in Italia, di importare il pensiero tedesco di Carl Schmitt, che insegnò al dibattito come la categoria fondamentale della politica
fosse la categoria di nemico. La politica sta o regge sull'emergenza, sulla necessità di difendere una visione dei valori, delle radici che dobbiamo difendere contro chi le attacca, contro chi le mette in discussione. Quindi la contrapposizione, se è pensata, se è saggia, se è intelligente, è il sale della politica ed è sempre stato ed è il sale della Lega. Una contrapposizione costruttiva, fatta per lavorare, però ebbene sì, una contrapposizione, una caratterizzazione. E su questo permettetemi, per quella che è la mia sensibilità, di ricordare ancora una volta l'importanza dei cosiddetti, li chiamano temi etici, io preferisco chiamarli temi antropologici, perché sono i temi che riguardano la visione che abbiamo e che difendiamo sull'uomo. Tema etico tante volte, per quanto l'etica sia fondamentale nella vita in politica, tante volte sembra rimandare a un gusto personale. Beh, su questo io la penso così, sento questo, sento quest'altro, ho una mia sensibilità. Ebbene, non sono altro che temi che attengono ad una scienza, la scienza dei valori, su cui dobbiamo usare la riflessione, la ragione e capire quale visione del mondo dobbiamo difendere. Io credo che anche su questo la linea, la traccia che ha tracciato la Lega in questi anni, in questi decenni, sia fondamentale e vada portata avanti in tutte le regioni, a tutti i livelli, a livello federale, a livello regionale, ai piccoli livelli, ai più bassi livelli della pubblica amministrazione. Ci hanno insegnato maestri, c'è stata l'attività in questi anni di Matteo Salvini a difesa dei nostri valori, c'è stata l'attività, quante volte Lorenzo Fontana ci ha ripetuto nel tempo l'importanza della difesa della vita dal concepimento alla morte naturale. Penso a una bellissima proposta come quella del deputato Stefani, un altro grande veneto, sono toscano, penso si senta, ma apprezzo sempre le grandi iniziative dei fratelli che da ogni regione, da nord a sud, portano il loro contributo. Devi chiudere, Vado io a ti sono chiudere. grato perché hai portato nel nostro congresso Carl Schmitt e Gianfranco Miglio, te ne sarebbe, però devi chiudere. Chiudo, va bene, grazie mille. Allora, credo che si tratti, voglio chiudere con questa riflessione che condivido spesso con molti amici. Nella Lega non si tratta, secondo me, di decidere, come a volte può sembrare, tra essere federalisti e nichilisti, difendere il federalismo ma non difendere la vita, la famiglia, i valori, e dall'altro lato essere identitari e statalisti. Io mi sono iscritto alla Lega da federalista, da identitario. Credo che il percorso fatto da Matteo Salvini con tutto quello che è successo nell'ultimo anno, l'introduzione anche dell'occasione rappresentata dal generale Vannacci, da questo punto di vista abbia rappresentato un inserimento assolutamente importante per rimanere forti sulla comunicazione, rimanere forti sui nostri valori. Lorenzo. E questa deve essere la linea: rimanere coerenti sulla vita, rimanere coerenti sulla famiglia, rimanere coerenti sul federalismo. A Poitiers, all'epoca a Vienna, non vincemmo con i McDonald's, la minigonna e YouPorn, vincemmo rimanendo fedeli al diritto romano e alla civiltà cristiana. O partiamo da qui o non partiamo da nessuna parte. Auguri a tutti per i prossimi anni, per una Lega sempre più forte. Grazie Lorenzo. Allora, Angelo Veronesi, e si prepari Ghezzi. Grazie a tutti. Intervengo solo 2 minuti ringraziando chi è ancora qua per caldeggiare l'elezione diretta di giudici. È necessario ripartire dalla nostra storia per capire chi siamo e dove vogliamo andare. La storia della Lega parte da Umberto Bossi e dal suo primo incontro nel 79 con Bruno Salvadori, leader dell'Unione Valdôtaine, i cui membri parteciparono alla resistenza contro la dittatura. La Lega nasce dalla dichiarazione di Chivasso nel 1943, dalla constatazione che il centralismo è stato alla base della dittatura e che una nuova repubblica debba fondarsi sulla libertà. La Lega deve promuovere una partecipazione attiva dei cittadini. La Lega si è sempre battuta contro il centralismo, la burocrazia e la partitocrazia, opponendosi all'idea di uno Stato che sfrutta i territori senza reinvestire nel loro sviluppo. La Lega nasce dalla rivendicazione della sovranità popolare, preesistente allo Stato-nazione, e la Lega deve rimanere salda ai principi di Carlo Cattaneo. Il concetto di Stato-nazione ha generato conflitti, guerre mondiali e genocidi, togliendo la sovranità al popolo per accentrarla nelle mani dello Stato. Il federalismo invece restituisce quel potere alle comunità locali, garantendo una democrazia autentica e partecipata,
Nessuna legge può essere superiore alla volontà popolare, come sosteneva Gianfranco Miglio. Ecco perché è sempre più importante per la responsabilità anche dei magistrati, che i magistrati vengano eletti dai cittadini in modo che possano rispondere direttamente al popolo. La separazione dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo è un principio cardine su cui si fonda la democrazia. A questi tre poteri se ne aggiunge un quarto, la sovranità, che oggi è detenuta solo dallo Stato. La Lega deve separare il potere di sovranità tra Stato, regioni, province, comuni e comunità locali. Solo in questo modo si può trasformare l'Italia in una moderna Repubblica federale fondata sul rispetto delle comunità locali, sulla responsabilità individuale. Crediamo che il cambiamento venga dalla fiducia nella gente comune. Solo riaffidando al popolo le redini del comando potremo garantire una politica responsabile e vicina ai bisogni dei cittadini. Il federalismo, dal latino fedus, patto, è la chiave per riformare il Paese nella pace e nella giustizia sociale. Viva la Lega, viva Matteo Salvini e grazie a voi di essere qua. Grazie. Grazie Angelo, vedo che la scuola varesina produce interventi sempre nei tempi, sono molto contento di questo. Allora, Ghezzi e poi Deramo. Buonasera a tutti, Fabio Ghezzi, segretario provinciale di Monza Brianza. Saluto anche, lo vedo davanti a me, il militante Andrea Crippa della provincia. Caro segretario, il sistema sta crollando, quello della modernità, non solo dell'Europa ma di tutto l'Occidente politico e metafisico, la propagine finale nel mondo in cui noi siamo nati. Stiamo attraversando una trasformazione radicale, una mutazione antropologica in maniera quasi inconscia. In questo presente liquido, rarefatto, alienante, siamo di fronte a un'organizzazione sociale sempre più disumanizzante. La Lega nasce come una aggregazione di un sentimento, la presa di coscienza di una cittadinanza emotiva, un Heimat, un arcipelago di piccole patrie, dove l'alta densità dei rapporti amicali e familiari sfociava in una peculiare distintivo modello, pervasiva avanza, insieme alle suggestioni transumane. Mentre noi combattiamo per strappare piccoli brandelli di autonomia territoriale, i nostri avversari agiscono ancora più in profondità. L'essere umano che vuole essere svuotato della sua autonomia e progressivamente privato del pensiero critico. La riflessione è diventata difficile e una sottile e pervasiva narrazione tossica non tollera le alternative. Caro segretario, mai come oggi è diventato fondamentale alimentare un pensiero divergente ed è necessaria una seria e profonda riflessione capace di un'autentica creatività politica, una creatività antisistema. Famiglia, scuola, chiesa e partiti sono tutte istituzioni che un tempo formavano coscienze e comunità e che ora sono in crisi profonda. Ci viene quotidianamente raccontato che siamo liberi, mentre siamo sempre più incazzati, confusi ed impotenti. Ci vengono propinate quotidianamente menzogne con una libertà commovente e sotto il dominio di pochi centri di potere le decisioni moderne e sotto il dominio di pochi centri di potere le democrazie moderne sono diventate il paravento di oligarchie. Ci dicono che difendono i valori democratici mentre soffocano ogni voce dissidente col pensiero unico. Dalla schizofrenica gestione del Covid alla Russia ci impongono una politica del controllo mascherata da emergenza permanente. Creano nemici esterni per legittimare il riarmo e le misure illiberali. Ma noi non abbiamo bisogno di eserciti di metallo, abbiamo bisogno di truppe del pensiero e non contro popoli lontani, ma contro i centri di potere opachi di Bruxelles, dove non arrivano più con la
persuasione e la suggestione ora arrivano con la forza coercitiva. La maschera di Jekyll è caduta e vediamo in faccia il vero molto criminale e furioso di Hyde. Vado a concludere. Ecco perché la Lega ha un compito storico. Dobbiamo essere incondizionati, antisistemici e radicalmente alternativi. Ripartire dalla cultura critica e dalla costruzione di un nuovo immaginario. In quest'Europa desertificata politicamente e spiritualmente dobbiamo essere il seme di un pensiero nuovo, di una resistenza culturale che sappia ridare dignità all'uomo e restituirgli la libertà. La tradizione è custodire il fuoco, non adorare le cevoli, diceva Mahler. Caro segretario, traduciamo il tesoro che ci è stato tramandato per renderlo vivo e vivificante per oggi e per il futuro. Grazie Fabio. Adesso chiamo Deramo, si prepari Battiston e Meneghelli. Deramo, è presente Deramo? Deramo non è presente, si intende che abbia rinunciato. Battiston è presente, Battiston. C'è Battiston, vai. E si prepari Meneghelli e poi Sanna. Battiston. Grazie. Tempi difficili creano uomini forti. Gli uomini forti creano tempi facili. I tempi facili creano uomini deboli e gli uomini deboli creano tempi difficili. Questo detto continua a risuonare nella mia mente ogni volta che apro un giornale. La Commissione europea sta facendo di tutto per far sì che i tempi difficili giungano per davvero, dalle follie green al piano di riarmo. La brillante mente della von der Leyen non smette di sfornare idee perverse per portarci nel baratro. In questo scenario sempre più complesso e difficile, noi abbiamo il dovere di essere uomini forti e di evitare che i tempi difficili giungano. Ma per essere forti dobbiamo continuare ad essere forze di governo. Per questo è essenziale consolidare i nostri voti e crescere. Questo però non è possibile se non torniamo ad essere un partito attrattivo. Siamo poco attrattivi per due motivi semplici. Non abbiamo più un'identità chiara e abbiamo perso credibilità. L'immagine che la maggioranza degli italiani hanno della Lega è un'immagine completamente distorta, in parte per merito dei nostri avversari, in parte per colpa nostra. Noi non solo accettiamo passivamente le etichette che ci affibbiano, ma non contenti ce ne mettiamo addosso altre. Noi facciamo politica dal secolo scorso, abbiamo una storia, e in onore di essa abbiamo il dovere di cambiare questa narrazione. Una nuova narrazione la si costruisce giorno dopo giorno e lo si fa partendo dalle piccole cose. Ad esempio, noi non la pensiamo come Trump sull'immigrazione, ma al limite è Trump che la pensa come noi. Sembra banale, ma fa una grande differenza. Essere etichettati come trumpiani non ci porta alcun vantaggio. Questa etichetta non solo non racconta nulla di ciò che siamo, in più ci obbliga a rendere conto delle sue scelte come se fossimo corresponsabili. In quei casi sarebbe più saggio scegliere il silenzio piuttosto che affermare che i dazi possono essere un'opportunità. Sembriamo poco credibili non solo perché abbiamo cambiato idea più volte su diversi temi, cosa peraltro più che legittima, ma perché non siamo stati in grado di comunicare efficacemente i motivi per cui l'abbiamo fatto e ciò ha disorientato l'elettorato. La verità è che su tanti temi avremmo potuto benissimo evitare di prendere posizione, come sui temi etici, penso in particolar modo al fine vita. Una volta in Lega si diceva sui temi etici ognuno la pensi come meglio crede. Ora questo principio sembra essere tornato in voga, ma sarebbe bello che non venisse più messo in discussione. Concentriamoci sulle nostre battaglie, lasciamo stare tutto il resto. I programmi e le idee li abbiamo già, non abbiamo bisogno di inventare nulla. Evitiamo di rincorrere i consensi cavalcando il trend del momento che però non porta alcun beneficio nel lungo periodo. Non dimentichiamoci mai che le colonne portanti del nostro movimento sono autonomia e federalismo e chiunque faccia parte della Lega deve remare in questa direzione, generali compresi. Non ci serve altro. Ringrazio il nostro segretario Matteo per essersi messo in ascolto dei militanti, non è scontato anche la sua presenza fino a tarda ora oggi e lo apprezziamo. Noi siamo qui per combattere al tuo fianco. Grazie, viva la Lega! Grazie Riccardo. Meneghelli, si prepari Sanna e Berton. Buonasera a tutti.
io devo ringraziare tutti quelli che prima di me hanno parlato, perché anche questa sera ho imparato qualcosa. Ho imparato qualcosa da tutti e esco da questo congresso federale ancora più arricchito. Io sono un sindaco al secondo mandato e oggi ho visto e ringrazio tutti i presidenti di regione che dietro di me, davanti a noi tutti, hanno fatto vedere lo spettacolo del loro territorio, perché l'Italia è questa, l'Italia è l'immagine che abbiamo visto, l'Italia è una bellezza estrema e che mi rende fiero di essere italiano. Quindi parlo di identità. Io tutti i giorni lotto con la quotidianità, da sindaco devo dare delle risposte immediate e queste risposte mi permettono di avere il consenso, di far bella figura all'amministrazione e in questo caso appunto alla Lega. Ho avuto il coraggio pochi giorni fa, sono andato in Cina e mi sono trovato a promuovere quelle che sono le nostre eccellenze, dal grana padano al vino delle nostre colline moreniche, alle calzetterie, perché io vengo da un territorio del distretto della Calza. Bisogna avere il coraggio di essere fieri da dove si viene, perché solo così possiamo ottenere dei risultati. Bisogna seminare per poi poter raccogliere. È quello che in questi anni ho fatto facendo militante della Lega. Sono fiero di quello che ho fatto e continuerò a farlo. Una provocazione, un invito, essendo padre di famiglia e lottando tutti i giorni con la quotidianità, come ho detto prima, cercando di confrontarmi con il territorio, con i giovani di cui oggi si è parlato, ma non tantissimo, io dico che è il momento, si parla di riarmo, è il momento di pensare al nostro territorio, alla nostra sicurezza e credo che forse una camionetta dei carabinieri o una camionetta dell'esercito possa iniziare a darci più sicurezza sul territorio. Grazie Matteo, grazie a tutti. Grazie Stefano. Vanni San, a seguire Berton. San c'è? No, non c'è. Si intende che abbia rinunciato. Berton Massimo c'è? Berton e Bertone 1 e Bertone 2 e Bertone 3 è depennato. Boggi Ilaria, c'è Boggi? Prego Ilaria. Si prepari Nicolò Castellini che c'è. Ciao Firenze, come state? Stiamo arrivando alla fine di questa giornata intensissima. Vedo tanti superstiti, tra cui Matteo, ti devo fare i complimenti perché non ti ho mai visto muovere da lì, quindi complimenti tantissimo. Tante persone prima di me hanno iniziato a parlare proprio dalla frase che c'è alle mie spalle, il coraggio della libertà. E beh, questa frase a me ha fatto venire in mente un uomo che nel 94 ha salvato l'Italia dalla sinistra, il presidente Berlusconi. E il presidente disse una frase: in politica non vince chi urla di più, ma chi propone soluzioni concrete ai problemi delle persone. E beh, a me questo chi urla di più mi ha fatto venire un po' in mente le urla, per non dire quelli che qualcuno chiama canti, della Schlein sul carro del Gay Pride. Come mi hanno fatto anche venire in mente tante altre, diciamo, pazzie dei giorni nostri, come la SVA o come si chiama, insomma, quell'asterisco che oggi si mette in fondo al nome quando una persona non si sente né uomo né donna, e come queste femministe al targhe alterne combattano il patriarcato, ma solo a patto che l'uomo sia bianco, cristiano e possibilmente anche italiano. Mentre invece quando vengono uccise ragazze islamiche, come ad esempio la povera Saman, non le ho davvero viste in piazza a stracciarsi le vesti. E sempre in ambito di queste femministe che fanno battaglie per i diritti delle donne, io che sono un consigliere comunale, sono stata candidata a sindaco, non posso non dire in questa occasione una frase anzi una domanda che spesso e volentieri mi sono sentita fare come tra le prioritarie: se preferivo essere chiamata sindaco o sindaca. E a seconda della risposta venivo anche guardata male quando rispondevo: per me non è influente, se devo scegliere preferisco sindaco, perché ritengo che le battaglie per le donne, per i diritti delle donne, non dipendano se la parola della carica istituzionale che stanno andando a ricoprire o che ambiscono a ricoprire finisca con la O, con la A o con la E.
Le vere battaglie per le donne sono altre, ad esempio quella della parità salariale, per dirne una su tutte. Ma torniamo alle soluzioni concrete che ho citato prima del presidente Berlusconi. Io ho sentito tantissimi politici molto più illustri, più competenti, più bravi di me parlare di una situazione geopolitica complessa, andandola ad analizzare. Io sono solo un umile consigliere comunale, quindi mi limito a parlare di quello che vivo tutti i giorni e posso dire che il contatto con le persone porta decisamente chi ama fare politica a non poter sottovalutare il fatto che oggi chi vive ad esempio in una situazione economica precaria, chi vive ad esempio in una casa popolare, chi fa fatica ad arrivare in fondo al mese, sicuramente non ha gioito quando sono arrivate bollette un po' più alte grazie al caro energia derivante dalla guerra russa-ucraina. E soprattutto nessuno, credo, che sia dotato di un minimo di buonsenso in Italia può gioire al pensare che tantissimi miliardi di euro andranno per un ipotetico riarmamento, quando invece la soluzione migliore, più concreta, ma soprattutto che porta bene alle persone è esattamente quella della pace. Io sono così orgogliosa di partecipare ad un partito, di far parte di un partito che ha il coraggio anche di cantare fuori dal coro quando è necessario. Quindi vado a concludere ringraziando tutti voi per essere rimasti qui, perché credo che non mi capiterà mai più di parlare da un palco così e sono tanto emozionata. Quindi grazie anche a chi ha dato la possibilità ai militanti di parlare. Grazie Matteo, grazie per essere seduto esattamente lì, perché ti dimostri il primo tra i militanti. Grazie mille. Grazie Ilaria. Chiamo Castellini sul podio e si prepari Sara Fumagalli. Grazie. Grazie Presidente, buonasera a tutti, cercherò di essere velocissimo anche perché il segretario ci ha ascoltati tutti, avrà sicuramente la gamba un po' addormentata, quindi lo ringraziamo tanto per questo, per questi anni, per gli anni della Lega dopo il 2012, che sappiamo tutti cosa è successo, non voglio ricordarlo, e tutti quelli che hanno tenuto la barca ben indirizzata, ben dritta. Un processo lentissimo che ci ha portato già dal 2017 e poi nel 2018-2019 ad avere un grosso risultato come Lega. La nostra attività politica governativa è stata positiva e abbiamo pagato la capacità innata di certa gente, certi mostri che sono in Parlamento da prima della Lega addirittura, a cercare di girare a proprio vantaggio certe situazioni, a scapito di chi come noi della Lega ci abbiamo messo cuore e la faccia. Vedi rielezione di Mattarella al Quirinale. Questi concetti sono ben chiari nella testa dei militanti come me, però non sono stati trasmessi così tanto bene alla popolazione. Per di più, con l'avvento dei social network, tutto viene moltiplicato all'infinito. Noi a Tortona, provincia di Alessandria, abbiamo fatto, durante quel periodo tra il 2012 e il 2019, siamo rimasti senza consiglieri comunali. 5 anni passati a fare opposizione da fuori dal palazzo, che insieme alla Lega in quel periodo ci ha permesso effettivamente di arrivare poi al successo del 2018. Nel 2018 abbiamo fatto il 28%, primo miglior risultato Lega in provincia di Alessandria. Nel 2019 col sindaco Federico Chiodi, che ringrazio per il video, abbiamo fatto il 31% in città alle amministrative, 7 consiglieri comunali, e alle regionali europee abbiamo fatto più del 40%. Abbiamo fatto ancora insieme ad Alessandria il miglior risultato della Lega alle politiche del 2022 e nel 2024 riconfermato sindaco, io riconfermato consigliere, e la Lega ha fatto meglio alle amministrative che alle europee. Abbiamo battuto la dispersione di voti che c'è stata di solito fra le elezioni di livello. Quindi io chiedo di ascoltare tutti quelli che non hanno mollato, quelli che hanno portato la Lega assieme a Matteo Salvini dal 4% al 34% del 2019. Chiederei un po' di cattiveria verso chi sta purtroppo contribuendo a portarla dal 34 alle
percentuali attuali. E soprattutto chiedo rispetto per i militanti, soprattutto da parte di chi è entrato per uno stipendio oppure per una poltrona. Rispetto per i militanti è la cosa più importante. E un saluto agli ex giovani padani come il sottoscritto, ormai fuori età, che ho qualche capello in meno, qualche pancetta in più, che vedo che molti non hanno ancora mollato. Forse gli altri saranno andati a fare aperitivo, adesso li raggiungeremo. Grazie a tutti, viva la Lega, Nicolò. Libero. Grazie Nicolò. Sara Fumagalli in sala. Sara? Non vedo. Sara Fumagalli 1, Sara Fumagalli 2, Sara Fumagalli 3. Si intende abbia rinunciato. Visintin Serena. C'è Serena? E Serena 1, Serena 2, Serena 3 e intende che abbia rinunciato. Chiamo Golinelli Guglielmo. Golinelli è in sala? Dov'è? Prima voleva parlare, poi è scappato. Non c'è. Eccolo là. Golinelli. Si prepari Semeraro, che è l'ultimo intervento poi. Grazie Presidente Giorgetti, buonasera Segretario Salvini, buonasera a tutti i congressisti. Io credo che ci siano alcuni temi che sono da affrontare con vigore e con maggior vigore di quanto fatto finora. Quello della sicurezza, che ci individuano in tanti come il movimento di riferimento. C'è bisogno di un piano carceri, non esiste certezza della pena. Davanti a crimini fastidiosi e anche di importante entità per chi li subisce, come i furti, nessuno va in galera. E il problema della sicurezza e questo problema dell'impunità che tocca nel vivo le forze dell'ordine, tocca nel vivo i cittadini, è un qualcosa da risolvere. Questo problema è spesso causato da immigrati e noi dobbiamo fare nostro un termine che è reimmigrazione. Noi abbiamo bisogno di fare pulizia e di rispedire a casa chi delinque. Un altro tema importantissimo che non viene affrontato: non si può vivere con 1.400 euro al mese. In un comune come il mio, Mirandola, in provincia di Modena, se una persona non guadagna almeno 1.800 euro al mese non ha una vita dignitosa, e questo non deve ricadere sul costo orario, sul costo produttivo delle imprese, ma lo Stato evidentemente deve rinunciare a qualcosa e la gente deve essere pagata bene, perché se non si ha uno stipendio adeguato non si può neanche avere una vita dignitosa. Un altro tema che abbiamo smesso di affrontare è quello della natalità. Non si fanno più figli, un paese che non fa figli non è sostenibile da nessun punto di vista, è un paese che muore. Noi eravamo il partito della vita, il partito della famiglia, e ci siamo ritrovati ad accarezzare il tema nichelista della morte, della dolce morte, cose che vorrei che venissero lasciate alla sinistra e ai radicali. Poi voglio anche fare una critica. Il dissenso in una famiglia fa bene e può aiutare anche ad affrontare, come dire, meglio le sfide che ci attendono, e invece io ho avuto come l'impressione che in questo congresso il dissenso si sia voluto lasciare fuori dalla porta, quando invece sarebbe la sede opportuna per dirci le cose in faccia e per dire che questa non è, secondo me, la condizione migliore per proseguire il nostro cammino. Abbiamo bisogno di riportare la Lega alle percentuali che le spettano, che per me sono almeno il 20%, e questo non si è presa la strada corretta per arrivare a questo risultato e per recuperare i voti che ci hanno portato via Fratelli d'Italia e partiti del centrodestra. Buon congresso a tutti. Grazie Guglielmo. Poi Semeraro Lucilla, intende intervenire? No, rinuncia. Allora, cari amici, fratelli, come ho detto prima, siamo arrivati alla chiusura degli interventi dei delegati in un orario, diciamo così, ancora urbano, tollerabile, e quindi credo che possiamo chiudere qui. Io vi ricordo in modo molto sommario gli orari per domani. Noi riprenderemo
alle ore 9. Siccome abbiamo finito in orario urbano, cercheremo di riprendere alle ore 9. Questo ci permetterà sostanzialmente, dopo gli interventi degli ospiti, anche stranieri, di arrivare all'intervento del candidato segretario Salvini attorno alle 11:30, 11:15, e quindi procedere poi con le votazioni in orario anch'esso urbano, anche per chi viene da lontanissimo. Quindi grazie a tutti voi, buona serata, a domani alle ore 9. Eccoci, allora, siamo alle conclusioni. Vediamo. No, allora chiudiamo. Dai, leggiamo, sono arrivati gli MS dei WhatsApp. Vannacci, allenatevi a correre, potrebbe tornare questo messaggio su YouTube. Ale, buonasera Mary. Poi abbiamo